ed affidiamoci al suo servo San Francesco. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode. Ascoltate oggi la voce del Signore. Non indurite il vostro cuore. Ascoltate oggi la voce del Signore. Non indurite il vostro cuore. Venite, applaudiamo al Signore, acclamiamo alla roccia della nostra salvezza. Accostiamoci a Lui per rendergli grazie. A Lui acclamiamo con canti di gioia. Ascoltate oggi la voce del Signore, non indurite il vostro cuore. Poiché grande Dio è il Signore, grande Re sopra tutti gli dei. Nella sua mano sono gli abissi della terra, sono sue le vette dei monti. Suo è il mare, egli l'ha fatto, le sue mani hanno plasmato la terra. Ascoltate oggi la voce del Signore, non indurite il vostro cuore. Venite, prostrati adoriamo, in ginocchio davanti al Signore che ci ha creati. Egli è il nostro Dio e noi il popolo del suo pascolo, il gregge che Egli conduce. Ascoltate oggi la voce del Signore, non indurite il vostro cuore. Come a Meribah, come nel giorno di Massa, nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri, mi misero alla prova pur avendo visto le mie opere. Ascoltate oggi la voce del Signore, non indurite il vostro cuore. Per 40 anni mi disgustai di quella generazione e dissi: sono un popolo dal cuore traviato. Non conoscono le mie vie, perciò ho giurato nel mio sdegno, non entreranno nel luogo del mio riposo. Ascoltate oggi la voce del Signore, non indurite il vostro cuore. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ascoltate oggi la voce del Signore, non indurite il vostro cuore. Inno delle lodi. Nella Santa Assemblea o nel segreto dell'anima, prostriamoci e imploriamo la divina clemenza. Dall'ira del giudizio, liberaci, o Padre buono, non togliere ai tuoi figli
il segno della tua gloria. Ricorda che ci plasmasti col soffio del tuo spirito, sian tua vigna, tuo popolo e opera delle tue mani. Perdona i nostri errori, sana le nostre ferite, guidaci con la tua grazia alla vittoria pasquale. Sia lode al Padre Altissimo, al Figlio e al Santo Spirito, come era nel principio, ora e nei secoli eterni. Amen. Il Signore fa giustizia per i poveri. Perché, Signore, stai lontano, nel tempo dell'angoscia ti nascondi, il misero soccombe all'orgoglio dell'empio e cade nelle insidie tramate. L'empio si vanta delle sue brame, l'avaro maledice e disprezza Dio. L'empio insolente disprezza il Signore. Dio non se ne cura, Dio non esiste. Questo è il suo pensiero. Le sue imprese riescono sempre, son troppo in alto per lui i tuoi giudizi. Disprezza tutti i suoi avversari. Egli pensa: non sarò mai scosso, vivrò sempre senza sventure. Di spergiuri, di frodi ed inganni ha piena la bocca, sotto la sua lingua sono iniquità e soprusso. Sta in agguato dietro la siepe, dai nascondigli uccide l'innocente. I suoi occhi spiano l'infelice, sta in agguato nell'ombra come un leone nel covo. Sta in agguato per germire il misero, germisce il misero attirandolo nella rete. Pierisce di colpo sull'oppresso, cadono gli infelici sotto la sua violenza. Egli pensa: Dio dimentica, nasconde il volto, non vede più nulla. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore fa giustizia per i poveri. L'affanno e il dolore degli umili, tu lo vedi, o Signore. Sorgi, Signore, alza la tua mano, non dimenticare i miseri, perché l'empio disprezza Dio e pensa, non ne chiede conto. Eppure tu vedi l'affanno e il dolore, tutto tu guardi e prendi nelle tue mani. A te si abbandona il misero, dell'orfano tu sei il sostegno. Spezza il braccio dell'empio e del malvagio, punisci il suo peccato e più non lo trovi. Il Signore è Re in eterno per sempre, dalla sua terra sono scomparse le genti. Tu accogli, Signore, il desiderio dei miseri, rafforzi i loro cuori, porgi l'orecchio, per far giustizia all'orfano e all'oppresso, e non incuta più terrore l'uomo fatto di terra. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. L'affanno e il dolore degli umili, tu lo vedi, o Signore. Le parole del Signore sono pure, argento raffinato nel fuoco. Salvami, Signore, non c'è più un uomo fedele. È scomparsa la fedeltà tra i figli dell'uomo. Si dicono menzogne l'un all'altro. Labbra bugiarle parlano con cuore doppio. Recida il Signore le labbra bugiarde, la lingua che dice parole arroganti. Quanti dicono per la nostra lingua siamo forti, ci difendiamo con le nostre labbra. Chi sarà nostro padrone? Per l'oppressione dei miseri e il gemito dei poveri, io sorgerò, dice il Signore. Metterò in salvo chi è disprezzato. I detti del Signore sono puri, argento raffinato nel crogiolo, purificato nel fuoco 7 volte. Tu, o Signore, ci custodirai, ci guarderai da questa gente per sempre, mentre gli empi si aggirano intorno. Emergono i peggiori tra gli uomini. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Le parole del Signore sono pure, argento raffinato nel fuoco. Ecco il tempo della grazia. Ecco i giorni della salvezza. Dalla lettera agli Ebrei. Fratelli santi, partecipi di una vocazione celeste, fissate bene la mente in Gesù, l'Apostolo e sommo sacerdote della fede che noi professiamo, il quale è stato fedele a colui che l'ha costituito, così come lo fu Mosè in tutta la sua casa. Ma in confronto a Mosè, egli è stato giudicato degno di una gloria tanto maggiore, quanto di un maggiore onore gode il costruttore in confronto alla casa stessa. Ogni casa, infatti, viene costruita da qualcuno, ma colui che ha costruito tutto è Dio. In verità Mosè fu fedele in tutta la casa, di lui come servitore, per rendere testimonianza di ciò che doveva essere annunziato più tardi. Cristo, invece, lo fu in qualità di figlio costituito sopra la sua propria casa. E la sua casa siamo noi, a condizione che serviamo la libertà e la speranza di cui ci vantiamo. Per questo, come dice lo Spirito Santo, oggi, se udite la sua voce, non indurite il vostro cuore, come nel giorno della ribellione, nel giorno della tentazione nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri, mettendomi alla prova. Ora, avendo visto per 40 anni le mie opere, perciò mi disgustai di quella generazione e dissi: hanno sempre il cuore sviato, non hanno conosciuto le mie vie, così ho giurato nella mia ira, non entreranno nel mio riposo. Guardate perciò, fratelli, che non si trovi in nessuno di voi un cuore perverso e senza fede, che si allontani dal Dio vivente. Esortatevi piuttosto a vicenda ogni giorno, finché dura quest'oggi, perché nessuno di voi si indurisca sedotto dal peccato. Siamo diventati infatti partecipi di Cristo, a condizione di mantenere salda sino alla fine
la fiducia che abbiamo avuta da principio. Quando pertanto si dice, oggi se udite la sua voce, non indurite il vostro cuore, come nel giorno della ribellione. Chi furono quelli che dopo aver udita la sua voce si ribellarono? Non furono tutti quelli che erano usciti dall'Egitto sotto la guida di Mosè? E chi furono coloro di cui si è disgustato per 40 anni? Non furono quelli che avevano peccato e poi caddero cadaveri nel deserto? E a chi giurò che non sarebbero entrati nel suo riposo, se non a quelli che non avevano creduto? In realtà vediamo che non vi poterono entrare a causa della loro mancanza di fede. Cristo, come figlio e capo della propria casa, e la sua casa siamo noi. In Cristo ogni costruzione cresce ben ordinata per essere Tempio Santo del Signore. E la sua casa siamo noi. Dai discorsi di San Leone Umanio Papa. Il nostro intelletto, illuminato dallo Spirito di verità, deve accogliere con cuore libero e puro la gloria della croce che diffonde i suoi raggi sul cielo e sulla terra. Con l'occhio interiore deve scrutare il significato di ciò che disse nostro Signore, parlando dell'imminenza della sua passione. È giunta l'ora che sia glorificato il Figlio dell'uomo. E più avanti, ora l'anima mia è turbata, e che devo dire? Padre, salvami da quest'ora, ma per questo sono giunto a quest'ora. Padre, glorifica il Figlio tuo. Ed essendosi fatta sentire dal cielo la voce del Padre che dichiarava, l'ho glorificato e di nuovo lo glorificherò. Rispondendo ai circostanti, Gesù disse, questa voce non è venuta per me, ma per voi. Ora è il giudizio di questo mondo. Ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori. Io, quando sarò elevato da terra, attirerò tutti a me. O ammirabile potenza della croce, o ineffabile gloria della passione, in cui troviamo riuniti insieme il tribunale del Signore, il giudizio del mondo e il potere del crocifisso. Sì, o Signore, tu hai attirato a te tutte le cose, perché ciò che si svolgeva nell'unico tempio della Giudea, sotto il velo di arcane figure, fosse celebrato in ogni luogo e da ogni popolo con religiosità sincera e culto solenne e pubblico. Ora, infatti, più nobile è la gerarchia dei Leviti, più augusta la dignità dei presbiteri, e più santa l'unzione dei vescovi, perché la tua croce, sorgente di tutte le benedizioni e causa di tutte le grazie, per essa viene elargita ai credenti la forza nella loro debolezza, la gloria nell'umiliazione, nella morte e la vita. Ora inoltre cessata la varietà dei sacrifici materiali, l'offerta unica del tuo corpo e del tuo sangue sostituisce pienamente tutte le specie di vittime, poiché tu sei il vero agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Così compi in te tutti i misteri e come unico è il sacrificio che succede alla moltitudine delle vittime, così unico è anche il regno formato dall'insieme di tutti i popoli.
Confessiamo dunque, o miei cari, quanto l'Apostolo Paolo, dottore delle genti, ha dichiarato solennemente: questa parola è sicura e degna di essere da tutti ascoltata. Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori. La misericordia di Dio verso di noi è davvero meravigliosa, proprio perché Cristo non è morto solo per i giusti e i santi, ma anche per i cattivi e per gli empi. E poiché la sua natura divina non poteva essere soggetta al pungolo della morte, egli nascendo da noi ha assunto quanto potesse poi offrire per noi. Un tempo, infatti, aveva minacciato la nostra morte, con la potenza della sua morte, dicendo per bocca del profeta Osea: «O morte, sarò la tua morte, o inferno, sarò il tuo sterminio». Morendo, infatti, subì le leggi della tomba, ma risorgendo le infranse e troncò la legge perpetua della morte, tanto da renderla da eterna temporanea. Come infatti tutti muoiono in Adamo, così tutti riceveranno la vita in Cristo. Cristo ha annullato il documento del nostro debito e lo ha inchiodato alla croce. Le potenze del mondo sconfitte seguono il corteo trionfale di Cristo. Quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, allora saprete che io sono. Le potenze del mondo sconfitte seguono il corteo trionfale di Cristo. Chi salirà il monte del Signore? Chi ha mani innocenti e cuore puro. Del Signore la terra e quanto contiene, l'universo e i suoi abitanti. È Lui che l'ha fondata sui mari e sui fiumi l'ha stabilita. Chi salirà il monte del Signore? Chi starà nel suo luogo santo? Chi ha mani innocenti e cuore puro, chi non pronunzia menzogna, chi non giura a danno del suo prossimo. E la benedizione dal Signore, giustizia da Dio sua salvezza. Ecco la generazione che lo che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe. Sollevate porte i vostri frontali, alzatevi porte antiche, ed entri il Re della gloria. Chi è questo Re della gloria? Il Signore forte e potente, il Signore potente in battaglia. Sollevate porte i vostri frontali, alzatevi porte antiche, ed entri il Re della gloria. Chi è questo Re della gloria? Il Signore degli eserciti e il Re della gloria. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Chi salirà il monte del Signore? Chi ha mani innocenti e cuore puro. Benedite il Signore,
camminate nella giustizia davanti a Lui. Benedetto Dio che vive in eterno, il suo regno dura per tutti i secoli. Egli castiga e usa misericordia, fa scendere negli abissi della terra, Fa risalire dalla grande perdizione e nulla sfugge alla sua mano. lodate figli di Israele davanti alle genti, egli va disperso in mezzo ad esse, per proclamare la sua grandezza. Esaltatelo davanti ad ogni vivente, è Lui il Signore, il nostro Dio, Lui il nostro Padre, il Dio per tutti i secoli. Vi castiga per le vostre ingiustizie, ma userà misericordia a tutti voi. Vi raduna da tutte le genti, in mezzo alle quali siete stati dispersi. Convertitevi a Lui con tutto il cuore e con tutta l'anima, per fare la giustizia davanti a Lui. E allora Egli si convertirà a voi e non vi nasconderà il suo volto. Ora contemplate ciò che ha operato con voi e ringraziatelo con tutta la voce. Benedite il Signore della giustizia ed esaltate il Re dei secoli. Io li do lode nel paese del mio esilio, e manifestato la sua forza e grandezza a un popolo di peccatori. Convertitevi, o peccatori, e operate la giustizia davanti a Lui. Chissà che non torni ad amarvi e vi usi misericordia. Io esalto il mio Dio e celebro il Re del cielo ed esulto per la sua grandezza. Tutti ne parlino e diano lode a Lui in Gerusalemme. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Benedite il Signore, camminate nella giustizia davanti a Lui. Esultate giusti nel Signore, ai retti si addice la lode. Cantate al Signore un canto nuovo, suonate la cetra con arte e acclamate, poiché retta è la parola del Signore e fedele ogni sua opera. Egli ama il diritto e la giustizia, della sua grazia è piena la terra. Dalla parola del Signore furono fatti i cieli,
dal soffio della sua bocca ogni loro schiera. Come in un'otre raccoglie le acque del mare, chiude in riserve gli abissi. Trema il Signore tutta la terra, tremino davanti a Lui gli abitanti del mondo, perché Egli parla tutto è fatto, comanda e tutto esiste. Il Signore annulla i disegni delle nazioni, rende vani i progetti dei popoli, ma il piano del Signore sussiste per sempre, i pensieri del suo cuore per tutte le generazioni. Beata la nazione in cui Dio è il Signore, il popolo che si è scelto come erede. Il Signore guarda dal cielo, egli vede tutti gli uomini. Dal luogo della sua dimora scruta tutti gli abitanti della terra. Lui che solo ha plasmato il loro cuore e comprende tutte le loro opere. Il re non si salva per un forte esercito, né il prode per il suo grande vigore. Il cavallo non giova per la vittoria, con tutta la sua forza non potrà salvare. Ecco l'occhio del Signore veglia su chi lo teme, su chi spera nella sua grazia, per liberarlo dalla morte e nutrirlo in tempo di fame. L'anima nostra attende il Signore, egli è nostro aiuto e nostro scudo. In Lui gioisce il nostro cuore e confidiamo nel suo santo nome. Signore, sia su di noi la tua grazia, perché in te speriamo. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Esultate giusti nel Signore, ai reti si addice la lode. Riverserò sopra la casa di Davide e sopra gli abitanti di Gerusalemme uno spirito di grazia e di consolazione. Guarderanno a colui che hanno trafitto e faranno il lutto come si fa il lutto per un figlio unico. Lo piangeranno come si piange il primogenito. In quel giorno grande sarà il lamento in Gerusalemme. Hai salvati, Signore, nell'acqua del battesimo. Ci hai salvati, Signore, nell'acqua del battesimo. Hai effuso su di noi lo Spirito Santo. Nell'acqua del battesimo. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Ci hai salvati, Signore, nell'acqua del battesimo. Quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, saprete che io sono, dice il Signore.
benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide suo servo, come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti da un tempo, salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano. così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza, del giuramento fatto ad Abramo nostro padre, di concederci liberati dalle mani dei nemici, Di servirlo senza timore in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni. E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade, per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati, grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge, e rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte, e dirigere i nostri passi sulla via della pace. gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, saprete che io sono, dice il Signore. Benediciamo il Cristo che si è donato a noi come pane disceso dal cielo e rivolgiamo a Lui la nostra comune preghiera. Cristo, pane vivo e farmaco dell'immortalità, fortifica le nostre anime. Signore, fai che partecipiamo con fede al banchetto eucaristico, Per possedere in abbondanza i beni del mistero pasquale, donaci di accogliere con cuore libero e ardente la tua parola. per portare frutto nella perseveranza. Fai che collaboriamo a costruire un mondo giusto e fraterno, Perché tutti gli uomini siano disponibili a ricevere l'annunzio di pace della tua Chiesa. Abbiamo peccato, Signore, abbiamo molto peccato. Lava le nostre colpe nella tua misericordia senza limiti. Padre nostro, Che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. il tuo aiuto, Dio Onnipotente, ci rende perseveranti nel tuo servizio, perché anche nel nostro tempo la tua Chiesa si accresca di nuovi membri e si rinnovi sempre nello Spirito, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Vergine Immacolata, Madre della Chiesa e Madre mia, mi affido a te con tutto me stesso, accettando con gioia dalle mani del Figlio tuo il progetto di grazia da sempre pensato per me dal Padre Celeste, perché docile all'azione dello Spirito io divenga strumento efficace per l'edificazione del Regno, nella fedeltà alla vocazione ricevuta, in comunione con tutti i fratelli, specialmente i più poveri e bisognosi di perdono. Pertanto ti offro, Maria,
Cuore Nuovo, pagina 185. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Il tuo aiuto, Dio Onnipotente, ci renda perseveranti nel tuo servizio, perché anche nel nostro tempo la tua Chiesa si accresca di nuovi membri e si rinnovi sempre nello Spirito. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
Dal Libro dei Numeri. In quei giorni gli israeliti si mossero dal monte Or per la via del Mar Rosso, per aggirare il territorio di Edom. Ma il popolo non sopportò il viaggio. Il popolo disse contro Dio e contro Mosè: perché ci avete fatto salire dall'Egitto per farci morire in questo deserto? Perché qui non c'è né pane né acqua e siamo nauseati di questo cibo così leggero. Allora il Signore mandò fra il popolo serpenti brucianti, i quali mordevano la gente, e un gran numero di israeliti morì. Il popolo venne da Mosè e disse: abbiamo peccato perché abbiamo parlato contro il Signore e contro di te. Supplica il Signore che allontani da noi questi serpenti. Mosè pregò per il popolo. Il Signore disse a Mosè: fatti un serpente e mettilo sopra un'asta. Chiunque sarà stato morso e lo guarderà, resterà in vita. Mosè allora fece un serpente di bronzo e lo mise sopra l'asta. Quando un serpente aveva morso qualcuno, se questi guardava il serpente di bronzo, restava in vita. Parola di Dio. Signore, ascolta la mia preghiera. Signore, ascolta la mia preghiera. A te giunga il mio grido di aiuto. Non nascondermi il tuo volto nel giorno in cui sono nell'angoscia. Tendi verso di me l'orecchio. Quando ti invoco, presto rispondimi. Le genti temeranno il nome del Signore e tutti i re della terra la tua gloria. Quando il Signore avrà ricostruito Sion e sarà apparso in tutto il suo splendore, egli si volge alla preghiera dei derelitti, non disprezza la loro preghiera. Questo si scriva per la generazione futura. È un popolo da Lui creato, darà lode al Signore. Il Signore si è affacciato dall'alto del suo santuario, dal cielo ha guardato la terra, per ascoltare il sospiro del prigioniero, per liberare i condannati a morte. Il seme è la parola di Dio, il seminatore è Cristo. Chiunque trova Lui ha la vita eterna. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai farisei: io vado e voi mi cercherete, ma morirete nel vostro peccato. Dove vado io, voi non potete venire. Dicevano allora ai giudei: vuole forse uccidersi dal momento
che dice: dove vado io, voi non potete venire? E diceva loro: voi siete di qua giù, io sono di lassù. Voi siete di questo mondo, io non sono di questo mondo. Vi ho detto che morirete nei vostri peccati. Se infatti non credete che io sono, morirete nei vostri peccati. Gli dissero allora: tu chi sei? Gesù disse loro: proprio ciò che io vi dico. Molte cose ho da dire di voi e da giudicare, ma colui che mi ha mandato è veritiero, e le cose che ho udito da lui le dico al mondo. Non capirono che egli parlava loro del Padre. Disse allora Gesù: quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, allora conoscerete che io sono e che non faccio nulla da me stesso, ma parlo come il Padre mi ha insegnato. Colui che mi ha mandato è con me, non mi ha lasciato solo, perché faccio sempre le cose che gli sono gradite. A queste sue parole molti credettero in lui. Parola del Signore. All'inizio di questo Vangelo sembra che Gesù parla in contraddizione. Dove vado io, voi non potete venire. In altri termini, non possiamo seguire Cristo. Ma non possiamo seguire Cristo se siamo nel peccato, cioè se rifiutiamo Dio e colui che Egli ha mandato. Secondo San Giovanni, il rifiuto di Cristo è il peccato più grande. Come Mosè nei confronti del suo popolo, Cristo parla in nome di Dio. Mosè, nel tempo in cui era il pastore del popolo di Israele, aveva ascoltato le seguenti parole. Io sono, mi ha mandato a voi, il Signore, il Dio dei vostri padri, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, mi ha mandato a voi. Il nome di Dio bastava agli ebrei perché avessero fiducia in Mosè per fuggire dalla schiavitù e partire verso la terra promessa. Grazie a questo nome si è compiuta la Pasqua in cui non è mancata né manna né acqua. Ci furono le quaglie e il serpente di rame a salvare dalla morte. Evocando questo nome, che è il suo nome, Gesù ricorda tutta la strada percorsa dalla schiavitù alla libertà, perché ciascuno di noi deve intraprendere questo cammino dalla morte alla vita. Per provare in sé questa Pasqua bisogna credere in Gesù, credere a Gesù. Come Israele nel deserto, quando il serpente di bronzo innalzato guariva dal morso dei serpenti, così ogni uomo che guarda il Figlio dell'uomo innalzato guarisce dal veleno mortale che il serpente antico inoculò in Adamo e in ogni suo figlio. Il Figlio dell'uomo innalzato ci attira tutti a sé, mostrandoci il suo amore. Vivremo già in questa terra vita celestiale se impariamo da Lui la gioiosa certezza che il Padre è con noi, che non ci lascia soli. Così imiteremo il Figlio, facendo sempre quello che compiace al Padre.
La parola appena udita ci assicura che il Padre Celeste non ci abbandona alle conseguenze del peccato. Torniamo quindi a Lui con tutta l'anima e preghiamo. Liberaci dal male, o Signore. Liberaci dal male, o Signore. Padre Santo, soccorri la tua Chiesa. Fa che si rispecchi nel volto del suo sposo, conformandosi a Lui in tutto, e per la tua gloria e per la salvezza degli uomini preghiamo. Liberaci dal male, o Signore. Padre misericordioso, soccorri noi peccatori che ci allontaniamo dal bene, catturati da 1000 illusioni. Fa che guardando il tuo Cristo crocifisso ci sentiamo amati da sempre e per sempre preghiamo. Liberaci dal male, o Signore. Padre onnipotente, libera l'umanità intera dai serpenti che oggi la mordono e la fanno sanguinare. Fa che guarisca dalla guerra, dall'odio, dall'ingiustizia e da ogni forma di schiavitù e da tutto ciò che la deturpa, preghiamo. Liberaci dal male, o Signore. Padre amoroso, soccorri le moltitudini di uomini travagliati da pesanti difficoltà. Fa che questa Eucaristia ci comunichi l'ansia operosa di Cristo per i piccoli e i poveri e ci renda dispensatori di fraternità e di pace, preghiamo. Liberaci. Padre buono, soccorri quelli che si sentono rifiutati, disorientati e sperduti. Fa che nella nostra comunità incontrino sguardi cordiali e sinceri, preghiamo. Padre, ascolta le preghiere dei tuoi figli che ti supplicano anche per chi non ha voce. Fa che guardiamo con fiducia alla croce di Cristo Salvatore, che ha accettato per noi di scendere nell'abisso del dolore e della morte e ora vive e regna con te nella beata eternità. Amen. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore del cielo e gloria del suo nome. Ti offriamo, Signore, questo sacrificio di riconciliazione, perché le nostre colpe siano perdonate dalla tua misericordia e i nostri cuori incerti trovino in te guida sicura, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza,
rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Per la passione salvifica del tuo Figlio, l'intero universo ha riconosciuto il senso della tua gloria. Nella potenza ineffabile della croce splende il giudizio sul mondo e il potere regale di Cristo crocifisso. E noi, o Signore, uniti agli angeli e a tutti i santi, eleviamo a te un inno di lode ed esultanti cantiamo. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione, nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Domenico, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia
donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli, con San Francesco e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucarestia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Cambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Pagina 36.
Preghiamo. Concedi, Dio Onnipotente, che l'assidua partecipazione ai Tuoi misteri ci avvicini sempre più ai beni eterni, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo Spirito. O Dio, lento all'ira e grande nella misericordia verso coloro che sperano in Te, concedi ai Tuoi fedeli di piangere i mali commessi, per ottenere la grazia della Tua consolazione, per Cristo nostro Signore. Amen. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andate in pace. Salve dolce Vergine, pagina 143. Salve, o dolce Vergine, salve, o dolce Madre, esulta tutta la terra, e fuori degli angeli. Tempio santo del Signore, gloria delle vergini, o giardino del paradiso, soavissimo. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. È stato un lunedì nero quello di oggi per via del maltempo, con piogge e venti forti da nord a sud. In Lombardia il vento ha creato forti disagi. A Milano 2 alberi di grossa dimensione sono caduti in mattinata per via dei forti venti di Foehn, danneggiando anche delle auto. Fortunatamente all'interno dei veicoli non c'erano passeggeri. Il tronco caduto rovinosamente sul selciato in via Nazario Sauro ha occupato l'intera carreggiata, impedendo il passaggio delle auto per l'intera mattinata. Sempre nel capoluogo lombardo uno scooterista è rimasto ferito a causa della caduta di un terzo albero. Da accertare la dinamica dell'impatto. Il motociclista è stato trasportato al San Raffaele in codice giallo. L'ondata di maltempo si è abbattuta anche sulla zona del Forlivese. Qui i vigili del fuoco di Forlì e Cesena hanno effettuato decine di interventi per alberi e pali pericolanti o abbattuti dal forte vento e dalla pioggia. Anche la capitale è stata colpita dal maltempo e da 2 forti grandinate che hanno mandato in tilt il traffico cittadino, impedendo a molti residenti di raggiungere in orario il luogo di lavoro o di accompagnare i figli a scuola. Nelle immagini una strada del quartiere Euro imbiancata da una forte grandinata che ha colpito il quadrante sud della capitale. Il perdono d'Assisi. Cos'è, come è nato, come si riceve e cosa bisogna fare?
Il perdono d'Assisi è un'indulgenza plenaria e questo significa che libera interamente chi lo riceve dalla pena dovuta ai peccati. Il perdono d'Assisi può essere ottenuto dai fedeli cattolici dal mezzogiorno del 1 agosto alla mezzanotte del 2 agosto di ogni anno. Questa indulgenza viene concessa nel 1216 da Papa Onorio III a tutti i fedeli, su richiesta di San Francesco d'Assisi. Secondo il racconto tradizionale, in una notte di luglio del 1216, mentre Francesco d'Assisi era in preghiera nella chiesa della Porziuncola, ebbe una visione di Gesù e della Madonna circondati da una schiera di angeli. Gli fu chiesto quale grazia desiderasse, avendo egli tanto pregato per i peccatori. Francesco rispose domandando che fosse concesso il perdono completo di tutte le colpe a coloro che, confessati e pentiti, visitassero la Chiesa. La richiesta, con l'intercessione della Madonna, fu esaudita, a patto che egli si rivolgesse al Papa come vicario di Cristo in terra, per richiedere l'istituzione di tale indulgenza. Il mattino seguente, insieme al confratello Masseo, da Marignano, Francesco si recò a Perugia per incontrare Onorio III, eletto pontefice in quei giorni, in un conclave di 19 cardinali riuniti proprio a Perugia, dove era morto il suo predecessore Innocenzo III. Le argomentazioni di Francesco ebbero la meglio sui dubbi e le perplessità del Papa e dei cardinali, e nel corso del tempo l'indulgenza fu estesa, prima a tutte le chiese francescane e successivamente a tutte le chiese parrocchiali, restandone comunque immutata la data e la denominazione. Adempimenti. Secondo il manuale delle indulgenze della Chiesa Cattolica, per ottenere l'indulgenza plenaria, un fedele completamente distaccato dal peccato deve confessarsi per ottenere il perdono dei peccati, fare la comunione eucaristica per essere spiritualmente unito a Cristo, pregare secondo le intenzioni del Papa per rafforzare il legame con la Chiesa recitando almeno un Padre Nostro, un Ave Maria e un Gloria al Padre, recitare il Credo e il Padre Nostro, visitare una chiesa o un oratorio francescano in alternativa o una qualsiasi chiesa parrocchiale. Confessione e comunione possono essere fatte anche alcuni giorni prima o dopo le date previste, nell'arco di 8 giorni. L'indulgenza plenaria può essere richiesta una volta al giorno per sé o per i defunti. Ciao, un carissimo saluto e abbi cura di te. Sia lodato Gesù Cristo. Ciao amici miei, eccoci qui al Vangelo di oggi con Fra Stefano. Il Vangelo del giorno, martedì 28 marzo, San Sisto Papa. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo. Il tuo aiuto, Dio Onnipotente, ci renda perseveranti nel tuo servizio, perché anche nel nostro tempo la tua Chiesa si accresca di nuovi membri e si rinnovi sempre nello Spirito. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù disse ai farisei: Io vado e voi mi cercherete, ma morirete nel vostro peccato. Dove vado io, voi non potete venire. Dicevano allora i giudei: Vuole forse uccidersi dal momento che dice: Dove vado io, voi non potete venire? E diceva loro: Voi siete di qua giù, io sono di lassù. Voi siete di questo mondo, io non sono di questo mondo.
Vi ho detto che morirete nei vostri peccati. Se infatti non credete che io sono, morirete nei vostri peccati. Gli dissero allora: tu chi sei? Gesù disse loro: proprio ciò che io vi dico. Molte cose ho da dire di voi e da giudicare, ma colui che mi ha mandato è veritiero, e le cose che ho udito da lui le dico al mondo. Non capirono che egli parlava loro del Padre. Disse allora Gesù: quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, allora conoscerete che io sono, e che non faccio nulla da me stesso, ma parlo come il Padre mi ha insegnato. Colui che mi ha mandato è con me, non mi ha lasciato solo, perché faccio sempre le cose che gli sono gradite. A queste sue parole molti credettero in lui. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, allora conoscerete che io sono. Con queste parole Gesù ci sta dicendo che solo attraverso l'esperienza della crocifissione noi abbiamo potuto capire che Lui è veramente il Figlio di Dio. Gesù e il Padre sono una cosa sola. Infatti il nome di Dio nell'Antico Testamento è Io sono. Dal rovetto Dio si rivelò a Mosè dicendogli che il suo nome era Io sono. E oggi Gesù ripete questa rivelazione non dal rovetto ardente, ma dalla croce. Guardando alla croce voi capirete che io sono. In questo modo noi siamo invitati a contemplare la crocifissione di Gesù come momento di rivelazione. Nell'antichità molti santi dedicavano una parte della loro preghiera alla contemplazione della croce, e infatti se guardate la rappresentazione di molti santi e sante nei quadri li vedete con una croce in mano. Accogliamo l'invito che viene da Gesù stesso a contemplare la croce. Infatti la sapienza di Dio non si manifesta solo attraverso le opere di carità o attraverso lo studio della Bibbia, ma anche nella contemplazione della croce, che è come una medicina. Infatti ci difende dal rischio di morire nei nostri peccati. Cerchiamo oggi di trovare almeno qualche minuto per fermarci a guardare una croce. Può essere quella piccola croce che portiamo al collo, può essere una grande croce in una chiesa. Fermiamoci però a contemplare la croce, perché ha qualcosa da dirci. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. La benedizione per te e per le persone che porti nel cuore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. E grazie di cuore a voi che attraverso il nostro canale di YouTube o anche in altri modi vi unite a questa famiglia per pregare, per ascoltare il Vangelo, con i commenti, con le condivisioni collaborate alla diffusione del Vangelo. Pace e bene, ciao ciao, e abbi cura di te. Bravo Bepi! Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, la prima lettura di oggi riporta un episodio dell'esodo del popolo di Israele attraverso il deserto. In un momento di stanchezza e di rimpianto per l'Egitto, Israele mormorò contro Dio e contro Mosè. Allora il Signore mandò fra il popolo serpenti velenosi, i quali mordevano la gente, e un gran numero di israeliti morì. Terrorizzati,
i superstiti si pentirono del loro peccato e ricorsero alla intercessione di Mosè, il quale, per ordine di Dio, eresse un palo con un serpente di rame, e chiunque era stato morsicato, guardando il serpente di rame, restava in vita. Questo episodio dell'Antico Testamento si applica alla vita di ciascuno di noi. Anche noi siamo in cammino verso la terra promessa. La terra promessa è il paradiso per il quale siamo stati creati. Anche noi siamo scappati dall'Egitto. L'Egitto simboleggia la dura schiavitù del peccato e l'esodo attraverso il deserto è figura del nostro cammino, tante volte duro e impegnativo per le strade di questo mondo. Durante questo cammino, a causa della sua durezza, è facile cadere in ripensamenti e rimpiangere le cipolle d'Egitto, ovvero le seduzioni del peccato. Tante volte mormoriamo contro Dio perché non sappiamo portare la nostra croce e diciamo che stavamo molto meglio prima quando eravamo sotto la schiavitù del peccato. Anche noi tante volte siamo morsi dai serpenti velenosi. I morsi sono quelli del peccato, morsi che ci fanno perdere la vita di grazia e ci fanno morire spiritualmente. Anche per noi, però, Dio ha preparato un rimedio. Ha permesso che il suo unico figlio, venuto su questa terra per la nostra salvezza, venisse innalzato sul legno della croce. Chiunque guarda a lui sarà salvato. Dunque quel serpente di rame innalzato sul palo era segno e simbolo di Gesù crocifisso. Come mai un tale accostamento? Non è certamente bello paragonare Gesù a un serpente di rame, ma anche ciò ha un profondo significato spirituale. Il serpente, infatti, in qualche modo simboleggia il peccato. Ebbene, Gesù si è caricato tutti i nostri peccati e per ciascuno di essi è morto. Nel brano del Vangelo di oggi, Gesù conferma questa interpretazione dicendo: «Quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, allora saprete che io sono». Queste parole di Gesù richiamano chiaramente l'episodio del Libro dei Numeri riportato nella prima lettura. Volendo ora riassumere il messaggio del Vangelo di oggi, possiamo fissare 2 punti. Il primo punto riguarda la gravità del peccato. Il peccato è un veleno che ci uccide inesorabilmente. Tante volte lo commettiamo con molta disinvoltura, dimenticandoci di quanto è tremendo nelle sue conseguenze. Pensiamo che esso sia una cosa da poco conto o comunque facilmente perdonabile. È vero, Dio perdona, ma da parte nostra ci deve essere il pentimento e il serio proposito di non ricadervi. Ci deve essere tutto l'impegno ad essere più prudenti in modo da non farci più sorprendere da questi morsi velenosi. Soprattutto non dobbiamo mormorare contro il Signore dicendo che si stava meglio prima quando ancora non lo conoscevamo. Il maligno è capace di darti tutto, ma alla fine perderai la tua anima. È molto meglio vivere di stenti, ma nella grazia di Dio, piuttosto che guadagnare il mondo intero, come dice Gesù, ma poi perdere la propria anima per l'eternità. Persa l'anima, perso tutto. Il secondo punto riguarda il rimedio al peccato, ovvero il sacramento della confessione. Se siamo stati morsi dal male, ricorriamo fiduciosi alla misericordia di Gesù. Sarà proprio per mezzo del sacramento della confessione che l'anima umile e pentita ritroverà la luce della vita. Un'ultima riflessione. Le parole di Gesù riportate nel Vangelo di oggi richiamano un altro episodio dell'Antico Testamento,
la rivelazione di Dio a Mosè sul monte Sinai, quando egli disse: Io sono colui che sono. Gesù ripete queste parole: quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, allora saprete che io sono. E questo lo disse per far comprendere ai giudei la sua divinità, ma essi non compresero e lo misero a morte. Ma proprio con la sua morte, innalzato sul legno della croce, egli ha dato la vita al mondo intero. Guardare a Gesù significa pure riconoscere che Lui è Dio, a cui va tutto il nostro rispetto e la nostra adorazione. Gesù è innalzato sui nostri altari, negli ostensori. Guardiamolo e amiamolo con tutto il nostro cuore. E se non possiamo recarci in chiesa, chiediamo al nostro buon angelo custode di andarci per noi. Andiamoci anche noi con il desiderio dell'anima e saremo guariti interiormente. E ora, cari fratelli e sorelle, termino con la benedizione. Per intercessione della Beata Vergine Maria e di San Giuseppe, vi benedica e vi custodisca il Signore Onnipotente e vi liberi da ogni male, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Siano lodati Gesù e Maria. Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, è pia credenza dei fedeli che i santi del cielo, essendo perfetti in carità, abbiano uno zelo particolare per ottenerci la comunicazione delle stesse grazie di cui furono favoriti dalla bontà divina. È per questo motivo che ricorriamo a Santa Maria Maddalena per ottenere lo spirito di penitenza, a San Luigi Gonzaga per la purezza, a San Tommaso d'Aquino per la scienza divina, a San Bernardo per una tenera devozione verso Maria. Ora, fra tutte le grazie e i favori che San Giuseppe ricevette da Dio, una delle più speciali fu la grazia di morire fra le braccia di Gesù e di Maria e di essere assistito, soccorso e consolato dalla madre e dal figlio sino all'ultimo sospiro. Gesù e Maria, pieni di gratitudine per gli importanti servizi che San Giuseppe aveva loro reso con tanto amore nel corso di tanti anni, lo servirono a loro volta in quel supremo momento. Lo servirono con le proprie mani, con una carità degna dell'uomo Dio e della divina sua madre. Confortato da Gesù e da Maria, gli ultimi momenti di San Giuseppe somigliavano alla bella aurora di un giorno nascente, e fu fra le loro carezze che egli si addormentò in pace nel Signore. Ora il casto sposo di Maria, il padre putativo di Gesù, regna in cielo con una gloria inferiore solamente a quella di Maria ed espande sopra i suoi servi fedeli agonizzanti abbondanti grazie che egli impetra per i meriti di colui che fu suo figlio sopra la terra e che si compiacque glorificarlo in cielo.
Per ricompensare di avergli salvata la vita liberandolo dal furore di Erode, Gesù donò a San Giuseppe il potere speciale di sottrarre dalle insidie del demonio gli agonizzanti che si sono posti sotto la sua potente protezione. Questo è il motivo per cui in tutto l'universo cattolico egli è invocato con Maria quale patrono della buona morte. Per questo tutti i cristiani prendono San Giuseppe per loro protettore all'ultima ora, quando l'inferno intero raddoppia i suoi sforzi per afferrare la loro anima. Padre putativo del nostro giudice divino, San Giuseppe non tralascerà di avvalersi della sua autorità paterna a nostro favore e, vincitore dei demoni, saprà con la sua presenza scacciarli dal letto del moribondo. Favorito della morte più soave e più felice che mai si possa sperare, San Giuseppe verrà con la sua sposa ad aiutare a ben morire i fedeli che lo avranno invocato e onorato in vita. Ricordiamo pertanto a questo grande santo e otterremo per sua mediazione qualche partecipazione alla grazia che egli ha ricevuto con tanta abbondanza, e poiché non conosciamo quale sarà il nostro ultimo giorno, non tralasciamo di offrirgli ogni giorno qualche preghiera con devozione e confidenza per ottenere per sua intercessione la grazia di perseverare come Lui sino all'ultimo sospiro della nostra vita. Oh, quanto saremo felici se moriremo come fedeli servi di San Giuseppe, pronunciando i nomi così dolci di Gesù, Giuseppe e Maria. Diceva Bernardino da Bustis che il Figlio di Dio, avendo le chiavi del paradiso, ne consegnò una a Maria e una a Giuseppe, affinché possano introdurre tutti i loro servi fedeli nel luogo di luce e di pace. La morte della venerabile prudenziana Zagoni, devotissima di San Giuseppe, fu rischiarata dalla presenza di questo grande santo. San Giuseppe le apparve con Gesù bambino per raddolcire gli spasimi degli ultimi istanti. Non si può esprimere l'ineffabile felicità di cui fu inondata. Ci basti solo pensare che le religiose che l'assistevano rimasero molto meravigliate udendo le parole che lei rivolgeva ora a San Giuseppe e ora al bambino Gesù, ringraziandoli della loro visita. I gesti e gli sguardi dell'ammalata indicavano che San Giuseppe aveva dato il bambino Gesù tra le sue braccia. E ora, cari fratelli e sorelle, terminiamo con la preghiera e con la benedizione. Ricordati, o purissimo sposo di Maria Vergine, o caro mio protettore San Giuseppe, che mai si udì aver alcuno invocato la tua protezione e chiesto il tuo aiuto senza essere stato consolato. Con questa fiducia io vengo a te e a te fervorosamente mi raccomando. O San Giuseppe, ascolta la mia preghiera, accoglila pietosamente ed esaudiscila. Amen. E per intercessione della Beata Vergine Maria e di San Giuseppe, il Signore Onnipotente vi benedica e vi custodisca e vi liberi da ogni male, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Siano lodati Gesù, Maria e Giuseppe.
28 marzo, secondo giorno. Novena a San Vincenzo Ferreri. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O glorioso mio protettore San Vincenzo, vi prego per il dono di sapienza che aveste dallo Spirito Santo ad impetrarmi grazia di sempre faticare per salvarmi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Vincenzo Ferreri, prega per noi. O glorioso mio protettore San Vincenzo, vi prego per il dono di intelletto che aveste dallo Spirito Santo ad impetrarmi grazia di intendere le illustrazioni che mi vengono da Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Vincenzo Ferreri, prega per noi. O glorioso mio protettore San Vincenzo, vi prego per il dono di consiglio che aveste dallo Spirito Santo ad impetrarmi grazia di camminare secondo i consigli evangelici. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Vincenzo Ferreri, prega per noi. O glorioso mio protettore San Vincenzo, vi prego per il dono di fortezza che aveste dallo Spirito Santo ad impetrarmi grazia di esser forte contro i miei spirituali nemici. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Vincenzo Ferreri, prega per noi. O glorioso mio protettore San Vincenzo, vi prego per il dono della scienza che aveste dallo Spirito Santo ad impetrarmi grazia di ottenere la scienza dei santi, che è il sapere amare Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Vincenzo Ferreri, prega per noi. O glorioso mio protettore San Vincenzo, vi prego per il dono della pietà che aveste dallo Spirito Santo ad impetrarmi la grazia di esercitarmi volentieri negli impieghi della pietà cristiana. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Vincenzo Ferreri, prega per noi. O glorioso mio protettore San Vincenzo, vi prego per il dono del timore che aveste dallo Spirito Santo ad impetrarmi grazia di temere i giudizi di Dio e camminare in tal modo nella strada dei divini precetti, che in quel giorno estremo del mondo sia collocato alla destra del Giudice eterno, mio Redentore e mio Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Vincenzo Ferreri, prega per noi. Siano lodati Gesù, Maria e San Vincenzo, oggi e sempre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Vincenzo Ferreri, prega per noi. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. «28 marzo, secondo giorno. Novena a San Vincenzo Ferreri. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O glorioso mio protettore San Vincenzo, vi prego per il dono di sapienza che aveste dallo Spirito Santo ad impetrarmi grazia di sempre faticare per salvarmi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Vincenzo Ferreri, prega per noi.
O glorioso mio protettore San Vincenzo, vi prego per il dono di intelletto che aveste dallo Spirito Santo ad impetrarmi grazia ad intendere le illustrazioni che mi vengono da Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Vincenzo Ferreri, prega per noi. O glorioso mio protettore San Vincenzo, vi prego per il dono di consiglio che aveste dallo Spirito Santo ad impetrarmi grazia di camminare secondo i consigli evangelici. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Vincenzo Ferreri, prega per noi. O glorioso mio protettore San Vincenzo, vi prego per il dono di fortezza che aveste dallo Spirito Santo ad impetrarmi grazia di esser forte contro i miei spirituali nemici. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Vincenzo Ferreri, prega per noi. O glorioso mio protettore San Vincenzo, vi prego per il dono della scienza che aveste dallo Spirito Santo ad impetrarmi grazia di ottenere la scienza dei santi, che è il sapere amare Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Vincenzo Ferreri, prega per noi. O glorioso mio protettore San Vincenzo, vi prego per il dono della pietà che aveste dallo Spirito Santo ad impetrarmi la grazia di esercitarmi volentieri negli impieghi della pietà cristiana. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Vincenzo Ferreri, prega per noi. O glorioso mio protettore San Vincenzo, vi prego per il dono del timore che aveste dallo Spirito Santo ad impetrarmi grazia di temere i giudizi di Dio e camminare in tal modo nella strada dei divini precetti che in quel giorno estremo del mondo sia collocato alla destra del Giudice eterno, mio Redentore e mio Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Vincenzo Ferreri, prega per noi. Siano lodati Gesù, Maria e San Vincenzo oggi e sempre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Vincenzo Ferreri, prega per noi. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compia in me la tua parola. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gioia della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata, fa che siano tutte secondo la tua santa volontà e per la maggior gloria di Dio. Preservami dal peccato e da ogni male,
La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle ammalati e ricoverati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle carcerati e senza tetto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di fede. Mio Dio, perché sei verità infallibile, credo fermamente in tutto quello che tu hai rivelato e la Santa Chiesa ci propone a credere, ed espressamente credo in te, unico vero Dio, in tre persone uguali e distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo, e credo in Gesù Cristo, Figlio di Dio, incarnato e morto per noi, il quale darà a ciascuno, secondo i meriti, il premio o la pena eterna. Conforme a questa fede voglio sempre vivere. Signore, accresci la mia fede. Per tutti i fratelli e sorelle poveri e senza lavoro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di speranza. Mio Dio, spero dalla tua bontà, per le tue promesse e per i meriti di Gesù Cristo nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla con le buone opere che io debbo fare e voglio fare, Signore, che io possa goderti in eterno. Amen.
per tutti i fratelli e sorelle benefattori e collaboratori. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di carità. Mio Dio, ti amo con tutto il cuore sopra ad ogni cosa, perché sei bene infinito e nostra eterna felicità, e per amore tuo amo il prossimo come me stesso, e perdono le offese ricevute. Signore, che io ti ami sempre più. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle anziani e nelle case di riposo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Fratelli e sorelle, chiediamo al Signore perdono per tutti i nostri peccati e chiediamolo con un atto di dolore. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra ad ogni cosa. Propongo con il tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami. Per tutti i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio, specialmente quelle più sole, disperse, abbandonate e consacrate, e per quelle che non prega mai nessuno. Eterno Padre, per la tua infinita bontà, accogli nel tuo regno i nostri cari defunti, non imputare loro nessuna colpa commessa a causa della loro fragilità umana. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. Preghiamo per tutti i bambini e i giovani del mondo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Fratelli e sorelle, vi do la santa benedizione.
per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, vi benedica Dio Padre Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona e santa giornata a tutti, fratelli e sorelle. Dio vi benedica sempre. Pace e bene, Ave Maria. La Chiesa ricorda i santi Roberto di La Chaise-Dieu, Roberto di Molesme e Stefano di Citeaux. Questi tre abati sono stati protagonisti di una medesima storia di rinnovamento religioso che ha avuto come epicentro la Francia del secolo XI e che conferma l'opera dello Spirito nella Chiesa. Ad ogni epoca egli suscita persone che, attraverso un ritorno alle origini, cercano un più vivo contatto con la parola di Dio e il servizio ai fratelli. San Roberto di Molesme e San Stefano di Citeaux hanno visto la loro fama oscurata da San Bernardo, ma non bisogna dimenticare che furono proprio loro gli iniziatori di uno degli ordini più vivi della Chiesa, i Cistercensi. Roberto di Molesme, nato nel 1028-29, fu anzi come il chicco di frumento che deve morire per portare frutto, e la sua morte avvenne per mano dei suoi stessi confratelli. Fondata a Molesme, infatti, si trovò circondato da numerosi fratelli, i quali non nutrivano più la sua stessa aspirazione alla rinuncia, alle ricchezze e al prestigio. Tentò allora di dar vita a una nuova fondazione. Lo fece a Citeaux, con la collaborazione di San Stefano Harding, nato nell'Inghilterra meridionale nel 1060, ma i confratelli invidiosi lo fecero ritornare a Molesme, senza tuttavia consentirgli di realizzare le necessarie riforme. Forse fu proprio il suo sacrificio, analogo a quello di Abramo, che permise a Stefano Harding, prima e soprattutto a San Bernardo, poi, di avviare e consolidare l'esperienza riformatrice di Citeaux. Con la sua vita povera e austera, in una rigorosa fedeltà alla regola benedettina, di cui si riprendeva anche l'invito a mantenersi col lavoro delle proprie mani.
L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ecco l'ancella del Signore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. E il Verbo si è fatto carne. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Trinità d'amore. Vieni, o Spirito Creatore, visita le nostre menti, credenti della tua grazia, che cuori e conosci il Consolatore, Padre Altissimo, acqua viva, fuoco, amore e santo Cristo nell'anima, Dio dell'anima, Dio promesso dal Salvatore, mirate le tue sette luci, manda il tuo Spirito, Signore. O Dio, che nel sacrificio del Figlio unigenito hai aperto l'accesso alla vita eterna, e fondi nei nostri cuori lo spirito del tuo amore, affinché ricevendo te in dono, impariamo quotidianamente a farci dono, per Cristo nostro Signore. Gesù, Giuseppe e Maria,
Riverserò sopra la casa di Davide e sopra gli abitanti di Gerusalemme uno spirito di grazia e di consolazione. Guarderanno a colui che hanno trafitto. Ne faranno il lutto come si fa il lutto per un figlio unico. Lo piangeranno come si piange il primogenito. In quel giorno grande sarà il lamento in Gerusalemme.
Benediciamo il Cristo che si è donato a noi come pane disceso dal cielo e rivolgiamo a Lui la nostra comune preghiera. Signore, fa che partecipiamo con fede al banchetto eucaristico. Donaci di accogliere con cuore libero e ardente la Tua parola. Fa che collaboriamo a costruire un mondo giusto e fraterno. Abbiamo peccato, Signore, abbiamo molto peccato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non il tuo aiuto, Dio Onnipotente, ci renda perseveranti nel tuo servizio, perché anche nel nostro tempo la tua Chiesa si accresca di nuovi membri e si rinnovi sempre nello Spirito. Per Cristo nostro Signore. Il Signore ci benedica e ci accompagna ad una vera conversione del cuore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del nostro Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Per celebrare degnamente questi santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Signore, che fai passare dalla morte alla vita chi ascolta la tua parola, Kyrie eleison. Cristo, che hai voluto essere innalzato da terra per attirarci a te, Christe eleison. Signore, che ci sottopone al giudizio della tua croce, Kyrie eleison. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Il tuo aiuto, Dio Onnipotente, ci renda perseveranti nel tuo servizio, perché anche nel nostro tempo la tua Chiesa si accresca di nuovi membri e si rinnovi sempre nello Spirito. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal Libro dei Numeri. In quei giorni gli israeliti si mossero dal monte Or per la via del Mar Rosso per aggirare il territorio di Edom, ma il popolo non sopportò il viaggio. Il popolo disse contro Dio e contro Mosè: perché ci avete fatto salire dall'Egitto per farci morire in questo deserto? Perché qui non c'è né pane né acqua e siamo nauseati di questo cibo così leggero.
Allora il Signore mandò fra il popolo serpenti brucianti, i quali mordevano la gente, e un gran numero di israeliti morì. Il popolo venne da Mosè e disse: abbiamo peccato perché abbiamo parlato contro il Signore e contro di te. Supplica il Signore che allontani da noi questi serpenti. Mosè pregò per il popolo. Il Signore disse a Mosè: fatti un serpente e mettilo sopra un'asta. Chiunque sarà stato morso e lo guarderà resterà in vita. Mosè allora fece un serpente di bronzo e lo mise sopra l'asta. Quando un serpente aveva morso qualcuno, se questi guardava il serpente di bronzo, restava in vita. Parola di Dio. Signore, ascolta la mia preghiera. Signore, ascolta la mia preghiera. A te giunga il mio grido di aiuto. Non nascondermi il tuo volto nel giorno in cui sono nell'angoscia. Tendi verso di me l'orecchio, quando ti invoco, presto rispondimi. Le genti temeranno il nome del Signore e tutti i re della terra la tua gloria. Quando il Signore avrà ricostruito Sion e sarà apparso in tutto il suo splendore, egli si volge alla preghiera dei derelitti, non disprezza la loro preghiera. Questo si scriva per la generazione futura e un popolo da lui creato darà lode al Signore. Il Signore si è affacciato dall'alto del suo santuario, dal cielo ha guardato la terra per ascoltare il sospiro del prigioniero, per liberare i condannati a morte. Il seme è la parola di Dio, il seminatore è Cristo. Chiunque trova Lui ha la vita eterna. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai farisei: io vado e voi mi cercherete, ma morirete nel vostro peccato. Dove vado io, voi non potete venire. Dicevano allora i giudei: vuole forse uccidersi dal momento che dice: dove vado io, voi non potete venire? E diceva loro: voi siete di qua giù, io sono di lassù. Voi siete di questo mondo, io non sono di questo mondo. Vi ho detto che morirete nei vostri peccati. Se infatti non credete che io sono, morirete nei vostri peccati. Gli dissero allora: tu chi sei? Gesù disse loro: proprio ciò che io vi dico. Molte cose ho da dire a voi e da giudicare, ma colui che mi ha mandato è veritiero, e le cose che ho udito da lui le dico al mondo. Non capirono che egli parlava loro del Padre. Disse allora Gesù: quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, allora conoscerete che io sono e che non faccio nulla da me stesso, ma parlo come il Padre mi ha insegnato. Colui che mi ha mandato è con me, non mi ha lasciato solo, perché faccio sempre le cose che gli sono gradite. A queste sue parole molti credettero in lui. Parola del Signore.
Nel brano del Vangelo che abbiamo ascoltato ci sono senz'altro molte allusioni da parte di Gesù al fatto della sua morte in croce, la sua morte in croce innalzato, no? Sulla croce. Quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, allora conoscerete che io sono. Ed è il momento proprio, secondo l'Evangelista Giovanni, di massima rivelazione di Gesù, questo del suo innalzamento sulla croce. Il momento in cui Gesù rivela il volto del Padre, in cui attraverso Cristo si vede l'amore di Dio ed è attraverso questo momento che la fede di chi aderisce, di chi comprende il sacrificio di Cristo, può crescere, può maturare, può rivelarsi. Una fede nel Figlio di Dio, nel Figlio dell'uomo, come si esprime Gesù, di cui abbiamo bisogno, assolutamente, per vivere bene la nostra vita, per viverla pienamente, per essere uniti al Signore e dare senso alla nostra esistenza. Allora chiediamo al Signore che anche noi guardiamo a Gesù innalzato e comprendiamo il grande amore di Dio, ci facciamo vincere da questo amore e aderiamo senz'altro alla sua parola e alla sua vita. In questo stesso momento, in varie parti del mondo, tanti fratelli nella fede sono radunati come noi per la celebrazione dei divini misteri e per mettersi in dialogo con Dio. Noi vogliamo unirci a loro per formare un unico coro orante. Ricordati di noi, Signore. Ricordati di noi, Signore. La lunga peregrinazione degli ebrei nel deserto è un susseguirsi di episodi, ora edificanti e ora riprovevoli, ma dall'alto sempre veglia il Signore, perché sentiamo la provvidenza di Dio come una realtà viva e concreta, preghiamo. Ricordati di noi, Signore. Nel deserto bastava uno sguardo al serpente di metallo per essere guariti, perché nella Chiesa cresca la devozione al crocifisso, vera ostia di salvezza. Preghiamo. Ricordati di noi. Il salmista ci ha presentato l'Altissimo come un immenso occhio aperto nel cielo verso di noi, perché sappiamo sempre meglio avvertire la presenza di Dio per camminare nella sua luce e nel suo amore. Preghiamo. Un unico impegno per Cristo, portare a compimento i voleri del Padre, perché sappiamo sempre più scoprire e realizzare il piano di Dio sulla nostra vita e sulla nostra persona. Preghiamo. Il Signore accolga con sé tutti i nostri morti che hanno lasciato questa vita confidando in Lui. Preghiamo. O Padre clementissimo, secondo le tue antiche e solenni promesse, ci hai inviato il Figlio tuo unigenito, perché fosse per tutti fonte di salvezza. A noi che ci apprestiamo a celebrare la virtù della sua croce, elevata come trofeo di vittoria, e la sua risurrezione che ha trasfigurato l'universo, elargisci la grazia di aderire a Lui con cuore libero e grato, per lo stesso Gesù Cristo che vive e regna nei secoli dei secoli. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo
Lo presentiamo a te perché diventi per noi il bevanda di salvezza. Pregate perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Ti offriamo, Signore, questo sacrificio di riconciliazione, perché le nostre colpe siano perdonate dalla tua misericordia e i nostri cuori incerti trovino in te guida sicura. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto benedire il tuo nome, Padre Santo, ricco di misericordia, nel nostro itinerario verso la luce pasquale, sulle orme di Cristo, maestro e modello dell'umanità riconciliata nell'amore. Tu riapri alla Chiesa la strada dell'esodo attraverso il deserto quaresimale, perché ai piedi della santa montagna, con il cuore contrito e umiliato, prenda coscienza della sua vocazione di popolo dell'alleanza, convocato per la tua lode, nell'ascolto della tua parola e nell'esperienza gioiosa dei tuoi prodigi. Per questi segni di salvezza, insieme agli angeli, ministri della tua gloria, proclamiamo nel canto la tua lode. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito perché diventino per noi il corpo, il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione col nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Carlo, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, in particolare di Michela, Armando e Bruno.
e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e sulla terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
Preghiamo. Concedi, Dio Onnipotente, che l'assidua partecipazione ai Tuoi misteri ci avvicini sempre più ai beni eterni, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorificate Dio con la vostra vita, andate in pace.
Amici Trebi Meteo, bentornati a questa nuova edizione del TG di Trebi. Partiamo dall'immagine del satellite, tra l'altro questa elaborazione è proprio nostra di Trebi Meteo, molto bella, e ci mostra questa perturbazione che sta attraversando al momento l'Italia centrale. Vedete, la nuvolosità è più estesa nelle regioni centrali, ma si sta muovendo anche rapidamente verso il sud dell'Italia. In effetti per le prossime ore ci attendiamo l'arrivo di questa perturbazione anche nelle regioni meridionali, perturbazione che porterà degli acquazzoni, dei piovaschi e che è seguita da aria più freddina e da parecchio vento, quindi attenzione anche al vento che si farà sentire nelle prossime ore e anche per buona parte della giornata di domani. Nei giorni successivi comunque alta pressione che rimonta poi sul Mediterraneo e sull'Italia, quindi la primavera tornerà protagonista un po' dappertutto rapidamente, con dei sistemi nuvolosi che per il momento rimangono sopra l'arco alpino ma sfioreranno nei prossimi giorni un po' le regioni settentrionali, però ancora una volta purtroppo senza grandi precipitazioni. Chiudiamo con le temperature. Vi dicevo che la perturbazione che sta transitando sull'Italia è seguita da aria più frizzantina, anche parecchio vento e quindi temperature in calo. Di giorno in realtà si starà abbastanza bene, anche se per questo martedì vedete comunque massime per lo più al di sotto dei 20 gradi, ma al primo mattino ci sarà bisogno di coprirsi bene. Al centro-nord scenderemo anche sotto i 5 gradi. Con questo è tutto, ma per maggiori dettagli sulle vostre località consultate l'app di Trebi Meteo. C'era una volta, tanto tempo fa, un pirata genovese che per scappare alla legge si nascose in un bosco. Qui conobbe alcuni artigiani che in Germania avevano imparato a costruire dei bellissimi orologi a cucù. Si innamorò del posto, vi si stabilì, aprì una fabbrica di orologi e divenne ricchissimo. Sembra una favola, ma è successo davvero nel 1725 in Val Pesarina, quindi oggi si va in Carnia. Siamo a Prato Carnico, dove la carne è ancora viva in tutti gli aspetti della vita di tutti i giorni. A cominciare dagli orti, presenti in moltissime case, rigorosamente concimati con cenere di legna e stallatico. Qui sì che si coltiva tutto biologico. La Val Pesarina ha degli ottimi fagioli che per tradizione vanno coltivati vicino alle patate. Ed infatti vedo moltissime piante di fagiolo, praticamente ovunque. Ma andiamo a visitare Pesaris, dove il nostro pirata ha fondato la sua fabbrica. Voglio subito visitare il Museo dell'Orologio. Ci sono pezzi rarissimi del 1400. Mai visto tanti orologi diversi, orologi da torre, vecchi timbracartellini ed anche il famoso Cifra 5, realizzato negli anni 60 ed attualmente esposto al Museo di Arte Moderna MoMA di New York. Il museo ha anche una sua sede esterna, una bellissima idea, quella di realizzare il percorso dell'orologeria monumentale. Orologio a palette giganti. I tabelloni di stazioni d'aeroporti sono la conseguenza di questa rivoluzionaria invenzione degli anni 40, realizzata ovviamente a Pesaris. Orologio a vasche d'acqua. Prende spunto dalle clessidre ad acqua degli antichi egiziani. Che fortuna! Ora che è mezzogiorno tutte le vasche si stanno svuotando per ricominciare il ciclo. Meridiana e l'ognomone sono io. Per leggere l'ora devo mettere i piedi così, una a destra e una a sinistra della linea centrale all'altezza del mese in corso.
Orologio dei pianeti, ti mostra la posizione di tutti i pianeti del Sistema Solare. Incredibile! Mentre questo ti mostra la posizione di tutte le stelle in questo preciso momento. Cosa vedo? Un mega carillon! 11 campane che suonano allo scoccare dell'ora la melodia Un saluti a Maria. Orologio a scacchiera, anche questo inventato a Pesaris negli anni 30, e il padre dell'orologio a LED. Ce ne sono ancora tanti da scoprire, ma dovrete farlo da soli perché io ho un appuntamento. A Pieria, nell'ex caseificio sociale, mi aspetta il signor Gonano, che ha creato un museo di antiche macchine fotografiche e cinematografiche. Sono affascinata. Mi dicono che devo andare a Osais perché c'è una chiesetta con degli affreschi interessanti. Beh, non serve dire nulla. Sono tra i più belli che abbia mai visto. La chiesa è dedicata a San Leonardo ed è del 1500. Dovete vivere i borghi di Prato Carnico a piedi. Ci sono delle case seicentesche straordinarie, come questa, la Vecchia Pesa. Da qui si passava nel Bellunese e le merci dovevano pagare il pedaggio. Il nostro amico pirata aveva trovato casa nell'edificio accanto. Sembra infatti che quella sia stata la sua abitazione. La chiamano la Casa dell'Orologio. Nella casa di fianco, nello stesso periodo, viveva una coppia il cui figlio fece grandi cose. Diventò papa. Ebbene sì, Pesaris conta l'unico papa carnico, Gregorio XVI. Mi invitano a visitare le malghe. Ce ne sono parecchie e bisogna salire ad almeno 1600 metri. Dalla notte dei tempi, nel mese di maggio, le mandrie salgono in quota dove c'è un buon foraggio, per poi scendere a settembre. In questi mesi i formaggi che vengono prodotti dai casari sono quelli più buoni perché si sente spiccatamente il gusto delle erbe di montagna. Morena e Boris vivono qui tutta l'estate e i loro bambini non potrebbero essere più liberi e felici. Tra le loro mucche ci sono alcune grigio alpine, una razza in estinzione, ma che fanno un latte particolarmente buono. Il formaggio non ha precisamente un nome, lo chiamano semplicemente formadi di mont, cioè formaggio di montagna. E assaggiare la ricotta fatta 2 ore prima non ha prezzo. Alla Malga San Giacomo è possibile anche pernottare. Se avessi tempo, vi giuro che sarai qui per un bel po'. In un'altra malga vedo fare la ricotta affumicata, proprio come la facevano i nonni dei nonni dei nonni. Dentro ad una stanza viene acceso il fuoco e sopra si mettono le ricotte a stagionare. Fino agli anni 50, quando le mandrie dal fondovalle partivano per le casere, a metà percorso i pastori usavano delle abitazioni temporanee per sostare e far pascolare gli animali. Il viaggio era lungo. Di solito queste costruzioni, chiamati stavoli, si trovano sparsi e mai vicini. Orias è un'eccezione ed è un vero e proprio borgo di stavoli. Ora che non vengono più usati, sono diventati delle casette di vacanza. Il borgo più antico della Val Pesarina è Truria, a 900 metri di quota.
Sembrerebbe che i primi abitanti siano venuti qui perché in epoca remota c'era una miniera d'argento. Ma chissà dove sarà e soprattutto l'avranno trovato l'argento? È venuto il momento di tornare a casa e mentre esco dal paese non ci posso credere. È come la Torre di Pisa! Il campanile pendente di Prato Carnico è una delle attrattive del posto ed io non posso fare a meno di fare una foto così. Faccio rifornimento d'acqua alla fontana del Vescovo e sulla via del ritorno mi vengono in mente tutti i momenti magici di oggi. La Valle del Tempo mi è rimasta proprio nel cuore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Trasmettiamo il Santo Rosario e preghiamo con i fedeli che sono qui presenti, ma siamo in comunione anche con tutti coloro che ci seguono e che vivono con noi questo momento di preghiera attraverso TV 2000. Intenzione di preghiera, tutti quanti ne portiamo nel cuore, le affidiamo a Maria, ma presentiamo alla Madonna anche tutte le intenzioni di preghiera di coloro che sono in comunione con noi, mentre invochiamo Maria sotto il bellissimo titolo di Maria che scioglie i nodi. E questa sera meditiamo i misteri del dolore del Santo Rosario. Primo mistero del dolore, Gesù prega nel Getsemani. Ti contempliamo, Gesù, nel mistero della tua preghiera nel Getsemani. Donaci, per intercessione di Maria, l'abbandono fiducioso nelle mani del Padre. Maria che scioglie i nodi, prega per noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Secondo mistero del dolore, Gesù è flagellato. Ti contempliamo, Gesù, nel mistero della tua flagellazione. Donaci, per intercessione di Maria, di sentire nostre le sofferenze dei fratelli. Maria che scioglie i nodi, prega per noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Terzo mistero del dolore. Gesù è coronato di spine. Ti contempliamo, Gesù, nel mistero della tua coronazione di spine. Donaci, per intercessione di Maria, il rispetto per la dignità di ogni uomo. Maria che scioglie i nodi, prega per noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Quarto mistero del dolore, Gesù porta la croce. Ti contempliamo, Gesù, nel mistero del tuo cammino verso il Calvario. Donaci, per intercessione di Maria, di accettare ogni giorno la nostra croce. Maria che scioglie i nodi, prega per noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Quinto mistero del dolore. Gesù è crocifisso. Ti contempliamo, Gesù, nel mistero della tua crocifissione e morte. Donaci, per intercessione di Maria, di condividere la tua passione e di partecipare al tuo regno. Maria che scioglie i nodi, Prega per noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Per il nostro Papa Francesco, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra. A te ricordiamo verso i figli di Eva, a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, adorata nostra, rivolgi a noi gli occhi misericordiosi, e mostraci dopo questo esilio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o Dio, dolce Vergine Maria. Preghiera a Maria che scioglie i nodi. Vergine Maria, Madre che non hai mai abbandonato un figliolo che grida aiuto, Madre le cui mani lavorano senza sosta per i tuoi figli tanto amati, perché sono spinte dall'amore divino e dall'infinita misericordia che esce dal tuo cuore. Volgi verso di me il tuo sguardo pieno di compassione. Guarda il cumulo di nodi che soffocano la mia vita. Tu conosci la mia disperazione e il mio dolore. Sai quanto mi paralizzano questi nodi e li ripongo tutti nelle tue mani. Nessuno, neanche il demonio, può sottrarmi dal tuo aiuto misericordioso. Nelle tue mani non c'è un nodo che non sia sciolto. Vergine Madre, con la grazia e il tuo potere di intercessione presso tuo Figlio Gesù, mio Salvatore,
ricevi oggi questo nodo per la gloria di Dio ti chiedo di scioglierlo e di scioglierlo per sempre. Spero in te. Sei l'unica consolatrice che il Padre mi ha dato. Sei la fortezza delle mie deboli forze, la ricchezza delle mie miserie, la liberazione da tutto ciò che mi impedisce di essere con Cristo. Accogli la mia richiesta. Preservami, guidami, proteggimi. Sii il mio rifugio. Maria che scioglie i nodi, prega per noi. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Sia lodato Gesù Cristo. Oggi e sempre sia lodato.
Dalla Santa Casa di Loreto trasmettiamo ora la Santa Messa quotidiana. Con le vostre candele offerte alla Madonna di Loreto. Preghiamo in comunione con ognuno di voi che vi unite a noi in questa celebrazione e affidiamo alla Vergine Lauretana tutte le vostre intenzioni. Spera nel Signore, sii forte, si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Entriamo in questa celebrazione eucaristica chiedendo il perdono dei nostri peccati. Pietà di noi, Signore. Contro di te abbiamo peccato. Mostraci, Signore, la tua misericordia. E donaci la tua salvezza. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. Il tuo aiuto, Dio Onnipotente, ci renda perseveranti nel tuo servizio, perché anche nel nostro tempo la tua Chiesa si accresca di nuovi membri e si rinnovi sempre nello Spirito. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal Libro dei Numeri. In quei giorni gli Israeliti si mossero dal monte Or per la via del Mar Rosso per aggirare il territorio di Edom, ma il popolo non sopportò il viaggio. Il popolo disse contro Dio e contro Mosè: perché ci avete fatto salire dall'Egitto per farci morire in questo deserto? Perché qui non c'è né pane né acqua e siamo nauseati di questo cibo così leggero. Allora il Signore mandò fra il popolo serpenti brucianti, i quali mordevano la gente, e un gran numero di israeliti morì. Il popolo venne da Mosè e disse: abbiamo peccato, perché abbiamo parlato contro il Signore e contro di te. Supplica il Signore che allontani da noi questi serpenti. Mosè pregò per il popolo. Il Signore disse a Mosè: fatti un serpente e mettilo sopra un'asta. Chiunque sarà stato morso e lo guarderà, resterà in vita. Mosè allora fece un serpente di bronzo e lo mise sopra l'asta. Quando un serpente aveva morso qualcuno, se questi guardava il serpente di bronzo, restava in vita. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Signore, ascolta la mia preghiera. Signore, ascolta la mia preghiera. Signore, ascolta la mia preghiera. A te giunga il mio grido di aiuto. Non nascondermi il tuo volto nel giorno in cui sono nell'angoscia. Tendi verso di me l'orecchio, quando ti invoco, presto rispondimi. Signore, ascolta la mia preghiera. Le genti temeranno il nome del Signore e tutti i re della terra la tua gloria, quando il Signore avrà ricostruito Sion e sarà apparso in tutto il suo splendore.
Egli si volge alla preghiera dei derelitti, non disprezza la loro preghiera. Signore, ascolta la mia preghiera. Questo si scriva per la generazione futura, e un popolo da Lui creato darà lode al Signore. Il Signore si è affacciato dall'alto del suo santuario, dal cielo ha guardato la terra per ascoltare il sospiro del prigioniero, per liberare i condannati a morte. Signore, ascolta la mia preghiera. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Il seme è la parola di Dio, il seminatore è Cristo. Chiunque trova Lui ha la vita eterna. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù disse ai farisei: Io vado e voi mi cercherete, ma morirete nel vostro peccato. Dove vado io, voi non potete venire. Dicevano allora i giudei: vuole forse uccidersi dal momento che dice dove vado io, voi non potete venire? E diceva loro: voi siete di quaggiù, io sono di lassù. Voi siete di questo mondo, io non sono di questo mondo. Vi ho detto che morirete nei vostri peccati. Se infatti non credete che io sono, morirete nei vostri peccati. Gli dissero allora: tu chi sei? Gesù disse loro: proprio ciò che io vi dico. Molte cose ho da dire di voi e da giudicare, ma colui che mi ha mandato è veritiero, e le cose che ho udito da lui le dico al mondo. Non capirono che egli parlava loro del Padre. Allora disse Gesù: quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, allora conoscerete che io sono, e che non faccio nulla da me stesso, ma parlo come il Padre mi ha insegnato. Colui che mi ha mandato è con me, non mi ha lasciato solo, perché faccio sempre le cose che gli sono gradite. A queste sue parole molti credettero in lui. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. C'è un detto popolare che recita così: chi fa da sé fa per tre. Queste parole sono smentite da quanto affermato oggi da Gesù. Non faccio nulla da me stesso. Colui che mi ha mandato è con me e faccio sempre le cose che gli sono gradite. Il cristiano non è un individualista che fa da sé, ma è un figlio di Dio che tende a una comunione sempre più profonda e ampia con Lui, con il Padre. Sappiamo che con il peccato l'umanità ha rotto, ha pervertito la relazione con Dio, scegliendo di essere l'epicentro di tutto. Per questo Caino, per invidia e per gelosia, decide di eliminare il fratello Abele. Per lo stesso motivo Cristo viene odiato e condannato a morte, proprio perché è il Figlio di Dio, mandato nel mondo a portare l'amore del Padre, ma questo dono non è compreso dagli uomini. Secondo Sant'Agostino,
Cristo è venuto nel mondo per rivelare l'amore del Padre e attraverso questo dono suscitare nell'umanità nuovamente l'amore verso Dio. E tale amore di Cristo per gli uomini si manifesta nella sua pienezza quando Egli è innalzato sulla croce e la violenza e l'aggressività degli uomini si scatenano su di Lui, condannandolo a morire. Ma l'amore di Dio, l'amore del Padre, desiderando avvolgere tutto e tutti, è più forte del male e della morte. E così Cristo, assorbendo sulla croce il veleno della morte e affidando se stesso nelle mani del Padre, può sterminare il potere dell'odio, della menzogna e della morte. Soffrendo e morendo in croce, Gesù rivela all'umanità il vero volto di Dio e apre agli uomini la possibilità di tornare ad amare Dio e ad amare il prossimo senza paura. Preparare e celebrare la Pasqua e allora scegliere di attingere nuovamente e continuamente alla vittoria della comunione tra il Padre e il Figlio, quale forza che assorbe l'odio, il dolore e la morte, e che apre le porte a una vita nuova, nella quale l'umanità può ritrovare la libertà e la gioia di amare Dio e di amare il prossimo. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli il Signore. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli il Signore. Preghiamo, fratelli e sorelle, perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Ti offriamo, Signore, questo sacrificio di riconciliazione, perché le nostre colpe siano perdonate dalla tua misericordia e i nostri cuori incerti trovino in te guida sicura, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza. Rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo,
Dio onnipotente ed eterno. Per la passione salvifica del tuo Figlio, l'intero universo ha riconosciuto il senso della tua gloria. Nella potenza ineffabile della croce splende il giudizio sul mondo e il potere regale di Cristo crocifisso. E noi, o Signore, uniti agli angeli e a tutti i santi, eleviamo a Te un inno di lode ed esultanti cantiamo. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della Tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Padre onnipotente, noi ti benediciamo per Gesù Cristo, Figlio tuo, venuto nel tuo nome. Egli è per tutti la parola che salva, la mano che tendi ai peccatori, la via che ci guida alla tua pace. Quando ci siamo allontanati da te a causa del peccato, tu ci hai riconciliati per mezzo del tuo Figlio, consegnato alla morte per noi, perché nuovamente rivolti a te ci amassimo gli uni gli altri come Lui ci ha amati. Per questo mistero di riconciliazione ti supplichiamo, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, venuta l'ora di dare la vita per la nostra liberazione, mentre cenava, prese il pane nelle sue mani, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo in quella sera prese nelle sue mani il calice della benedizione e confessando la tua misericordia lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il sacrificio della perfetta riconciliazione, che Egli ci ha lasciato come pegno del suo amore e che tu stesso hai posto nelle nostre mani. Ti preghiamo umilmente, Padre Santo, accetta anche noi con l'offerta del tuo Figlio e nella partecipazione a questo convito di salvezza donaci il suo Spirito, perché sia tolto ogni ostacolo sulla via della concordia. Egli renda la tua Chiesa segno di unità fra gli uomini e strumento della tua pace. Ci custodisca in comunione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Fabio, il Collegio Episcopale e l'intero tuo popolo. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e le nostre sorelle che si sono addormentati nel Signore e tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Tu che ci hai convocati intorno alla mensa del tuo Figlio, raccogli in unità perfetta gli uomini di ogni stirpe e di ogni lingua, insieme con Maria,
la Beata Vergine e gloriosa Madre di Dio, con gli Apostoli, con i martiri e con tutti i santi, nel convito della Gerusalemme nuova, dove splende la pienezza della tua pace, in Cristo Gesù, Signore nostro. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito Santo che nei nostri cuori grida Abba, Padre, insieme preghiamo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. Donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Ci scambiamo la pace di Cristo. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola, ed io sarò salvato. Gesù mio, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento dell'altare. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che io abbia mai a separarmi da te.
Quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me, dice il Signore. Preghiamo. Concedi, o Dio Onnipotente, che l'assidua partecipazione ai Tuoi misteri ci avvicini sempre più ai beni eterni, per Cristo nostro Signore. O Dio lento all'ira e grande nella misericordia verso coloro che sperano in Te, concedi ai Tuoi fedeli di piangere i mali commessi per ottenere la grazia della Tua consolazione, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andiamo in pace. Rendiamo grazie a Dio. Accendiamo ora la lampada a segno della nostra preghiera che arderà davanti all'immagine della Vergine Maria. Maria, Madre della Chiesa, che in questa santa casa con il tuo sì hai accolto il Dio della vita, aiuta i giovani e le famiglie a seguire il tuo Figlio Gesù e ad accogliere e custodire la vita in tutte le sue stagioni. Madre della Divina Grazia, donaci di vivere in comunione tra di noi e di testimoniare l'amore fedele di Dio nella semplicità del quotidiano. Madre della tenerezza, che conosci il cuore di ogni persona, ottienici per mezzo di Gesù lo spirito della verità e dell'amore e portaci nel cuore del Padre. Amen. Abbiamo trasmesso dalla Santa Casa di Loreto la Santa Messa quotidiana. Grazie per aver pregato insieme con noi. Continua la tua preghiera con l'offerta di una candela. Quella fiamma sarà il segno della tua fede, della tua preghiera e del tuo ringraziamento alla Vergine Lauretana.
Amici Trebi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di martedì, che vedrà una rimonta dell'alta pressione sul Mediterraneo e su Italia. Si allontana definitivamente verso il Mediterraneo orientale e la Grecia la perturbazione transitata dalle nostre parti. E così, se controlliamo la nuvolosità prevista sull'Italia, vedete che resisteranno ampie zone di sereno, un minimo di variabilità nelle estreme regioni meridionali, per il resto poco da segnalare, qualche velatura poi si avvicina al nord Italia. Per quanto riguarda le precipitazioni, anche lì poco nulla, qualche residuo piovasco nelle prime ore del giorno all'estremo sud, per il resto bella giornata di sole. Quindi in definitiva ci attende un martedì soleggiato in Italia, però vi devo segnalare intanto un po' di vento che si farà sentire stavolta soprattutto nelle regioni meridionali, e diciamo anche un minimo di variabilità al sud, con qualche piovasco a inizio giornata in Puglia, sulla Bassa Calabria, poi sull'Appennino meridionale, ma sole che torna piano piano protagonista. E come temperatura, attenzione, al primo mattino valori molto frizzantini, al centro-nord anche sotto i 5 gradi, e anche le massime non saranno particolarmente alte, rimaniamo ben al di sotto dei 20 gradi. Per tutti i dettagli e comunque per le vostre località consultate l'app gratuita di Trebi Meteo. Ben ritrovati con la rassegna stampa. In studio con voi Rosario Moreno. Israele in rivolta contro la riforma della giustizia. Netanyahu ora pensa di congelarla. La protesta che ha coinvolto oltre 700.000 persone dopo il licenziamento del ministro della difesa Gallant, contraria appunto alla riforma della giustizia, porta Benjamin Netanyahu vicino a un passo indietro. La rivolta nella notte, unita alle preoccupazioni degli Stati Uniti e alle dimissioni del console a New York, hanno spinto diversi membri di governo e sostenitori della maggioranza a chiedere una riflessione sulla legge che il primo ministro israeliano vuole approvare a tutti i costi. Inchiesta Juventus, udienza preliminare al via, ma c'è già un lungo stop in vista. L'inchiesta sui conti della Juventus arriva in un'aula di tribunale. Davanti al giudice Marco Picco inizia l'udienza preliminare dopo la richiesta di rinvio a giudizio per Andrea Agnelli, Pavel Nedvev, Maurizio Rivabene, Fabio Paratici, il legale Cesare Cabasio e altri 6 ex vertici bianconeri, formulata dalla Procura di Torino, ma con ogni probabilità il procedimento subirà immediatamente un lungo stop. Tunisia, la crisi economica tiene l'Europa col fiato sospeso per paura di una nuova destabilizzazione del Mediterraneo. La Tunisia si trova ormai ad un passo dal tracollo economico. Il paese nordafricano, che soffre da anni una forte crisi economica a causa del caos politico e della pandemia da Covid-19, oltre che della scarsità di generi alimentari e di carburante,
derivante dalla guerra in Ucraina. Oggi si trova in una posizione di disperato bisogno di aiuti finanziari internazionali, sollevando quindi timori sulla sua insolvenza, sul debito e su un suo sempre più probabile collasso finanziario. Rigassificatori, la lotta da Piombino al resto d'Italia. La battaglia non è non averlo vicino, ma perché la politica cambi rotta. Stop soldi al fossile. Si continua a parlare di quanto sia importante la transizione ecologica, del fatto che è necessario accelerare per raggiungere gli obiettivi sull'ambiente che l'Italia si è posta insieme al resto d'Europa. Poi però si continua a investire sul fossile, si sceglie comunque di seguire sempre la via del profitto. La nave Golar Tundra è attraccata a Piombino il 20 marzo. Leonardo Preziosi, presidente della sezione Arcipelago Toscano di Italia Nostra, si trovava sulla banchina all'arrivo del rigassificatore al porto. Ha detto: questa città è un simbolo. Lo ha detto al fattoquotidiano.it. Con questo è tutto, termina qui questa edizione della rassegna stampa. In studio con voi Rosario Moreno, buon proseguimento con la programmazione. Il presidente ucraino Zelensky visita i soldati al fronte a Zaporizhzhia, incontro con il capo della IA Grossi per la sicurezza della centrale nucleare. Il piano di Putin di piazzare armi tattiche nucleari in Bielorussia condannato dall'Occidente come irresponsabile. Israele in rivolta contro la riforma della giustizia voluta dal premier Netanyahu, prime crepe nel governo mentre i sindacati minacciano uno sciopero generale. Una visita al fronte e alle posizioni di prima linea nella regione di Zaporizhzhia. Così il presidente ucraino Zelensky ha motivato le truppe, consegnando le medaglie ai soldati e visitando i militari feriti ricoverati in un ospedale militare. Zelensky ha anche incontrato il capo dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica Rafael Grossi, un faccia a faccia per discutere della sicurezza del sito nucleare di Zaporizhzhia, con la centrale idroelettrica del Dniepr, parte essenziale del sistema che garantisce l'integrità dell'impianto. Resta alta la tensione dopo gli attacchi aerei a Sloviansk, dove, secondo fonti ucraine, 2 razzi russi hanno colpito la città, nella regione orientale parzialmente occupata di Donetsk. Secondo un testimone, a Sloviansk sono stati danneggiati 5 grattacieli e 7 edifici privati. Le forze armate ucraine hanno condiviso lunedì un filmato che mostra le macerie e le distruzioni nella città di Bakhmut. Secondo l'intelligence militare britannica, la Russia sembra passare a una strategia difensiva nell'Ucraina orientale. Secondo gli Stati Uniti non ci sarebbe alcuna indicazione che la Russia abbia piazzato armi nucleari nella vicina Bielorussia, nonostante sia stato proprio il presidente Vladimir Putin ad annunciarlo nelle scorse ore. La dichiarazione del leader russo, rilasciata durante un'intervista, ha suscitato una rapida condanna da parte della NATO, che l'ha definita retorica, pericolosa e irresponsabile. Il capo della diplomazia dell'Unione Europea, Josep Borrell, ha messo in guardia Minsk dall'ospitare armi nucleari russe sul suo territorio. Borrell ha infatti twittato: la Bielorussia che ospita armi nucleari russe significherebbe un'escalation irresponsabile e una minaccia alla sicurezza europea. La Bielorussia può ancora impedirlo, è una sua scelta. L'Unione è pronta a rispondere con ulteriori sanzioni. Il leader bielorusso Alexander Lukashenko è uno stretto alleato di Putin e lo scorso anno ha permesso che il suo paese venisse usato come base per l'invio di truppe russe in Ucraina. Per il Cremlino la volontà di posizionare armi nucleari tattiche in Bielorussia è una risposta al crescente sostegno militare dell'Occidente all'Ucraina e fa inoltre notare che Washington ha armi nucleari in Belgio, Germania, Italia, Paesi Bassi e Turchia. Kiev ha chiesto una riunione d'emergenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
La rabbia e le proteste infiammano Israele. Autostrade e aeroporti bloccati, università chiuse, cortei e scontri nelle strade delle principali città. Un paese nel caos per dire no alla riforma della giustizia fortemente voluta dal primo ministro Benjamin Netanyahu e dal suo governo considerato il più di destra di tutti i tempi. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la destituzione domenica del ministro della difesa che si era espresso a favore del ritiro della riforma fortemente osteggiata da tutta l'opposizione. Yoav Gallant è stato il primo membro del governo a farsi avanti dichiarando che tale misura è una minaccia per l'indipendenza della magistratura, anche perché di fatto impedisce al premier Netanyahu di essere rimosso o sospeso dall'incarico mentre sotto processo per corruzione. Centinaia di migliaia di persone sono scese in piazza per protestare da Tel Aviv a Gerusalemme. Anche per loro la democrazia israeliana è in serio pericolo. Il leader dell'opposizione Yair Lapid e il presidente israeliano Herzog hanno chiesto al premier di far marcia indietro per il bene del paese. C'è chi prevede un imminente cambio di rotta da parte dell'esecutivo che finora ha sostenuto di essere stato eletto democraticamente. Intanto il più grande sindacato di Israele ha minacciato uno sciopero generale se il governo proseguirà con la riforma. L'Austria si avvia verso la siccità. A causa della mancanza di piogge, il livello delle falde acquifere è molto basso in metà del paese, soprattutto nell'Austria orientale dove il lago Zixi si è già prosciugato. Alcuni residenti sfruttano la situazione dedicandosi a nuovi passatempi come la ricerca di monete e gioielli, ma sono ancora sotto shock per le migliaia di pesci che sono morti qualche mese fa. Man hat gewusst, dass der austrocknet. Wenn man das früher gemacht hat, hätten wir da sehr viel Fisch retten können eigentlich. Und das war verheerend. Da sind Container gestanden, da sind sie mit Bagger gefahren und haben die toten Fische rein und haben es fortgeführt. Normalerweise müsste hier in den Alpen momentan viel mehr Schnee liegen. In Westösterreich gab es in diesem Winter um ein Drittel weniger Niederschlag, dort drüben in Italien sogar um die Hälfte weniger. Und das hat schwerwiegende Konsequenzen für weite Teile Europas. Wir erwarten eine deutlich geringere Schneeschmelze, weniger Schmelzwasser, das den Flüssen zugeführt wird und dann mitunter eine drohende Niederwassersituation in den kommenden Wochen und Monaten. Ja, wenn wir jetzt in den nächsten Wochen ergiebige Niederschläge messen würden, wie mit diesem Messgerät hier, wäre das fürs Grundwasser noch keine Entspannung. Hierzu müsste es über Wochen und Monate deutlich mehr regnen, um hier die Grundwasserspeicher wieder deutlich aufzufüllen. Nel frattempo il governo austriaco vuole investire maggiormente nelle infrastrutture per l'acqua potabile. I pozzi più profondi, ad esempio, devono garantire l'approvvigionamento idrico della popolazione. Rabbia ma anche delusione davanti al Louvre di Parigi. Con dispiacere dei turisti, uno dei musei più visitati e famosi al mondo questo lunedì è rimasto chiuso a causa di uno sciopero, o meglio a causa del blocco agli ingressi attuato in segno di protesta da parte dei suoi dipendenti. Anche i lavoratori del settore dei beni culturali francesi stanno manifestando contro la riforma delle pensioni approvata dal governo. Giovedì scorso il museo ha dovuto aprire con un'ora di ritardo. Il principe Harry compare a sorpresa in tribunale a Londra in una delle tante cause intentate per respingere le ingerenze dei media. Ma l'avvocato che difende il gruppo di tabloid britannici si prepara a chiedere di respingere le accuse mosse dal figlio di Re Carlo III e Diana. Assieme ad altri personaggi famosi come Elton John, lamenta intercettazioni telefoniche e altre violazioni della privacy. L'udienza preliminare durerà 4 giorni, poi la decisione del giudice se proseguire il processo. Il primo ministro iracheno Mohammed Shia al-Sudani ha ordinato la sospensione del lavoro in tutte le province dell'Iraq per questo lunedì a causa del maltempo. Nelle strade di Najaf, nel sud del paese, auto, negozi e uffici sono stati sommersi per l'inatteso acquazzone. Diverse famiglie sono state costrette a lasciare le proprie case nel quartiere di Al-Amer, il più colpito dall'alluvione. Al momento non sono state segnalate vittime.
Il capo della giunta del Myanmar saluta le sue truppe mentre marciano nella capitale del paese, Naypyidaw, per celebrare la giornata delle forze armate, commemorazione dell'inizio della resistenza locale all'occupazione giapponese durante la Seconda Guerra Mondiale. Nel frattempo, la scorsa settimana gli Stati Uniti hanno annunciato nuove sanzioni contro il Myanmar. Secondo i critici, l'esercito ha ripetutamente compiuto crimini di guerra da quando ha preso il potere nel 2021. Cubani al voto per eleggere l'Assemblea nazionale del potere popolare con 470 candidati in corsa per i seggi della legislatura e nessuno sfidante dell'opposizione. Il risultato appare scontato. Il presidente Diaz-Canel ha votato nella sua città natale. La partecipazione al voto è alta ma in calo da un decennio. Circa 8 milioni di cittadini possono votare per i deputati nazionali che comporranno il Parlamento, da cui usciranno il presidente e il suo vicepresidente. Il divieto di vendita per le auto a combustione nell'Unione Europea dal 2035 è a un passo dall'approvazione. Dopo l'accordo raggiunto tra la Commissione Europea e la Germania per escludere i veicoli alimentati con carburanti sintetici, gli ambasciatori dei paesi dell'Unione hanno concordato di mettere in calendario l'adozione del regolamento, che sarà ora formalmente sancita dai ministri dei trasporti e dell'energia. E appare scontata, visto che senza la Germania è quasi impossibile costituire una nuova minoranza di blocco, come quella che fermò il provvedimento all'inizio di marzo. Alcuni stati comunque voteranno contro, tra cui l'Italia, che sperava di allargare l'esenzione anche ai biocarburanti, come spiegato dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni all'ultimo Consiglio europeo. La Germania lavora soprattutto per i carburanti chimici e vuole avere la certezza, da quella che è la mia ricostruzione, che si facciano le verifiche necessarie. E questo è corretto, come noi chiediamo sui biocarburanti, e stiamo facendo sostanzialmente la stessa cosa. Quindi per questo c'è stata una convergenza tra noi e la Germania. Le organizzazioni che promuovono la sostenibilità dei trasporti sono molto critiche sull'esenzione concessa agli e-fuels, carburanti prodotti estraendo idrogeno dall'acqua e CO2 dall'atmosfera, la cui sostenibilità ambientale è però messa in seria discussione. Il provvedimento potrebbe dunque costituire un messaggio contraddittorio per l'industria dell'auto, impegnata ora nella transizione all'elettrico. Producing those e-fuel and burning them in internal combustion engine is actually very inefficient, and it can require up to 5 times more energy with respect to electric vehicles. Tra i problemi anche il possibile utilizzo di carburanti tradizionali nei motori progettati per quelli sintetici e la diffusione illimitata degli e-fuels. These fuels don't exist at the current stage, or at least they don't exist in significant volumes and numbers. The same estimates and forecasts from the refining industry talk about a 0.4% availability at the pump in 2030. And a 3% in 2035, the year of the phase out. Per autorizzare l'immatricolazione dei veicoli a carburanti sintetici anche oltre il 2035, la Commissione proporrà misure concrete dopo l'adozione del regolamento da parte dei ministri. Del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Preghiamo per noi,
e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Francesco, preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno, per la conversione dei peccatori e per quanti ci sono stati segnalati anche via mail o via telefono. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni. Primo mistero doloroso, l'agonia di Gesù al Getsemani. Gesù si allontanò dai suoi discepoli circa un tiro di sasso, cadde in ginocchio e pregava dicendo: Padre, se vuoi allontana da me questo calice, tuttavia non sia fatta la mia ma la tua volontà. Maria, ti imploriamo di starci vicino quando incombe il dolore, irrompe la prova e sibila il vento della disperazione o il freddo delle delusioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Secondo mistero doloroso, la flagellazione di Gesù. Pilato rimise in libertà per loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù lo consegnò perché fosse crocifisso. Maria, quando giungerà per noi la grande sera e il sole si spegnerà nei barlumi del crepuscolo, mettiti accanto a noi perché possiamo affrontare la notte. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Terzo mistero doloroso, l'incoronazione di spine. I soldati, intrecciata una corona di spine, la posero sul capo di Gesù e gli misero addosso un mantello di porpora. Maria, vieni ad abitare in mezzo a noi.
fa che possiamo sentirti vicina ai nostri problemi. Mettiti accanto a noi e ascoltaci mentre ti confidiamo le nostre ansie quotidiane. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Quarto mistero doloroso, la salita di Gesù al Calvario, carico della croce. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero, e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù nel mezzo. Ti preghiamo, Maria, che nel momento della prova ci preservi dalla disperazione. Ti supplichiamo, rinnova per noi nei momenti più bui la tenerezza che usasti per Gesù. Se ci sei tu, la luce non tarderà a spuntare. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi che rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Quinto mistero doloroso, la crocifissione e la morte di Gesù. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: tutto è compiuto, e chinato il capo consegnò lo spirito. Maria, tu che accogliesti il corpo di Gesù deposto dalla croce, accoglici sulle tue ginocchia, quando avremo reso lo spirito anche noi, e portaci davanti all'Eterno. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e ora e sempre. La nostra esistenza sia soffocata dalla rassegnazione o dall'impotenza. Aiutaci a custodire l'attitudine all'ascolto, grembo nel quale la parola diventa feconda e ci fa comprendere che nulla è impossibile a Dio. O Maria, destaci dall'indifferenza che ci rende stranieri a noi stessi. Donaci la passione che ci educa a cogliere il mistero dell'altro e ci pone a servizio della sua crescita. O Maria, Madre dolorosa, che dopo aver conosciuto l'infinita umiltà di Dio nel bambino di Betlemme, hai provato il dolore straziante di stringerne tra le braccia il corpo martoriato. Insegnaci a non disertare i luoghi del dolore. Rendici capaci di attendere con speranza quell'aurora pasquale che asciuga le lacrime di chi è nella prova. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, Santa Bernadette, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo,
discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Signora, chi siete? Scrivetelo qui. Rispose: non serve, sorrise svani. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Sia lodato Gesù Cristo.
Si tu esca suta cretis, la che lor manso Aleus blas splendis te lutis, dal mio sangue stat bagnat, a segnalo necrosute, ies colpide vita e cred, fracis Stellis nas larmude, sottilo io duar culier, fracis Stellis nas larmude, sottilo io duar culier. Sol su sol, luneste lute, ieri guarde nestri ben, tui darás de busadute, e poplati letan se. Sole di cur tu prester men, in mio spirito a tortis vole, io e la stelle circumten, in mio spirito Sia lodato Gesù Cristo, ciao fratelli e sorelle, eccoci qui al Vangelo di oggi con Fra Stefano, il Vangelo del giorno lunedì 27 marzo, Santa Augusta, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo. O Padre, che con il dono del tuo amore ci riempi di ogni benedizione, trasformaci in creature nuove per essere preparati alla Pasqua gloriosa del tuo regno. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. No, Beppi, fermoli. In quel tempo si avviò verso il Monte degli Ulivi, ma al mattino si recò di nuovo nel Tempio e tutto il popolo andava da lui. Ed egli sedette e si mise a insegnare loro. Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna sorpresa in adulterio. La posero in mezzo e gli dissero: Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè, nella legge, ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici? Dicevano questo per metterlo alla prova e per avere motivo di accusarlo. Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere con il dito per terra. Tuttavia, poiché insistevano nell'interrogarlo, si alzò e disse loro: Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei. E chinatosi, di nuovo scriveva per terra. Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani. Lo lasciarono solo, e la donna era là in mezzo. Allora Gesù si alzò e le disse: Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata? Ed ella rispose: Nessuno, Signore. E Gesù disse: Neanche io ti condanno. Va
ed ora in poi non peccare più. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Perdonare non è mai facile, ma alcuni peccati sono più difficili da perdonare di altri. Il Salmo 55 a un certo punto dice così: se mi avesse insultato un nemico l'avrei sopportato, se fosse insorto contro di me un avversario, da lui mi sarei nascosto. Ma sei tu mio compagno e mio amico e confidente, ci legava una dolce amicizia, verso la casa di Dio camminavamo in festa. Capi? Questo salmo esprime bene tutto il disappunto che proviamo quando noi veniamo traditi da un nemico, ma da un amico, traditi da una persona amata, traditi da qualcuno con cui abbiamo condiviso le nostre confidenze, o addirittura traditi dalle persone che abbiamo sposato davanti alla comunità e davanti a Dio. Più è grande l'amore e più è grande la ferita del tradimento. Ecco la situazione che viene presentata a Gesù. Cosa dobbiamo fare di una donna scoperta in flagrante adulterio? Dobbiamo eliminarla? E Gesù ci dice: chi è senza peccato scagli la prima pietra. Sappi dunque che nel momento in cui decidi di eliminare il peccatore che sta davanti a te, tu condanni anche te stesso. Deponiamo dunque i sassi che teniamo in mano. Un atto di misericordia verso gli altri è sempre un atto di misericordia verso noi stessi, e mentre curiamo le ferite degli altri, noi guariamo dalle nostre ferite. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. La benedizione per te e per le persone che porti nel cuore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. E qui dal convento della Santissima Annunciata di Rovato ti auguro di cuore una buona giornata e una buona settimana, vissuta sempre in grazia di Dio. L'ascolto del Vangelo porti luce e pace nelle tue giornate. Ciao ciao e abbi cura di te. Bravo.
Ciao, mi chiamo Sophie e fino a qualche mese fa vivevo a Hong Kong, una metropoli di 7 milioni di abitanti. Mi sono sposata con Max, un italiano che ho conosciuto 3 anni fa mentre girava un documentario proprio qui a Hong Kong, e dopo il matrimonio, via, sono partita per l'Italia. È tutto così diverso qui. Per questo ho capito che devo viaggiare un po' per conoscere la mia nuova terra. Una mia amica per lavoro conosce un sacco di bei posti e così ogni weekend partiamo alla scoperta dei paesi del Friuli Venezia Giulia, divertendoci tra l'altro un mondo. Una cosa importante, questa non è la mia voce. Così la mia amica mi presterà la sua voce. Che bello! Sarà una gita speciale e quindi con me ho portato Lu, una mia amica di Shanghai. Grazie agli amici dell'Associazione Friulana Appassionati Carrozze, visiteremo questo paese in carrozza. Siamo in un comune che si chiama Campolongo Tapogliano. La verità è che fino a qualche anno fa erano 2 paesi ben distinti. Per una complicata serie di eredità, Campolongo fin dal 1420 faceva parte della Serenissima, mentre Tapogliano era sotto il dominio dell'imperatore d'Austria. Quindi qui c'era un confine tra 2 stati. Per anni, di notte gli abitanti si sono spostati l'un l'altro le croci dei confini e spesso arrivavano alle mani. La questione arrivò alle alte sfere dei 2 stati, ma solo nella seconda metà del 1700 si definì una chiara linea di frontiera con un trattato che pose fine alle questioni. Per ricordare la vecchia Repubblica Veneta, il leone di San Marco qui a Campolongo lo troviamo un po' ovunque. Sulla facciata del municipio, alla base del campanile della chiesa di San Giorgio, sullo stemma comunale, approvato solo 20 anni fa. Mentre a Tapogliano il tipico campanile a cipolla ci ricorda che questo era territorio dell'imperatore austriaco. Entrambi gli stati si contesero per moltissimi anni la chiesetta di San Leonardo e i suoi terreni. Così gli affittuari di questi campi non sapevano mai se dovevano pagare le tasse a Venezia o a Vienna. Un bel problema. Dovevano rispettare i proclami di quale stato?
Cari amici, benvenuti sul mio canale. Dove vi porto oggi? Ho pensato di portarvi in uno dei borghi caratteristici del Friuli, che ha fatto parte anche della lista dei borghi più belli d'Italia. Parlo di Valvasone, che è in provincia di Pordenone, è un centro che conta oggi poco più di 2200 abitanti. Si trova lungo il fiume Tagliamento, al confine tra la provincia di Udine e quella di Pordenone. È un borgo medievale costruito attorno a un castello, le cui prime testimonianze risalgono al 1206, anche se le sue origini si dice che risalgono all'età romana. Il suo nome deriva dal casato Valvason Cucagna, che ha gestito il castello a partire dalla seconda metà del 1200. È stato danneggiato, ristrutturato più volte e oggi appare come un bel palazzo rinascimentale. Nel corso dei secoli ha ospitato varie persone note e importanti, come ad esempio Papa Gregorio XII nel 1409, Papa Pio VI nel 1782 e anche Napoleone Bonaparte nel 1797. Per le riprese volevo portare anche il mio drone Mavic Mini, ma andando su YouTube ho visto che il collega Adolfo Melilli ne aveva già fatte di belle, per cui ho pensato che non ne valeva la pena e quindi ho deciso di utilizzare queste riprese e fare pubblicità al mio collega. Mi dimenticavo. Per la musica ho deciso di dare spazio a due youtuber che a me piacciono tantissimo, gli Overdrive Duo. Andiamo! Durante le recenti fasi di restauro di alcune case sono venuti alla luce antichi e preziosi affreschi.
Nell'edificio del mulino, oltre a un trittico e un leone marsano, si è rinvenuta la data di costruzione del vecchio mulino e della ruota Irma. Questo manufatto antico, dal mio punto di vista, sono una caratteristica di questo borgo molto interessante. Amici di Trebi Meteo, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento previsionale da IM Parigi, giornata di lunedì con una certa variabilità e instabilità sull'Italia centro-meridionale, poiché attraversata da un fronte freddo, il quale sarà poi in graduale allontanamento entro fine giornata verso est. In dettaglio osserviamo le precipitazioni che tale perturbazione favorirà. Ebbene, saranno nevose sull'arco alpino, quote medio-alte. Si tratta invece di piogge e rovesci al centro-sud a carattere sparso, fenomeni localmente anche a sfondo temporalesco, principalmente sulla fascia adriatica, ma si tratta di precipitazioni di breve durata, ma saranno accompagnate da una forte ventilazione. In definitiva, ci attende un lunedì con molta variabilità e instabilità al centro-sud, come osserviamo precipitazioni sparse, a tratti anche fenomeni temporaleschi. Addensamenti anche sull'arco alpino con deboli nevicate, soleggiate invece altrove, attenzione solo alla ventilazione poiché soffierà a tratti anche intensa, le temperature massime di conseguenza perderanno qualche grado. Per il momento è tutto, maggiori dettagli come sempre vi attendono sull'app di Trebi Meteo.
Signore, noi ti adoriamo di fronte a questo mare che tu anche per noi hai creato. Ti ringraziamo per averci donato con la vita la passione per le cose buone, belle e vere. Ti offriamo ancora le nostre giornate di lavoro, di riposo, di servizio. Dirigi tu, o Signore, i nostri passi, difendi il nostro cammino, benedici tutte le ore della nostra giornata. L'aiuto della tua grazia ci renda vittoriosi in tutti i corpi del corpo, in tutti i pericoli del corpo e dell'anima. A noi dona, o Signore, un cuore semplice, che non si ripieghi ad assaporare le proprie tristezze, un cuore fedele, generoso, che non dimentichi alcun bene e non servi a raccogliere alcun male, un cuore grande, che nessuna ingratitudine possa chiudere e che nessuna indifferenza possa stancare. Fa, o Signore, che nella visione serena di una laguna tranquilla noi sentiamo un anelito verso il cielo. Nello sconfinato orizzonte del nostro mare, che noi vediamo lo splendore della tua bellezza ed onnipotenza. Fa, o Signore, che nella solitudine della notte noi sentiamo la tua presenza. Amen. Parti attenti! Alza bandiera! Grazie a tutti veramente della presenza, possa essere l'inizio di una tradizione in questo santuario, e l'augurio a tutti coloro che qui lavorano di essere accoglienti verso tutti. Buona giornata e buona festa a tutti. Grazie. A mezzogiorno parte il traghetto. Dove si mangia? Mangiate le onde. Il rosario è una preghiera bellissima che è da secoli che piccoli, grandi, anziani recitano, dicono, e man mano che dicono le Ave Marie si sentono più sereni, più contenti. È un effetto di questa fede che Maria, la nostra mamma del cielo, ci sta ascoltando. Noi non vediamo niente, ci stanchiamo. Io ricordo quando ero bambino che andavo in chiesa alla sera, il mese di maggio, non vedevamo l'ora, perché dopo si andava a giocare a nascondiglio, eccetera.
Però il rosario lo dicevo da bambino come sapevo dirlo quella volta. Dopo sono cresciuto, l'ho detto da grande, e adesso che sono anche sacerdote lo dico in una maniera tanto più bella, perché ho visitato tanti santuari, tanti posti dove Maria è apparsa. E allora, immaginando che è lì presente, sapendo che ci ascolta, non prego per me, ma per tutti, per cui sento ogni giorno la gioia di dire questo rosario, ma il mese di maggio è per tanti, per unirsi nelle famiglie, per sentirsi vicini. E questo ripetere le Ave Marie può stancare, ma è sempre un momento di gioia in cui diamo un piccolo atto di amore a Maria e con Maria a tutta la famiglia, a tutto il mondo. E quindi noi seminiamo le Ave Marie. Io dico, cosa fai in chiesa qualche volta? Cammino su e giù per la chiesa e semino le Ave Marie. È un modo di dire seminare, ma entreranno nel cuore di tanti. E questo mi dà coraggio e gioia di andare avanti. E poi c'è l'abitudine di dire le 3 Ave Maria alla sera. A 8 anni mi hanno detto di dire le 3 Ave Maria alla sera. Non ho mai smesso. E ho sentito sempre una presenza della Madonna che mi benedice. Ecco, quelle 3 Ave Maria si possono dire ai piedi del letto prima di addormentarsi e dà un bel segno, perché l'Ave Maria, e finisco per dirvi questo, è un bel saluto che, pensandoci bene, l'angelo non ha detto a Maria Shalom, la pace, ha detto Chaire Maria, una parola difficile che dice rallegrati Maria, sta contenta perché sei piena di grazia, il Signore è con te. E noi ripetiamo questo saluto a Maria, che poi dicendo prega per noi, che abbiamo bisogno di aiuto, dei compiti, per noi peccatori che abbiamo tante cose, che facciamo i capricci, che ci aiuti adesso in questo momento mentre preghiamo, e poi nell'ora della nostra morte, che poi può essere chiamato anche nell'ora del nostro incontro, perché la morte non esiste, ma la morte è l'incontro con Maria che ci abbraccia dopo averla chiamata tante volte qui sulla terra e seminato tante Ave Marie, che sono tante rose messe insieme che formano il rosario. Buon mese di maggio a chi può provare. Provi e vedrà che troverà pace e gioia. Amen. Carissimi amici, pace e bene a tutti. Abbiamo dedicato una trasmissione alle apparizioni della Madonna a Ischia, Zaro, un paesino dell'isola di Ischia nel Golfo di Napoli. Penso che abbiate sentito parlare, forse non tanto delle apparizioni della Madonna, ma di Ischia avrete sentito parlare. Lì dicono, per chi ci crede, che da 21 anni appare la Madonna. Prima erano un gruppetto, tra loro c'era anche un ragazzo che poi è diventato sacerdote, e adesso sono praticamente 2 giovani spose, una si chiama Simona, un'altra si chiama Angela,
alle quali periodicamente appare la Madonna e vanno tante persone anche dall'estero per assistere a questa estasi in cui entrano tutte e due mentre appare la Madonna. Nella precedente trasmissione abbiamo avuto in studio Anna Maria Baratto e Stefano Petrazzuolo. Oggi abbiamo invece Anna Patrizia Alfieri. Buonasera. Sei anche tu poeta? No. No, non sei poeta, assolutamente però sei no. parente di Vittorio Alfieri. Sì, c'è un legame E allora, reale. sei fantasioso forse un po' anche tu, va bene. E poi abbiamo anche Maria Lauro, anche Lauro è un nome ridondante a Napoli, vero? Lauro, quante cose richiama Lauro. Benvenuti nei nostri studi. Cara Patrizia, Anna Patrizia, senti, ci vuoi descrivere un po' che cosa avviene là? Perché si parla di un bosco, si parla di centinaia di giovani, di persone che vanno in questo bosco, si parla dei messaggi della Madonna e qualche volta si dice che sono anche preoccupanti, si dice che addirittura la Madonna fece vedere l'abbattimento delle torri di New York, ma prima ancora che succedesse. Insomma, che cosa succede lì a Zaro? Dunque, da quando la Madonna appare nel Bosco di Zaro, all'incirca intorno alle 15, 15:30 Di ogni giorno? No, del 26 di ogni mese ci si raduna in preghiera in questo bosco. Naturalmente le persone che adesso frequentano il bosco arrivano prima anche per preparare, no, il cuore, l'anima al momento di preghiera. C'è qualcuno che spiega un po' la C'è storia, una persona, eccetera. sì, che spiega. E poi arrivano... poi arrivano le ragazze, Angela, le signore ragazze, Angela e Simona, che anche loro si soffermano prima un momento in una loro preghiera personale. Dopo, cari amici in ascolto, dopo fra pochi minuti vedremo Angela e Simona in un piccolo filmato che abbiamo realizzato. Sì, dunque loro un momento prima si soffermano in preghiera personale insieme al sacerdote, Don Ciro Vespoli, dopodiché insieme iniziamo, con tutte le persone presenti, si inizia la recita del Santo Rosario. Durante la recita del Santo Rosario a loro è dato di ricevere per grazia. Si interrompe perché mi pare verso Loro il terzo, vanno in estasi, verso il terzo mistero, ma verso il terzo, verso il quarto, quando arriva la Madonna. Cioè cadono in ginocchio. Loro già sono in ginocchio perché sono solite pregare in ginocchio, quindi hanno questo momento di estasi. Vivono quindi per il momento e la durata che... Ma è vero questo fatto, come dicevo, no, che alcuni messaggi sono preoccupanti, fanno un po' di paura. Veramente i messaggi Per esempio, non sono assolutamente preoccupanti, nel senso che non infondono timore. Per modo di dire, perché uno degli ultimi messaggi faceva vedere che c'era il Papa vestito solennemente davanti a San Pietro e la cuore di San Pietro che scoppia. Uno ha paura, no? Allora, sicuramente loro oltre al messaggio, la Madonna oltre a dare un messaggio, in alcune situazioni loro hanno anche da vedere, hanno delle visioni in cui praticamente a loro è dato di vedere delle cose. Nell'ultimo messaggio, come lei sta facendo ricordo, è stata vista questa visione particolare che in fondo deve essere interpretata. Anche io, anche io quando ho letto questo messaggio con questa visione, cioè la gente vede la cupola del Vaticano, di San Pietro che scoppia, mi sono preoccupata anche io, ma in realtà si tratta di come si interpreta, perché poi continua la visione e la gente vede come tanti sacerdoti per terra, morti. Alcuni morti, e anche altri che pregano. Anche questo è brutto, ma poi arriva il bello, e cioè che arriva la Madonna e tutti questi sacerdoti che erano morti si rialzano. E questo è il messaggio, non la cupola che la Madonna con questa apparizione, con questo quadro direi,
Ha voluto dire che ci sono delle cose che vanno male, ma la Madonna può risolvere tutto, no? Certo, ma Credo infatti che... i messaggi che possono sembrare catastrofici, pericolosi, preoccupanti, non devono essere così letti, ma sono degli Esatto. inviti continui, dei moniti anche a farci ritornare sulla retta strada, Certo. perché non è che camminiamo tutti quanti bene. Poi. Certo, Ecco. Maria Lauro, dicevo che il tuo cognome ci ricorda qualcuno molto ricco, non è a caso che lo dico, perché tu sei la presidente di un'associazione che avete comprato tutto il bosco o una parte, non so, spiega un tantino, l'hai fatto con i soldi tuoi, non so, sei ricca. No, a prescindere dal fatto, non so se lei si vuole riferire ad Achille Lauro, io non so nemmeno se sono una lontana parente. La cosa che posso dire è che quando nell'ottobre del 94, quando sono iniziate le apparizioni, si andava in questo appezzamento di terreno che abbiamo scoperto fosse di proprietà privata. Per tutto il corso del 95, fino a quando nel 2007 si è posto il problema che il proprietario doveva vendere questo pezzo di terreno. E proprio nel 2007, sotto invito della Madonna, abbiamo costituito questa associazione, l'Associazione Madonna di Zaro, che è una Onlus. Abbiamo, sia singolarmente sia con altri amici, abbiamo raccolto soldi, abbiamo chiesto l'aiuto alle persone e nel giro di brevissimo, perché la cifra era piuttosto consistente che ci veniva chiesto per comprarlo, e nel giro di un anno, e per essere precisi, il problema si è creato l'8 dicembre all'Immacolata e l'8 dicembre successivo abbiamo chiuso il compromesso e abbiamo raccolto i soldi. Quindi abbiamo comprato il terreno perché il proprietario era in fin di vita. E il figlio avrebbe venduto tutti gli appezzamenti di terreno, compreso l'appezzamento dove avvenivano le apparizioni. Quindi l'abbiamo comprato. Se ho capito bene, quindi anzitutto non l'hai comprato con i soldi tuoi? No, non solo i Ma è miei, l'associazione. anche io ho partecipato. Anche tu hai dato 100 anche euro. Ho partecipato, ma tante persone Sì. hanno partecipato a comprare il terreno. Ma sentivo dire, non so quando ci sia vero, che poi lì dovrà sorgere una grande chiesa. Perché quando sono venuto lì una veggente, mi pare che era Angela, mi pare, mi ha indicato anche il posto dove verrà questa grande chiesa. È vero questo? In realtà loro hanno molte indicazioni dunque sul posto. In realtà la prima cosa, l'associazione, dobbiamo tutelare il posto, accogliere i pellegrini e creare cenacoli di preghiera e nello stesso tempo diffondere i messaggi. Questi sono i principi che noi come associazione ci siamo posti. Poi per quanto riguarda quello che lei dice in particolare, in realtà si parla di un futuro e si parla anche di un eventuale santuario che le stesse veggenti hanno visto, però su questo andiamo molto cauti. E innanzitutto quello che in questo momento è importantissimo è aspettare i lavori della commissione. Parla un po' di questa posizione della Chiesa, di questa commissione, in che cosa consiste? In realtà la Chiesa ad Ischia, a partire dal 95 con perché il vescovo... è diocesi Ischia, c'è un vescovo ad Ischia. Sì, con il vescovo che allora ha assistito alle apparizioni, era vescovo durante le prime apparizioni, Monsignor Antonio Pagano, come in seguito padre Filippo Strofaldi, sono stati sempre molto attenti, molto vigili. Hanno assistito alle apparizioni anche loro? Erano vescovi del momento e hanno avuto la possibilità di poter parlare anche con gli stessi veggenti, anche perché a Zaro... No, voglio capire, hanno parlato con i veggenti o stavano lì durante le apparizioni? No. Questo, durante l'apparizione no. Almeno durante l'apparizione quindi non hanno solo parlato con i veggenti. Che poi possano essere stati in modo privato, questo noi non lo sappiamo. E erano molto attenti, avevano comunque preposto un sacerdote del posto che seguiva i ragazzi e che raccoglieva tutti i messaggi, fino ad arrivare ad oggi, ad agosto del 2014, quando il nuovo vescovo, Monsignor Pietro Lagnese, ha istituito una commissione che sta già lavorando da un anno
anche in modo piuttosto solerte. È una commissione costituita da vari teologi, ma sacerdoti e laici. sì, anche da due autorevoli docenti in mariologia come il professor Salvatore Perrella e il professore Alfonso Langella. Sì. Quindi noi adesso aspettiamo, quindi ci aspettiamo un po' il responso, poi vediamo. Stanno lavorando di buona lena, quindi e poi Bene. quello che sarà il futuro vedremo. Ma è stata la Madonna però a dire di acquistare il bosco, se ho capito bene. Sì. La Madonna stessa. E portava molta fretta perché il proprietario era in fin di vita, era malato, aveva un tumore. Viva Gesù, viva Maria. Cara Anna Patrizia, la Madonna in questi messaggi, l'abbiamo già accennato nella precedente trasmissione, quando appare la Madonna ai veggenti, appare sempre vestita in una maniera diversa, sì, vero? Sì. Intanto se ci dici come appare, per esempio, con la corona in testa, non so. La mamma regina del bosco di Zaro precisamente è vestita con un abito bianco, ha un cuore di rose che fuoriesce dal petto, cioè proprio piazzato sul petto, un manto azzurro, sui piedini che sono comunque staccati sempre dal suolo, ha altri boccioli di rose, ha le mani aperte proprio per accogliere noi figli, quindi è nello stesso tempo per accogliere le nostre richieste. E dicono che è di una bellezza. Ed è di una bellezza, non è molto chiara, di carnagione, degli occhi azzurro-verdi che sono indescrivibili a quello che dicono sì, le veggenti. È di una bellezza indescrivibile, qualunque bellezza sulla terra non è paragonabile. Ecco, allora la Madonna appare sempre vestita in una maniera diversa. Io mi ricordo che quando cominciò ad apparire la Madonna, cari amici, non dovete ridere perché quando cominciò ad apparire la Madonna a Medjugorje, io ero all'inizio di queste trasmissioni televisive, 30 anni fa, e intervistai un giornalista di un giornale che non vi nomino, di Napoli, il quale fece l'obiezione intelligentissima, guarda, veramente straordinaria. Dice, ma che la Madonna c'ha un armadio in paradiso? No, non è così. È intelligentissimo questo, come no? La Vergine Santa... Cari amici, non è questione di armadio, il Dio è spirito, la Madonna è andato in cielo con il suo corpo, ma è spiritualizzato. Anche Gesù è andato in cielo con il suo corpo, ma è spiritualizzato. Cioè, come dice San Paolo, noi non sappiamo adesso come saremo in cielo. Saremo dei raggi di luce, non abbiamo l'armadio, per amor di Dio. Assolutamente non è che ci mettiamo una veste, però il modo di vestirsi dalla Madonna annuncia qualcosa. Annuncia, esatto. Se è vestita di nero vuol dire che dirà qualche cosa. Allora, è così. Lei me lo insegna, Padre Fiorenzo, cioè la Madonna non trasmette il messaggio solo a parole, ma lei trasmette il messaggio anche nel modo in cui appare. In tutte le altre apparizioni anche già riconosciute dalla Chiesa, vedi quella di Lourdes, vedi quella di Guadalupe, è comunque circoscritta al luogo, al momento storico, alla cultura del luogo. Nello specifico a Zaro parla all'umanità intera e non è soltanto relativa all'Italia o all'isola di Ischia, ma è comunque un messaggio rivolto all'umanità. E lei ogni volta nell'esprimere anche a parole a noi uomini, esprime anche alle nostre sensibilità, ai nostri cuori, al nostro animo, che noi stessi, poi grazie all'azione dello Spirito Santo, dobbiamo cogliere un messaggio che si identifica nella tipologia, proprio nella tipicità del vestito, del modo in cui si presenta. Il 26 ottobre 2015 la Madonna apparve con una corona regale sul capo. Perché? Perché stava per dire nel messaggio poi: io sono la madre di tutti i popoli, regina dei cieli e della terra. Quindi quella corona, quel modo di vestire splendido, voleva significare con i gesti, con i colori, quello che lei era, la regina del cielo e della terra. Così come è anche importante il fatto delle rose, perché la Madonna appare con le rose, perché ci riporta alla preghiera del Santo Rosario. La rosa e appunto ci io su questo ti volevo un po' chiedere. La Madonna ha chiesto di recitare
il rosario della pace e il rosario della risurrezione. Sì, che differenza c'è? Il rosario diciamo canonico, la Vergine Santa Zaro ha chiesto di recitare ogni mercoledì il rosario della pace, e mentre nell'occasione della ricorrenza dell'Immacolata, del Santo Natale e della Santa Pasqua, il rosario della risurrezione, che è strettamente legato alla croce mistica. Ecco, di questo vorrei che mi parlasse un po' Maria. Cos'è questa croce mistica? La croce mistica è una croce reale che sta lì, di legno. Una croce reale che noi portiamo in processione in queste occasioni di cui ha parlato Anna Patrizia, ed è legata a diverse apparizioni che Don Ciro Vespoli ha avuto. La vedeva spesso durante alcune apparizioni, e in un'apparizione specifica gli è chiesto di andare a Fatima perché lì l'avrebbe trovata, senza ulteriori spiegazioni. Don Ciro si reca a Fatima con la famiglia e cercava di capire dove potesse trovarla. In realtà aveva pensato anche di trovarla in negozi di souvenir come un oggetto. Si reca alla cappellina della Madonna di Fatima, ha la visione e riceve il messaggio. Subito dopo la mamma lo chiama per indicargli una fiaccolata. La fiaccolata si avvicinava al luogo, alla cappellina, e c'era una persona che guidava la fiaccolata con questa croce che lui aveva visto in visione, e resta molto colpito di questa cosa. Per avere ulteriori spiegazioni chiede al sacerdote del gruppo, la sera stessa in albergo, dove avesse potuto prendere quella croce, e il sacerdote spiega che l'aveva trovata in un ripostiglio, l'aveva ripulita e l'aveva usata per quella fiaccolata. E adesso sta nel bosco, è vero? Adesso l'ha riprodotta, no, quella l'ha riprodotta? L'ha riprodotta perché l'ha ripresa il sacerdote, ma noi l'abbiamo riprodotta. Sta nel bosco, e la Madonna dice che chi prega davanti a quella croce ha delle particolari grazie, mi pare. Sì, è particolare ed è legato, e soprattutto durante le apparizioni, in vari momenti, viene dettato a Don Ciro il rosario della resurrezione, quindi sono strettamente legati. Anche nelle stesse litanie c'è la litania Santa Croce Mistica. Meraviglioso. Cari amici, abbiamo ascoltato Anna Patrizia Alfieri e Maria Lauro su queste cose prodigiose, straordinarie, belle, di ciò che avvengono nel bosco di Zaro, nell'isola di Ischia, e abbiamo parlato dei messaggi della Madonna e delle apparizioni. Io vorrei pregare la regia di mandare in onda il filmato che abbiamo visto già nella precedente trasmissione, lo vogliamo vedere anche adesso. Intanto saluto Anna Patrizia e Maria Lauro, perché subito dopo il filmato, cari amici, avremo due altre persone. Sono quelle di cui vi ha parlato un ospite della precedente trasmissione. Si parlava di un uomo che era andato in coma, era quasi morto, e che invece attraverso le preghiere riprese vita, e lì conoscerete questo signore, la sua signora, eccetera, subito dopo il filmato. Intanto prego la regia di mandarlo in onda. Ricordo stiamo contemplando il mistero glorioso della nascita di Gesù. Ave Maria, piena di grazia. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù mio. Ho visto mamma, aveva un velo bianco sul capo, con la corona da regina.
Sulle spalle un manto rosso e un vestito verde, in vita una cintura d'oro. I suoi piedi scalzi poggiavano sul mondo. Tra le braccia aveva Gesù bambino, vestito con una tunica rossa. Sul capo una corona di re e tra le sue piccole manine stringeva un piccolo globo del mondo. Sia lodato Gesù Cristo. Oggi e sempre, sia lodato. Cari figli, vengo a voi come madre di tutti i popoli, regina dei cieli e della terra. Figli miei, io sono la porta, il mezzo e non il fine. Io vengo per portarvi tutti al mio amato figlio Gesù. Egli, figli, vi ama immensamente e ha dato la sua vita per ciascuno di voi, per salvarvi. Figli miei, io vi amo, vi chiedo ancora preghiera. Figli miei, come una madre veglia sul suo neonato che dorme nella culla, così io veglio su ciascuno di voi. Ma, ahimè, figli miei, troppe volte voi non mi ascoltate, non ascoltate la mia voce e fuggite lontani da me, così lontani che io non riesco più a proteggervi come vorrei. Figli miei, il Signore Dio Padre, nel suo immenso amore, vi ha creati liberi, liberi anche di non amarlo, di allontanarvi da Lui. Figli miei, vi prego, ascoltatevi, lasciatevi amare, lasciatevi cullare tra le mie braccia. Figli miei, vi amo e ancora una volta vi chiedo preghiera, preghiera per la mia amata Chiesa, per i miei figli prediletti, che sono i più tentati e che spesso cadono, trascinando con sé tante anime. Figli miei, vi amo e sono felice di vedervi qui riuniti nel mio bosco benedetto, luogo di grandi grazie. Passo in mezzo a voi e vi accarezzo, accolgo le vostre preghiere e le pongo ai piedi di Dio Padre. Vi amo, figli. Adesso vi do la mia santa benedizione. Grazie per essere accorsi a me. Questo pomeriggio mamma si è presentata come regina e madre di tutti i popoli. Era avvolta in una luce bianchissima, era completamente vestita di bianco, i bordi del suo vestito erano dorati. La mamma aveva il mondo sotto i suoi piedi scalzi, nelle mani giunte in preghiera una lunga corona di luce del Santo Rosario. Alla destra di mamma c'era San Michele Arcangelo, era grandissimo, come un grande condottiero, aveva la spada sguainata e scintillante. La teneva ferma, puntata verso il basso, sopra l'Italia. La mamma era triste e una lacrima scendeva sul suo volto. Sia lodato Gesù Cristo. Cari figli, grazie che anche quest'oggi avete risposto a questa mia chiamata. Vi amo, figli, vi amo immensamente e vedervi qui numerosi a riempire il mio bosco benedetto mi riempie il cuore di gioia. Figli miei, anche quest'oggi vengo ad implorare preghiera. Vi prego, figli, pregate, apritemi i vostri cuori e fatemi entrare. Figli amatissimi, tempi duri vi attendono, ma voi non temete. Io vi sono accanto e prego e imploro misericordia per ciascuno di voi. Figli miei, vi prego di non giudicare, ma di perdonare. Il giudizio non spetta a voi, ma a Dio. Uno dei peccati più gravi è quello di pensare di non essere perdonati da Dio. Non pensate questo, figlioli. Non c'è nessun peccato così grave da non poter essere perdonato. Chiedete perdono, affidatevi al mio cuore immacolato e così vi farò passare per la sorgente d'amore che porta a mio figlio Gesù. Figlioli miei, ancora una volta vi chiedo di confessarvi e di restare davanti a mio figlio presente nel Santissimo Sacramento dell'altare almeno 10 minuti al giorno. Pregate, figli, pregate per la salvezza dell'intera umanità e pregate San Michele Arcangelo che protegga l'Europa. Pregate e non temete, io vi amo e vi tengo tutti nella culla del mio cuore. Voi siete i miei bambini e io tengo a ciascuno di voi, tengo a voi come a mio figlio Gesù. Pregate ancora per la Santa Chiesa e per tutti i miei figli prescelti. Benedico tutti, in modo particolare, e benedico tutti i sacerdoti qui presenti. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ecco, cari amici, abbiamo voluto farvi rivedere questo breve filmato realizzato a Zaro, nell'isola di Ischia, il 26 ottobre 2015. Abbiamo assistito
per chi ci crede sempre, all'estasi delle due veggenti, che poi ci hanno fatto anche sentire uno dei due messaggi dati dalla Madonna. Come vi promisi, non abbiamo mai accennato, cari amici, che anche a Zaro, come a Medjugorje, ci sono 10 segreti dati dalla Madonna, che essendo segreti ovviamente non li conosciamo. Basta sapere che ci sono anche questi 10 segreti che la Madonna dà come prova anche, in modo che quando si avverano si possa dire allora veramente, ecco, la Madonna ci è apparsa, veramente la Madonna ha detto delle cose vere. Vi promisi che avrei fatto venire in studio, ecco, i due coniugi, Maria e Giuseppa Castaldo, ai quali do il benvenuto. Grazie. Perché nella precedente trasmissione si parlò di un signore che stava in coma, ed eccolo qua, il signor Giuseppe Castaldo, e si parlò di una signora che aveva il glaucoma, ma invece di pregare per la sua guarigione, pregò per la guarigione del signor Giuseppe, e poi la Madonna fece il miracolo tutte e due, perché guarirono tutte e due. Vogliamo sentire un po' la storia della signora Maria, che è la sposa di Giuseppe. Dobbiamo sempre dire grazie a Liliana, che ci ha dato l'opportunità di conoscere la Madonna di Zaro attraverso quello che dico io, un vero e proprio miracolo. Tu allora conoscevi Zaro, le apparizioni? No, me l'ha fatto conoscere Liliana. E ti ha dato un'immaginetta? Mi diede un'immaginetta e la portai in ospedale, passandola sul torace a mio marito, perché i medici mi avevano detto: signora, 3 sono le opzioni, o le ridiamo un vegetale su una sedia a rotelle, o suo marito finisce i suoi giorni qui in rianimazione, o ci vuole un miracolo. Un miracolo. In quel momento mi sentii persa, abbandonata da tutti, e diedi spazio al mistero. Sinceramente mi aggrappai a quell'immaginetta, entrai in rianimazione, gliela passai sul torace, perché i medici dicevano: stiamo provando a stubarlo, ma non respira autonomamente. Signora, facilmente suo marito non ce la fa. Ha i suoi 72 anni, i suoi acciacchi legati all'età, per cui si metta tranquilla. Ma chiaramente mi aggrappai a questa immaginetta, pregavo disperatamente e la lasciai sotto al materasso in rianimazione. Questo il giorno 27. Il 26 settembre Liliana era stata nel boschetto a pregare. Il giorno dopo andai a colloquio con i sanitari e mi ricevette una dottoressa con un sorriso radioso e disse ai miei figli: ragazzi, papà ce l'ha fatta, sta avendo cenni di ripresa. Infatti entrammo e lui biascicava qualche parola, diceva qualcosa. Ma voi attribuite questa cosa alla Madonna semplicemente perché avete messo l'immaginetta della Madonna? No, c'è da dire questo anche, in onor del vero. Un grande applauso va anche alla sanità, perché bisogna dire che c'è la buona sanità, esiste, ci dobbiamo credere. Però, padre, quando... Ma lui ha avvertito qualcosa? Tu di questo fatto dell'immaginetta non ricordi niente? Lui non sa niente, né del ricovero, né dell'intervento, né del coma. Quando si è risvegliato poi mi ha detto cose che mi ha lasciato stupita. Ecco perché ci credo. Questo vorrei sentire. Che cosa? Lo può dire lui? Ho visto un bosco pieno di luce. Mi è sembrato proprio come stare in un limbo. Sospeso e vedere questo bosco con luce forte, bella, che non ho mai visto. E da allora ha cominciato a prendere coscienza? Sì, dopo ho incominciato a prendere coscienza, perché la mia signora mi teneva la mano, mi stringeva per sentirmi, come per dire sei vivo, mi stringeva e mi parlava per farmi essere cosciente. E siete mai andate poi nel bosco di Ischia e corrispondeva un po' a quello visto? Liliana mi ha portato, lui per motivi di salute non è mai venuto? No. Però Liliana mi portò a pregare e feci la mia testimonianza, perché io ci credo, io l'ho vissuto sulla mia pelle, io l'ho respirata questa... E quanto tempo fa è avvenuto questo fatto? 3 anni fa, a settembre del 2012. Non ha riportato esiti, niente, sta benissimo, forse si può dire pure meglio di prima. Voi siete cattolici tutte e due, praticanti? Sì, praticanti, Sono stato anche nelle comunità, sono fatto anche capo comunità
Neocatecumenale. Nella chiesa di Sant'Anna in Afragola. Ma continuando una vita precedente così religiosa oppure prima Sì, non sempre. era? Sempre. Già mio padre Adesso era di presidente dell'Associazione Cattolica dei Sacri adesso un Cuori. poco in più. Poi io sono stato nell'Associazione della chiesa di Sant'Anna, poi sono partito in polizia e ho fatto 40 anni fra fuori e dentro. Quindi lei è un ex poliziotto. Ex maresciallo della polizia. Bene, cari amici, ringraziamo i coniugi Castaldo che ci Grazie a hanno lei. portato questa bellissima testimonianza. Ripeto, noi queste cose siamo liberi di crederci o no finché non si pronunzia la Chiesa, no? Siamo liberi di crederci o no, però è sempre meglio, quando non abbiamo niente in contrario, è sempre meglio credere, quando abbiamo niente in contrario. Perché se la Madonna appare, molti dicono che sono inutili le apparizioni della Madonna. Allora io mi domando, le apparizioni di Lourdes, di Fatima, che sono approvate dalla Chiesa, quindi sono vere, sono cose inutili? Assolutamente no. Se la Madonna è apparsa a Fatima, a Lourdes, vuol dire che è utile, almeno utile, non so se sia necessario, ma utile all'umanità, il fatto che appare. E poi a me mi commuove in un modo particolare il fatto che la Madonna ogni volta che appare, mi ricordo quando chiedeva alle veggenti di Fatima, di Lourdes, puoi venire, puoi farmi il favore di venire qui, c'è la Madonna, la regina, che chiede il favore. Grandioso. E poi alla fine che ringrazia, grazie che siete venuti. Cioè la Madonna è contenta che noi andiamo. Non ci scarichiamo facilmente dicendo, va buoni, ci crederà, Maronna, non c'è bisogno che io vada. La Madonna è contenta se noi andiamo. E ripeto, se appare vuol dire che è almeno utile all'umanità. Cari amici, grazie. Io ci credo moltissimo perché, come mi diceva la mia signora, che io avevo 41 di febbre, avevo una broncopolmonite. E la broncopolmonite, il primario disse, come si fa in un giorno a non apprezzare più niente? Quindi per me è stato un miracolo. Cose che solo Dio e la Madonna sanno fare. Cari amici, grazie agli ospiti, grazie a voi per averci seguiti fino a questo momento, a risentirci nella prossima trasmissione. Un bacione, a risentirci nella prossima trasmissione. Pace e bene a tutti. Pace e bene. Bella questa frase, chi l'ha detta? Io adesso. Andiamo avanti, cari telespettatori, perché ancora entriamo in questo mondo per tanti versi anche affascinante, però siamo riusciti a raccogliere per voi una testimonianza sempre di Padre Amorth che però anticipa delle cose incredibili, ovvero voi sapete che quando viene praticato il rito dell'esorcismo, ricordiamo che l'esorcismo è un rito, ovviamente deve essere autorizzato dal sacerdote che a sua volta è autorizzato dal vescovo diocesano, il diavolo che possiede quella persona è costretto, quando l'esorcista glielo impone, soprattutto in nome di Cristo, a rivelare delle verità. E Padre Amorth in questo, sentiamo, non vi annuncio nulla, sentiamo. Quando invoco Padre Pio, quando invoco Giovanni Paolo II, il demonio diventa furioso. E gli ha anche chiesto il motivo per Giovanni Paolo II. Ma perché ce l'hai tanta con lui?
ma ha dato 2 motivi. Perché ha rotto i miei piani, penso che sia il comunismo. La fine del comunismo, perché mi ha strappato tanti giovani. E sappiamo quanto lui era accogliente con i giovani, quando si rivolgeva ai giovani, le giornate della gioventù. Ecco, per cui ce l'ha con Giovanni Paolo II, altro che... e ce l'ha con Padre Pio, tanto che alle volte io non ho mai visto niente di straordinario, ma alle volte mi sono sentito dire dopo l'esorcismo dalla persona esorcizzata: guarda che durante l'esorcismo c'era presente Padre Pio, mi ha fatto anche l'apologia della Madonna, costretto. Quali sono le virtù della Madonna che più ti fanno rabbia? Perché è la più umile di tutte le creature e io sono il più superbo. Perché è la più pura di tutte le creature e io sono sordo. Perché è la più ubbidiente a Dio di tutte le creature e io sono il ribelle. E un giorno io gli ho chiesto: dimmi la quarta qualità per cui hai tanta paura della Madonna che ti spaventi di più quando nomino la Madonna che quando nomino Gesù Cristo. Una volta mi aveva detto: ho più paura quando nomini la Madonna perché sono più umiliato a essere vinto da una semplice creatura anziché da lui. Ma quarta qualità, dimmela. Io non avevo niente in testa, non posso averlo suggestionato. Perché mi vince sempre, perché non è mai stata sfiorata da nessuna colpa di peccato. Padre Pio è il numero 1, il nemico numero 1 del diavolo. A seguire Giovanni Paolo II. C'è qualcun altro che tu sappia? Amorth ha parlato di Benedetto XVI e dice che Amorth sostiene che durante un esorcismo lui ha chiesto a Satana, gli ha chiesto dei pontefici e gli ha detto che Wojtyla lo faceva impazzire, ma che questo ancora di più. Questo Papa? Sì, perché tutto il suo pontificato è un potente esorcismo e intendeva il suo modo di porsi così riservato, la sua postura così calma, tranquilla, il suo mettere sempre Dio innanzi ai propri gesti, il suo richiamare continuamente ogni cosa a Dio, il suo essere così poco teatrale, è per lui un potente esorcismo, questo sostiene. Anche se in ogni esorcismo i santi hanno, diciamo, potere differente. Non a tutti i posseduti fa effetto l'invocazione di Padre Pio, con altri fa molto più effetto, non so, Padre Leopoldo Mandic, per esempio. E questo lo dice sempre Amorth, cioè lui sostiene che poi con ogni posseduto è diverso, perché ogni diavolo che possiede teme in modo diverso santi diversi. Una cosa che mi incuriosisce e che non ho avuto tempo di chiedere a Padre Amorth: è stato mai attentata la sua vita? Mai? La sua vita? Sì. Mai. Lui, quando il Cardinal Poletti, vicario di Roma nell'86, lo nominò esorcista, lui non sapeva nulla di questo mondo e si impaurì un po'. Andò nella Basilica di San Giovanni Laterano, si inginocchiò davanti al Santissimo e chiese alla Madonna di coprirlo col suo manto, di proteggerlo. E più volte sotto esorcismo Satana gli ha detto: a te non posso fare nulla perché il manto della Madonna ti copre e non posso raggiungersi. Ha ricevuto qualche sputo, qualche spintone, ma senza lasciare traccia. Ha ricevuto tante promesse di morte: stasera vengo nel tuo letto e ti uccido, stanotte vedi cosa ti faccio. Ma lui, sorridendo, ridendo, dice: non mi è mai successo niente. E mi sembra, se non ho capito male, anche quando viene percosso, quelle poche volte viene percosso dalla persona che sta esorcizzando, non lascia mai, le percosse non lasciano mai traccia nei lividi. Credo di sì, non ci è sono come mai... se ci fosse una sorta di manto che lo protegge. La colluttazione c'è, ma poi è senza effetto dopo. Benedetto XVI, il pontificato di Benedetto XVI è un lungo esorcismo, lo dice il diavolo. Secondo te, quali sono, se ci sono, documenti o parole, omelie, angelus,
che Benedetto XVI ha indirizzato in questo senso, cioè contro il diavolo. No, contro il diavolo ha usato, cioè ha parlato esplicitamente del diavolo in alcune occasioni, definendolo il nemico, colui contro il quale occorre lottare. Ma io penso che siano principalmente i momenti che lui ha dedicato all'adorazione eucaristica in pubblico, soprattutto quella che ha fatto con i bambini, per esempio coloro che dovevano prendere per la prima volta la comunione a Roma. Cioè sono quei momenti di forte preghiera con anche la presenza del Santissimo che lui ha voluto mettere in mezzo, momenti di grande silenzio in cui lui quasi non ha parlato, che probabilmente sono i più temuti. I più temuti dal diavolo. E non solo, perché il diavolo non solo teme l'Eucaristia, ma addirittura incita i suoi adepti, i suoi seguaci a rubarla. Vi anticipo soltanto brevemente la puntata di sabato prossimo, andremo in Sicilia. Qui c'è un fatto clamoroso, un vescovo diocesano ha ordinato a tutte le chiese di togliere l'Eucaristia, il Santissimo, dai tabernacoli perché spesso viene rubato. Non vi anticipo nulla di più, vi ringrazio di essere qui, ringrazio Paolo Rodari, ovviamente vi auguro una buona Pasqua. Continuate a seguirci, grazie. Benvenuto al pubblico di Confini del Sacro per questa puntata speciale dedicata a padre Gabriele Amort, forse l'esorcista più noto al mondo. Tutta la sua vita è stata all'insegna di questo delicato ministero e noi che lo abbiamo conosciuto sappiamo con quanta dedizione lo faceva. Da quel lontano 1985, anno in cui è stato nominato esorcista ufficiale della diocesi di Roma, sono stati migliaia gli esorcismi da lui fatti, con oltre 600 richieste al giorno. Solo qualche tempo fa era stato insignito della medaglia della liberazione dal prefetto di Roma e dal ministro della difesa per il suo ruolo svolto nella lotta partigiana in Emilia. Noi in passato ci siamo occupati di esorcismi e preghiere di liberazione e ovviamente padre Amort è stata una voce indispensabile.
Padre Amorth, lo ricordiamo, ha fondato anche l'Associazione Internazionale degli Esorcisti, riconosciuta nel 2014 dalla Santa Sede. Il presidente dell'Associazione degli Esorcisti oggi è Padre Francesco Bamonte, esorcista anche lui. Ecco cosa ci ha detto. Noi sacerdoti esorcisti di tutto il mondo siamo immensamente grati a Don Gabriele Amorth per tutto quello che ha fatto riproponendo e valorizzando nella Chiesa il ministero degli esorcismi. Apparentemente burbero, in realtà era schietto e sincero con tutti e noi esorcisti siamo rimasti sempre profondamente ammirati per la sua grande spiritualità incarnata nell'intensa vita di preghiera. In particolare abbiamo ammirato il suo prodigarsi nell'accompagnare con grande umiltà, con grande fede e carità, coloro che erano tormentati dal maligno. Ci hanno edificati la premura e l'amore con cui sosteneva questi fratelli e queste sorelle sofferenti e come li incoraggiasse nel duro cammino della liberazione, così che essi ritrovavano fiducia in Dio e forza nella sua grazia. Eravamo ammirati per la sua capacità di sdrammatizzare le situazioni più critiche e creare un ambiente sereno durante gli esorcismi, comunicando calma in tutti e consolando i cuori più sofferenti. Ci ha anche colpiti nei momenti di relax e nei suoi colloqui amichevoli il suo personale senso di humor, la sua capacità di raccontare qualche aneddoto che si concludeva con una sonora risata che risollevava lo spirito dei presenti. Nei giorni successivi alle dimissioni di Benedetto XVI, Padre Amorth è venuto da noi in studio, qui a TV2000. Con lui abbiamo fatto il punto sulla situazione del Ministero dell'Esorcismo. Ci sono certe realtà, certi argomenti fondamentali nella vita umana di cui non si può non trattare, anche se il mondo d'oggi vorrebbe non parlarne. E infatti del diavolo si parla pochissimo. Si parla pochissimo. Perché secondo lei se ne parla troppo poco del diavolo? Se ne parla poco perché dà fastidio, se ne parla poco perché non ci si crede, se ne parla poco perché si pensa che sia inutile parlare del diavolo, mentre invece è straordinariamente utile, direi è assolutamente necessario. Io, Dio piacendo, in questi pochi minuti in cui siamo insieme cercheremo di darne anche i motivi. Cosa sono gli esorcismi? Sono quei poteri, quelle preghiere potenti che il Papa ci ha dato, e lui è Gesù Cristo che ha dato la potenza a questa preghiera, a queste preghiere, il potere di vincere Satana, di cacciare via Satana. Quando ha detto, Marco 16:17, coloro che credono in me, occorre fede in Gesù Cristo, se no non conta niente, nel mio nome cacceranno demoni. Con la forza del nome di Gesù, ognuno di noi ha il potere di cacciare i demoni. Aggiungo, sottolineo, ognuno di noi, non soltanto gli esorcisti. Allora, qual è la differenza però, Padre Amorth? Perché lei può fare come sacerdote, esorcista delle cose e io laico, che non sono consacrato, non ho fatto il voto, non ho ricevuto il sacramento dell'ordine, non posso fare delle altre? Qual è la differenza? Anche lei, ateo, può cacciare demoni. La differenza è questa, che quando la Chiesa nel IV secolo in pratica ha istituito il sacramentale dell'esorcistato, che prima non esisteva, e tutti, uomini, donne, giovani, adulti, se la sentivano, cacciavano i demoni. E ancora adesso gli ortodossi non hanno mai accettato il sacramentale dell'esorcistato,
ritengono che chi se la sente lo ritengono un carisma personale, chi se la sente può cacciare demoni, anche se in pratica la gente, quando ha bisogno di un esorcista di cacciare demoni, si rivolge ai conventi. Tutti i conventi, tutti i monasteri hanno almeno un esorcista, e nella Chiesa ortodossa cercare un esorcista è come da noi andare in un santuario mariano e suonare il campanello per chiamare un confessore. È una cosa semplicissima, mentre da noi, purtroppo, per motivi che diremo, per secoli e secoli di abbandono, è diventato un problema di Stato. Quando uno ha bisogno di un esorcista, è diventato un problema di Stato andarlo a trovare. Pochi e molte volte mal preparati. Satana non ha solo il potere di cui si era tenuto conto prima, il potere di possedere le persone, il possesso di una persona, cosa straordinaria, che non è neppure l'attività principale del demonio. L'attività principale del demonio è tentare l'uomo al peccato, portarlo al peccato, portarlo lontano da Dio e tirarselo all'inferno. Questa è l'opera principale del demonio, a cui tutti siamo soggetti. Tante volte mi hanno chiesto la mia memoria e la mariologia se anche la Madonna è stata tentata dal demonio. Certo, quando? Dalla nascita alla morte. È diverso dal peccato originale, ovviamente, la tentazione del demonio. Questa è l'azione ordinaria del demonio. Però il demonio ha anche questa azione straordinaria, eccezionale, di poter possedere le persone, e si era fermato il rituale degli esorcismi a liberare le persone che venivano possedute dal demonio, ossia in cui il demonio entrava con la sua forza spirituale. Il demonio è un essere spirituale, non è corporeo come noi, quindi non è un uomo che entra dentro un altro uomo, è una forza spirituale che entra dentro un uomo e lo comanda, perché quando il demonio possiede una persona, si serve delle membra della persona che va in trance, non è più padrona di sé, si serve della sua bocca per parlare. Ecco che può essere poliglotta, può dire le cose nascoste, segrete, si serve delle sue membra, ecco perché può acquistare una forza immensa, una forza assolutamente inumana, può fare cose che nessun altro potrebbe fare, per esempio camminare sui muri, per esempio strisciare per terra come una biscia. Lei le ha viste queste cose, Don Amort? Le ha viste queste cose? Le ho viste e le vedo da 27 anni. Sono 27 anni che a tempo pieno faccio esorcismi e queste cose le ho viste, anche se, ripeto, rare. La possessione totale del demonio su una persona è un fatto raro, che può dipendere da vari fattori che volendo potremmo anche dire. Però ci si era dimenticati che il demonio ha delle azioni immensamente più vaste e che può esercitare su un sacco di persone, quindi non più solo la possessione diabolica, ma il disturbo diabolico, quello che noi chiamiamo la vessazione diabolica. Il demonio può disturbare sotto 1000 aspetti, da un punto di vista intellettuale, da un punto di vista del lavoro, da un punto di vista della salute, da un punto di vista sentimentale, può rompere matrimoni, può combinarne altri, eccetera. Da un punto di vista
degli affari, anche dello stato di casa, può disturbare una costruzione, una casa, un animale, un oggetto. Ha tanti altri poteri che non sono soltanto il potere di possedere la persona. Oggi la gente non crede al diavolo, ma questi disturbi altro che se ci crede. Perché? Perché se li va a cercare e quindi sono diventati comunissimi. E la gente allora cosa fa? Va dai maghi, va dai cartomanti, da coloro che si autodefiniscono esorcisti o si autodefiniscono carismatici, mentre non hanno nessun carisma, nessun potere, dai fanfaroni, dai ciarlatani. E aggiungo, in mezzo a questa assemblea ci sono anche quelli veramente schiavi di Satana, ci sono maghi, cartomanti, eccetera, veramente schiavi di Satana che ottengono questi effetti negativi sulle persone. Tante persone hanno collaborato con Padre Amorth, ma forse quella che gli è stata più vicina è una signora, la signora Rosa, che per 25 anni è stata la sua assistente. Insieme a lei vediamo adesso la stanza degli esorcismi di Padre Amorth. Signora, buonasera. Grazie per averci ricevuto. Prego. Allora, signora Rosa, lei è la segretaria storica di Padre Gabriele Amorth, l'esorcista più famoso, insomma, nel mondo. Se si parla di esorcismi è anche grazie all'intervento di Padre Amorth, sia personalmente che ovviamente tramite anche i suoi libri. Da quanti anni lei è stata segretaria di Padre Amorth? 27. Per 27 anni chi voleva andare da Padre Amorth passava inevitabilmente. Non tutte le volte. Però insomma, grosso modo, quante persone sono entrate da questa porta? Tante. Un numero? 1.000, 5.000, 10.000? Non ne so dire il conto proprio perché sono state tantissime. Tantissime. E ad impatto, no? La prima volta che le ricordi, no? La prima volta che ha scelto, poi vedremo perché ha scelto di fare questo mestiere, insomma di aiutare, di essere l'angelo custode di Padre Amorth, nonché anche la sua memoria storica. Spesso Padre Amorth a me personalmente ricordava il suo nome quando dimenticava qualcosa, gli devo chiedere alla signora Rosa perché me lo sono dimenticato. Le persone che venivano qui entravano in che modo? Parliamo di persone che pensavano... persone che avevano dei problemi, volevano incontrare Don Gabriele. Giovani, vecchi e bambini? Di tutti. Tutti i tipi? Di tutti i tipi. Anche tutti i sessi, donne e uomini? E insieme vogliamo percorrere un po' questo viale, che è un po' un viale della speranza, no? Insieme per... Ma non è che era solo qui, abbiamo cambiato tantissimi posti, abbiamo iniziato qui. Entriamo. Questa è quindi la stanza di Don Amorth, no? Sì. Dove qua continua a ricevere, appunto diciamo prima, le persone. Ce la illustra? Cioè, lì chi si siede? Lì si siede il paziente. Il paziente si siede qui? Qui. Questa sedia? Noi che preghiamo, fratello Francesco che è suo assiduo aiutante si mette lì e noi qui. Siede qui. Quindi la persona che ha disturbi e che è in cura è sempre seduta qui. Sì. Prima di cominciare come avviene? Cioè, Padre Amorth dove scende? Viene da lì, da questa porta, entra, la sua stanza scende. Si inchina alla Madonnina, gli dice per 3 volte Ave Maria e poi inizia. Comincia con la persona interessata. Padre Amorth ha vissuto quasi tutta la sua vita in uno stabile di Roma Sud, sede della congregazione della Società San Paolo. Viveva al secondo piano in una piccola stanza. Le nostre immagini in esclusiva.
Migliaia sono state le persone sofferenti che sono state guarite grazie agli esorcismi di Padre Amorth. Vi facciamo adesso sentire una breve testimonianza raccolta da noi per Vade Retro. Per 22 anni tu sei dovuto andare in modo costante dall'esorcista. L'esorcista, lo diciamo, è Don Gabriele Amorth, sei stata una dei suoi primi casi, anche forse uno dei casi più forti, più violenti che Don Gabriele Amorth ricorda. Ecco, Gabriella, ma la tua possessione diabolica ormai è finita, insomma, alla fine ce l'hai fatta ad uscire da questo tunnel. Sì. Cosa ricordi? Cosa ricordi con maggiore, con maggiore sensibilità? Cos'è che più ti ha dato fastidio? Cos'è che più ti ha pesato in questi numerosi anni di possessione diabolica? Beh, c'è da dire innanzitutto una grandissima sofferenza psicologica, avevo sempre pensieri suicidi, quindi ero anche anoressica, non mangiavo nulla, potevo passare anche settimane senza toccare cibo e stranamente riuscivo a rimanerne in vita. Pesavo 35 kg. E quando ti sei accorta che comunque il tuo non era un disturbo fisico o psichico, ma un disturbo di altra natura, qual è stato il tuo primo pensiero? Insomma, credo che non sia bello pensare e sapere di essere posseduti dal diavolo. Beh, è cominciata questa situazione, ho cominciato a prendere coscienza quando sono stata a Medjugorje, sono andata in un pellegrinaggio a Medjugorje e a un certo punto ho sentito parlare nel 1987, e ho sentito parlare di padre Iozo e dissero che lui era un esorcista. E allora io sentii come dentro di me un qualcosa che mi diceva che avevo bisogno di questo sacerdote, ma mi fu impedito di andarci perché diciamo che in quel periodo viveva una situazione in cui non poteva essere facilmente raggiungibile, avvicinabile. Ma questo è l'inizio, no? Poi c'è l'incontro con Don Gabriele Amorth. Molti anni, cioè molto tempo dopo, ecco. Ma quando c'è stato l'incontro con Don Gabriele Amorth e c'è stato l'interrogatorio durante il rito esorcistico, no? E quando Don Amorth ha chiesto e ordinato al diavolo chi eri, qual è stata la risposta che ricordi? Io ho detto sono Satana. Quindi Satana. Lo spirito che era in me ha detto sono Satana. Quindi Satana in persona possedeva momentaneamente il tuo corpo. Sì, ma io non mi rendevo conto effettivamente che io avevo questa possessione. Quando io ho chiesto appunto a Don Amorth se era una possessione, lui mi ha detto sempre, me lo ha negato, perché giustamente non voleva farti preoccupare, non voleva perfetto. che ti angosciassi di più. Quindi è stato molto delicato. Moltissimo. Nel dirti, guarda, c'è un problema come un altro, insomma, no? Quindi non ti preoccupare, è un'infestazione. C'era un legame profondo che univa Padre Amorth e Giovanni Paolo II e il Papa polacco era sensibile al ministero esorcistico. Ce lo racconta lui stesso. C'era una ragazza del nord che veniva tutti i mesi a Roma per una settimana a ricevere esorcismi da me e da un altro esorcista di pomeriggio. Quindi per quella settimana tutti i pomeriggi noi la esorcizzavamo. Un mercoledì, essendo che noi la esorcizzavamo al pomeriggio, aveva il mattino libero, ha pensato di andare all'udienza generale in piazza San Pietro. È andato, hanno visto le guardie che si comportava in maniera un po' strana, hanno pensato, beh, forse un po' malata, l'hanno messa in prima fila tra i malati. Quando il Papa è uscito ed è entrato in piazza San Pietro, questa qui si è messa a urlare con una forza che io conoscevo bene, molto bene, e va sicuro una forza tremenda.
Allora immediatamente sono corso da lei per bloccarla e portarla fuori. Ma Giovanni Paolo II se n'era accorto e allora ha detto: portatemela fuori, ma tenetemela, perché io dopo l'udienza pubblica le voglio parlare. Ha fatto l'udienza pubblica, poi è andato dalla Porta delle Campane in questa stanza riservata, in poche battute ha capito che tipo era, le ha fatto la diagnosi e la Benedetta l'ha esorcitata. Padre Amort non aveva peli sulla lingua, lo avevamo intervistato a seguito dei numerosi casi in cui donne nigeriane erano costrette a prostituirsi perché minacciate da riti voodoo. Il voodoo, penso che la gente ormai lo sappia, dal momento che purtroppo sta entrando anche in Italia, è una delle forme peggiori di maleficio diabolico dato in Africa. E quando c'è stato quell'orrendo episodio, forse il più orrendo episodio della storia umana, della tratta dei negri, proprio una cosa orribile, ecco che anche queste due forme di magia, la macumba e il voodoo, sono state importate in America, specie in America Latina, per cui macumba e voodoo in Brasile, in Argentina sono molto diffuse. Adesso purtroppo stanno entrando anche in Italia. Cos'è il voodoo? È una magia che attraverso Satana, perché lì c'è indirettamente o direttamente l'invocazione di Satana, si vuol fare del male agli altri. È per fare del male agli altri. Questo è il voodoo. Lei ha avuto mai casi di persone che si sono rivolte a lei perché erano... Purtroppo qualcuno comincia ad averne, ancora pochi, perché in Italia sta entrando appena adesso. Non c'era, non esisteva, solo in questi ultimi anni ne ho avuto qualche caso. In passato, sono 27 anni che io faccio l'esorcista a tempo pieno, in passato non ne avevo mai avuti, ho fatto migliaia di esorcismi, non ne avevo mai avuti di casi di macumba e di voodoo, adesso se ne ho qualcuno. Ecco, da cosa si differenziano rispetto agli altri malefici? Sono malefici tremendi che uno fa col gusto di fare del male agli altri e siccome adesso c'è di moda, venuto anche dal Giappone, ma soprattutto che si è sviluppato negli Stati Uniti, la lotta per depravare i bambini, ma c'è proprio veramente, ci sono dei giornaletti, dei fumetti, delle carte. I genitori li prendono pensando sono per ragazzi, sono per bambini, saranno cose buone e invece insegnano il satanismo. E anche questi qui sono direttamente oggetti per praticare il satanismo. Quindi sono cose orrende che dovrebbe lo Stato impedirle. Dovrebbe lo Stato impedirle, cioè che nello Stato queste cose non si sanno. Ci sono addirittura dei maghi che hanno le targhe, io faccio magia nera è fare del male agli altri. La magia è sempre il ricorso a Satana, quindi anche la cosiddetta magia bianca è sempre magia nera perché è sempre il ricorso a Satana, però di per sé la magia bianca sarebbe diretta a togliere i mali, la magia nera a fare dei mali e hanno tanto di targa, io faccio magia nera. Magia nera che può arrivare anche a fare la magia nera con fatture, con malefici mortali che portano le persone al suicidio.
Questa è la forma a cui arriva anche la magia nera, di portare le persone al suicidio. Questa che stiamo per vedere è l'ultima sua intervista, era già provato dalla sofferenza, non l'abbiamo mai mandato in onda e secondo noi rappresenta un po' il suo testamento spirituale. Il diavolo c'è, che è il nemico numero 1 di Dio. Dio ci vuole tutti in paradiso, il diavolo ci vuole tutti all'inferno. Quelli che dicono, e questa frase toccherà molti, quelli che dicono ad esempio io credo ma non sono praticante, sono con Satana. Sono con Satana. E vorrei che una volta a un convegno di vescovi ci fosse il coraggio di un cardinale che lo presiede e che dica alzi la mano chi di voi ha fatto esorcismi, e di mani alzate ce ne sarebbero ben poche, mentre invece dovrebbero essere tutte alzate, perché dato che il vescovo ha il potere unico, esclusivo di nominare gli esorcisti, dovrebbero essere praticissimi. Questo è il suo testamento. Desidero che questa frase, o con Cristo o con Satana, senza possibilità di via di mezzo, resti impresso a quanti hanno avuto la pazienza di ascoltare questa chiacchierata. Siate con Gesù e tenetevi conto che non c'è un'altra via, se non si è con Gesù, che quella di essere con Satana. Questo speciale di Indagini ai confini del sacro, dedicato all'ultimo esorcista, dedicato a padre Gabriele Amort, finisce qui. Vi ricordo il nostro appuntamento ogni lunedì in seconda serata. Grazie per averci seguito e buon proseguimento. Il profumo dell'incenso si alza come una preghiera dal nuovo altare della Basilica della Dormizione a Gerusalemme. La cerimonia solenne di consacrazione si è tenuta lo scorso 21 marzo, festa del transito di San Benedetto. È la prima volta che la basilica viene usata per il culto da oltre 2 anni, quando sono cominciati i lavori di restauro dell'intero complesso, che dovrebbero concludersi entro Pentecoste, almeno per quanto riguarda la basilica. It's so meaningful because the center of each monastery. È un momento molto significativo perché il centro di ogni monastero, se si legge la regola di San Benedetto, è Gesù Cristo e l'altare rappresenta Cristo stesso nel monastero. Per me è come un punto di partenza. La pietra d'angolo del monastero è stata posta, Cristo stesso. Ora è tempo di ricostruire il monastero dal punto di vista spirituale. And now it's time to rebuild the monastery also from the inner point. La messa e il rito di consacrazione dell'altare sono stati presieduti dal cardinale Rainer Maria Wölki, arcivescovo di Colonia e presidente di diritto dell'Associazione tedesca della Terra Santa, proprietaria del complesso, fondato dall'imperatore tedesco Guglielmo II a fine Ottocento. Il rito si svolge nel cuore della messa all'inizio della liturgia eucaristica e prevede alcuni gesti molto evocativi. Dopo l'invocazione dei santi, il cardinale ha posto all'interno dell'altare, come in un sepolcro, alcune reliquie molto particolari, quelle di 11 apostoli provenienti da varie parti del mondo. Nelle chiese orientali c'è una tradizione. Quando Maria stava per morire, tutti gli apostoli sono tornati da tutti gli angoli della terra per essere presenti. Alla fine abbiamo 11 reliquie. Potremmo dire che abbiamo 11 apostoli all'interno dell'altare e forse è compito di ognuno di noi essere il 12° apostolo. Un significato sottolineato dalla consegna di 12 ceri ad altrettante maestranze che hanno lavorato al restauro della basilica, che li hanno collocati nei 12 pilastri che, come gli apostoli, sorreggono la chiesa. L'altare è stato chiuso con un pannello in mosaico e la mensa unta con l'olio crismale proveniente dalla diocesi tedesca di Fulda, diocesi di origine del nuovo abate padre Nicodemo Schnabel e luogo in cui si trova il sepolcro di San Bonifacio, apostolo della Germania.
Si è svolto quindi il suggestivo momento dell'incensazione, al termine del quale l'altare è stato coperto e adornato a festa. Per la comunità dei Benedettini, che dal 1906 vive qui quasi ininterrottamente, il nuovo altare è anche una riconferma del voto di stabilità e della presenza in questa terra per tutti coloro che la abitano. Siamo qui e siamo qui come pietre vive. Siamo qui per aprire il cielo alle persone che vivono qui e ai pellegrini. Questa è l'abbazia della Dormizione, il luogo in cui tutti sono benvenuti. Apriamo davvero la nostra casa. Sogniamo e viviamo Gerusalemme come una città aperta. È un'immagine reale della Gerusalemme celeste, o almeno un piccolo seme della Gerusalemme celeste, dove speriamo di ritrovarci tutti uniti. Nonostante il terreno e le temperature difficili, la Valle del Kelt ha ospitato il primo incontro preparatorio della 32esima marcia francescana in Terra Santa, dal titolo Ai piedi del crocifisso. Oltre 80 giovani, provenienti da diverse città e villaggi della Terra Santa, si sono ritrovati per un cammino di fede e scoperta di sé. وإحنا كشباب مسيحي في الأرض المقدسة Abbiamo un messaggio molto importante per i giovani cristiani che vivono in Terra Santa, un messaggio che riflette la nostra identità. La marcia francescana ci aiuta a gettare il seme nel cuore dei giovani affinché conoscano il loro compito e la loro vocazione. Cerchiamo di farli uscire dalla routine della vita quotidiana per vivere un'esperienza totalmente nuova con Gesù, che portano con loro dopo la marcia, un'esperienza di speranza e di preghiera, un'esperienza di vita e un'esperienza sociale. I partecipanti hanno vissuto un'esperienza che li ha aiutati a entrare in una relazione più profonda con se stessi e con Dio, attraverso la preghiera e la meditazione sulle parole di Cristo sulla croce. Qui nel deserto viviamo un clima di preghiera e meditazione. Se in futuro avrò l'opportunità di partecipare a questa marcia, lo farò sicuramente. Noi cristiani siamo pochi in questo paese, ma è bello conoscere i cristiani che vengono da Nazareth, da Betlemme e da tutte le parti. المسيحيين في الناصرة في بيت لحم في كل المناطق. كان نشاط خارج عن المألوف يعني احنا أبعدنا عن الحياة التكنولوجية. È un'attività fuori dal comune, camminare nel deserto, lontano dalla routine quotidiana e dalla vita tecnologica. Ci sono poche attività simili a Jenin che mettono in evidenza la nostra presenza cristiana. È stata un'esperienza fantastica, con 7 fasi di meditazione e spiegazione di ogni parola che Gesù disse sulla croce. تشرح لنا عن كلمة حكاها السيد المسيح على خشبة الصليب. تجربة كتير حلوة بتذكرنا كيف. Un'esperienza molto bella. Ci ricorda come Gesù visse e digiunò 40 giorni nel deserto e noi non resistiamo a 3 ore di caldo. Questo ci insegna la pazienza e la forza e che tra 1000 difficoltà e le prove che viviamo possiamo superare qualsiasi cosa con la forza di Dio. هاي أول مرة لإلي بالمسيرة. Questa è stata la prima volta che ho partecipato alla marcia ed è stata un'esperienza che ha superato tutte le aspettative, con tante persone amichevoli, e credo che la meditazione spirituale in un gruppo sia molto importante, in particolare per la nostra generazione. وخاصة من هذا الجيل لها أهمية كتير كبيرة. Nonostante le sfide che la custodia di Terra Santa ha vissuto per secoli, i francescani continuano la loro missione per l'uomo. Con questa marcia accompagnano i giovani cristiani nella ricerca della propria identità, a trovare Dio e ricchezze spirituali che illuminano la vita.
Chi posso amare più di te, se non te che ti vivo immensamente per la tua grandezza spirituale? Dove posso incontrare tanta bontà ed umiltà se non in te che mi illumini d'infinita luce? O meraviglioso Maestro, nel pensarti, nel sognarti e nel crederti a volte piango di felicità. O meraviglioso Spirito, quanto fibrilla il cuor mio per il gran bene che ci trasmetti. A volte soffrendo son contento perché ritrovo finalmente la fede per affrontare la vita. E così vorrei rimanerti vicino con quella luce che esplorai oltre i confini terreni. Tornato indietro mi sentii diverso, troppo diverso, perché avrei preferito restare immerso in quella luce vera come tuo servo, o mio Signore. Chi può spiegare il vero silenzio? Facciamolo prima e poi lo capiremo, lo sentiremo nella sua essenza. Il silenzio è un puro stato di osservazione personale. Non è rimanere muti a riempire di concetti la nostra mente. Se comincio a fare considerazioni costruendo concetti su diverse idee, genero immagini che sono condizionate dalle mie esperienze del passato, fissate nella mia memoria e nei comportamenti acquisiti. Questo non è silenzio interiore, è far migrare il chiasso esterno in me. Ciò inquina le mie genuine capacità di osservazione. Ottenere del silenzio interiore non è un esercizio facile se non siamo abituati a farlo. Inizialmente implica una forma di violenza su noi stessi, la quale genera uno sforzo che sottrae energia mentale. Quando notiamo che riusciamo ad essere osservatori passivi senza sforzo, allora comincia lo stato meditativo. Osservo il flusso dei pensieri, lascio che scorrano in me senza emettere un giudizio, che consiste nell'affermare se un pensiero è buono o cattivo, se è utile o inutile, eccetera. In questo silenzio interiore non solo riesco a staccarmi dai contenuti mentali, ma imparo ad osservare come funziona realmente la mia mente. Questo fatto è molto importante perché mi consente di continuare l'esplorazione con estremo interesse. Se riesco a comprendere gradualmente i miei meccanismi mentali, comprendo anche l'intera umanità alla quale appartengo, proprio perché ognuno di noi è il precipitato dell'intero universo. Attraversando il tagliamento sul ponte di Brawlings e guardando verso la parete rocciosa del Monte Brancott, si può vedere la chiesetta di San Michele, ben individuabile anche grazie alla sua colorazione rossastra.
datata intorno al XIII secolo, la tradizione vuole che sia stata edificata sui resti di un tempio pagano di epoca longobarda. È facilmente raggiungibile attraverso un sentiero che parte dal paese di Brawlings e si inerpica sul Monte Brancott. Lungo il percorso si incontrano i resti del castello di Bragolino, che nel 1335 passò sotto la dominazione del conte di Gorizia, nemico del patriarcato di Aquileia. È per questo motivo che il 23 agosto 1336 il castello venne espugnato e distrutto dalle truppe del patriarca Bertrando di Aquileia. Il sentiero è ben indicato ed è facilmente praticabile. Alcuni tratti però è bene percorrerli con attenzione, soprattutto se ci sono bambini. Dopo 15-20 minuti a piedi e un dislivello di un centinaio di metri, si arriva sul naturale terrazzamento roccioso che fa da base alla chiesa e che offre una meravigliosa vista sulla valle del Tagliamento. A seguito di un lungo periodo di abbandono e i danni subiti dal terremoto del 1928, nel 1929 la chiesetta è stata ristrutturata e consacrata in onore ai caduti della Grande Guerra. È uno dei pochi edifici di valore artistico e architettonico della zona che si sono salvati dalla violenza del terremoto del 1976. Nell'abside c'è un affresco della Santissima Trinità del XVI secolo e sulla parete un altro affresco risalente al XIII secolo e raffigurante San Michele intento a pesare con una bilancia le anime dei defunti. Il culto di San Michele conferma la derivazione longobarda della Chiesa. Questo popolo, infatti, si convertì al cristianesimo attribuendo a San Michele le virtù guerriere che prima venivano riconosciute al dio pagano Odino. Vi siete mai chiesti da dove deriva il toponimo Farra di Sonzo? Beh, Farra deriva da Fara, una denominazione generica di origine longobarda con la quale si indicava un presidio militare composto da famiglie nobili per il controllo del proprio territorio. Dunque i Longobardi hanno lasciato in eredità il nome, ma anche i Romani, non credete, hanno lasciato in eredità una cosa molto importante, perché nella località della Mainizza avevano una stazio. Allora cosa fecero? Come posizione strategica costruirono un ponte che permetteva loro appunto di collegarsi con le terre dell'est. Di recente sono state rinvenute, grazie proprio agli abitanti della zona della località, queste pietre che ora sono esposte vicino alla chiesa della Mainizza. Passeggiando per il centro del paese si trova la settecentesca parrocchiale dedicata a Santa Maria Assunta.
Distrutta durante la Prima Guerra Mondiale e riedificata nel 1923, conserva affreschi del primo Novecento. Accanto alla chiesa rimangono i resti dell'antica pieve medievale, all'interno della quale è stato restaurato di recente un affresco con Madonna con Bambino della seconda metà del Cinquecento. Se venite in località Colmello di Grotta, vi troverete davanti a questo borgo rurale, un borgo antico risalente al 1700, dalla classica struttura a cortina chiusa. Questo edificio, questa struttura che vedete, è stata adibita a museo di documentazione della civiltà contadina friulana. All'interno del museo abbiamo una ricostruzione di un'antica cucina friulana con il classico fogolar, quindi l'ambiente dove si ritrovava la famiglia, ma abbiamo anche un'altra cucina dove troviamo invece la cucina in muratura ed era questo uno spazio che veniva utilizzato non solo per cucinare e per mangiare, era il cuore della casa, era il momento in cui la famiglia socializzava, si ritrovava la sera appunto per mangiare assieme, ma era anche il posto, soprattutto d'inverno, essendo l'unico luogo caldo della casa, riscaldato dal fuoco, dove si facevano anche altre attività. In questo caso noi abbiamo collocato un angolo dedicato al calzolaio e vediamo appunto che abbiamo Ivaldi al lavoro che ci fa vedere quello che era un'attività degli uomini di un tempo, mentre da questa parte abbiamo l'impagliatura delle sedie, che era invece un lavoro delle donne. Tra le altre 1000 incombenze avevano anche questa attività. All'interno del museo ci sono altre ricostruzioni d'ambiente come la camera da letto, la cantina, oppure alcune botteghe artigiane, quindi mestieri legati direttamente al mondo contadino. Possono essere il bottaio, ad esempio il carraio o il fabbro. E altre sezioni che invece riguardano lavori che comunque venivano fatti all'interno della casa, come l'allevamento del bacco da seta. Farra si estende tra pianura e collina, sorge sulle ultime propaggini del Coglio, quindi è un territorio privilegiato per la produzione di vino. Quali sono le proprietà di questo terreno che consentono di dare un vino così buono? A Farra di Isonzo ci sono due tipologie di DOC, denominazione di origine controllata. Il Friuli Isonzo, quindi la zona pianeggiante, e il Coglio invece, che è la collina, quindi un terreno totalmente diverso. Il primo terreno, quello dell'Isonzo, è un terreno sciolto, noi usiamo questa terminologia, di origine alluvionale con molta presenza di sassi, di molto sassoso. Invece questo in collina è un terreno ricco di marne, arenarie, un terreno anche molto più antico perché si fa risalire a 30-40 milioni di anni fa. Granato con riflessi rubini, soprattutto io li vedo qui nel fondo del bicchiere, però non manca anche un qualcosa di porpora, cioè veramente solo un pochino, ma però cioè denota che pur essendo un vino che indubbiamente ha avuto un certo invecchiamento, però ha già dal colore vivace, limpido, trasparente, che ci si legge attraverso, perché lo vedo le mani, quindi indica già che ha anche una buona freschezza. Una delle particolarità che Farra offre è sicuramente il CAF, il Circolo Culturale Astronomico di Farra. Siamo tutti dei volontari e la nostra principale attività è divisa in due parti. La prima è la divulgazione astronomica rivolta alle scuole di tutti i tipi, dagli asili alle scuole medie superiori, e dal pubblico che viene come curiosi o come gruppi più o meno organizzati ad ascoltare le conferenze, consultare biblioteche o per avere qualche informazione o sfruttare qualche osservazione particolare.
La seconda attività è l'astrometria dei corpi minori del sistema solare, che equivale a dire misurare la posizione di asteroidi e comete, inviarli ad un centro negli Stati Uniti che li coordina con quelli degli altri osservatori mondiali e li pubblica e li mette a disposizione della comunità scientifica. Molte strutture del paese sono dedicate a Riccardo Pitteri, poeta triestino che trascorse i suoi ultimi anni a Farra. Mio padre qui ospitava il poeta Riccardo Pitteri perché aveva anche la moglie che era una brava cantante, una brava soprano e l'accompagnava al pianoforte. Mio padre, che è stato allievo di Franz Lehár, ha messo su una piccola accademia. Venivano qui in questa stanza gli allievi delle scuole magistrali di Gradisca e facevano bella musica, chi con mio padre col pianoforte, chi col flauto, chi col clarinetto, chi con il violino e il violoncello, una piccola accademia. Le patate vengono logicamente bollite, spellate, schiacciate. Nel frattempo abbiamo preparato le susine tagliate in 4 e marinate con della cannella e dello zucchero. Questa è la dose per 4 persone. Mettiamo un uovo, sono circa 300 grammi di patate, un uovo, farina. Abbiamo potuto scoprire anche una cittadina così graziosa, ma purtroppo, ahimè, il tempo a nostra disposizione è concluso. E allora io vi aspetto la prossima settimana da un'altra bella località. Non c'è niente di più bello e gratificante che essere il vero poeta della terra e della sua essenza. È il contadino il vero custode ed il saggio filosofo per il continuo arricchimento del serbatoio della vita. È il sommo guardiano, il cultore del quotidian pane dell'universo, il suo vero cuore ed anima spirituale. È il più sacro servitore della terra, il primo e più importante figlio per quel mirabile giardino da preservare, la terra, qual dono è più bello dello stare a contatto fino al tramonto con gli altri esseri viventi. E lui viene ripagato con le soddisfazioni più belle e pure, perché frutto di sacrifici, di sudore e a volte di un gran dolore. Ma l'universo sa che quell'uomo è il suo primo interlocutore, il vero custode del giardino del Signore. Medjugorje, un villaggio che arriva a malapena a 3.000 abitanti. Non lo si trova sulla cartina geografica. Le più particolareggiate segnano appena Čitluk, di cui Medjugorje è frazione. Nessuno si prenderebbe cura di questo paese jugoslavo, nel cuore della Bosnia e Erzegovina, a 60 km dall'Adriatico, se non fosse teatro, dal 24 giugno 1981, di avvenimenti soprannaturali e di straordinarie apparizioni della Vergine. 6 ragazzi, da quel giorno, vivono un incontro quotidiano con la presenza misteriosa della Madonna. Da quel giorno è corsa voce di molti segni divini, di guarigioni, di fenomeni luminosi inspiegabili, ma soprattutto di un incredibile influsso sui cuori. Essi raccontano: Gospa, la signora, ci è apparsa, è la regina della pace, chiede la preghiera, il digiuno
la conversione. L'inizio delle apparizioni cade il 24 giugno 1981. Il primo giorno i veggenti hanno visto la Madonna sul colle Podbro. Si sono spaventati e sono fuggiti. Provano nello stesso tempo gioia e paura. L'indomani si sono indirizzati nello stesso luogo, dove hanno rivisto la Madonna, che li ha chiamati con le mani, ed essi sono saliti sul colle in fretta, così che nessuno poteva seguirli. Dicono che si sentivano come se fossero portati da qualcuno. E in quel luogo e in quel giorno, il 25 giugno 1981, per la prima volta si sono incontrati da vicino con la Vergine. Per la prima volta la gente salì sul colle. Prima delle apparizioni tutta la gente qua era cattolica, ma in senso tradizionale, però pregava troppo poco. Difatti la gente dice adesso noi non abbiamo pregato neanche. Ho trovato nella cronaca alla fine dell'aprile 81, allora 2 mesi prima delle apparizioni, il parroco si lamentava. I ragazzi non conoscono che cosa è il rosario, dicono nelle famiglie, in una maggioranza delle famiglie non si prega, non conoscono che cos'è la venerazione della Madonna nel maggio, il mese del maggio. Allora proprio la preghiera era sparita, ma dopo le apparizioni la gente ha ripreso la fede. E secondo me è uno dei doni più grandi che ho visto che la Madonna ha lasciato qui, è proprio la preghiera e il digiuno. È senza ombra di incertezza. D'altra parte, che il mistero si sveli, che il miracolo avvenga, che la Vergine si renda presente visibilmente nella storia, la Chiesa l'ha sempre riconosciuto. Anche accettando questi fatti, come per il passato, la Chiesa non ha mai inteso imporre un obbligo assoluto di assenso. Essa indica, come per Lourdes o per Fatima, che le apparizioni possono essere considerate autentiche. Appena fuori le case si inerpica un sentiero che porta al luogo dove sono avvenuti i primi incontri con la Vergine Maria. Alcuni pellegrini si avviano al luogo delle apparizioni. Questo è il luogo benedetto dove la Vergine lascerà anche un segno tangibile e documentabile della sua presenza. Forse è la prima volta che questo luogo viene ripreso, anche perché fino a non molto tempo fa era circondato dalle forze dell'ordine che impedivano a chiunque di avvicinarsi. Perdurando poi nel tempo queste apparizioni, la Vergine e i ragazzi, nei loro dialoghi, hanno stabilito di incontrarsi nella piccola sacrestia della chiesa parrocchiale nell'ora della recita del rosario. Sugli avvenimenti di Medjugorje regna ancora l'incertezza e l'attesa di un giudizio. La chiesa locale non si esprime. Il vescovo di Mostar non nasconde le sue perplessità. Di certo si può constatare che a Medjugorje agisce una forza che cambia i cuori. In Bosnia e Erzegovina e in tutta la Croazia e su fino all'Istria e alla Slovenia sta accadendo qualcosa di sorprendente. Il vescovo di Spalato ammette: in questo dopoguerra avevamo cercato di evangelizzare il nostro popolo. È valsa di più Medjugorje di tutti i precedenti sforzi, specialmente per i giovani. Tomislav aggiunge: veramente la gente è stata mossa dal di dentro ed è pronta a fare tutto per Dio.
Qui tutte le famiglie digiunano il venerdì e nelle famiglie si prega in media un'ora ogni giorno. I vecchi e gli adulti affermano che i giovani pregano e digiunano molto di più. Le chiese sono piene di gente, di giovani. La conversione della gente per noi è il fatto più sorprendente. Madonna ha mandato i messaggi all'umanità. Il primo messaggio è il messaggio principale, attorno a cui tutto ruota, è il messaggio della pace all'umanità. Maria, quella veggente che ieri avete visto, ha raccontato la sua terza giornata, dice, è apparsa la Madonna con le lacrime grosse, in sottofondo stava una croce nera spaventosa, la Madonna ripeteva piangendo pace, 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 riconciliatevi. Il messaggio della pace porta questo contenuto. Il mondo con queste tensioni cammina sull'orlo delle catastrofi. Se il mondo vuole la salvezza, deve prendere la strada della pace. Però la pace avrà soltanto se troverà Dio. Io sono venuta per dire al mondo: Dio esiste. In Dio è la vita. Quelli i quali troveranno Dio troveranno la vita e troveranno la pace. Ecco il messaggio della pace, spesso ripetuto anche un mese fa, la Madonna disse di nuovo, voglio ripetere di nuovo, la pace sta in crisi. Convertitevi, fatevi fratelli tra di voi, aumentate le preghiere e i digiuni. Per raggiungere la pace, la Madonna chiede la conversione. Anche questo messaggio si ripete quasi ogni giorno, spinge sempre i veggenti e l'umanità alla conversione. Per realizzare la conversione ci si vogliono la preghiera e il digiuno. Nell'inizio la Madonna disse: voi avete dimenticato che con la preghiera e il digiuno potete allontanare anche le guerre, potete sospendere le leggi naturali. Padre Tomislav Vlasic è direttore spirituale dei 6 ragazzi di Medjugorje e responsabile della parrocchia dopo l'arresto e l'allontanamento del precedente parroco, padre Ioso. È il testimone più convinto e più convincente delle apparizioni della Vergine. All'inizio, dice padre Tomislav, pensavo di avere un atteggiamento aperto di fronte a questi fatti. In realtà ero come un fariseo che diceva fra sé: può darsi che l'apparizione sia vera, però io non ne ho bisogno. Ora invece riconosco il mio bisogno di ogni grazia del Signore, perché ogni giorno la vita allarga i suoi orizzonti e il Signore della vita non ha limiti. Insomma, la mia principale esperienza è stata quella di una più grande apertura a Dio. Mi sono poi accorto che se un uomo prende in seria considerazione quello che la Madonna dice, deve per forza accogliere tutto quello che dice il Vangelo. In questo luogo delle prime apparizioni abbiamo visto una fiamma grande che non bruciava. Anche i poliziotti sono corsi lì perché pensavano che fosse una provocazione. Però non hanno trovato altro che una guardia inginocchiata sul luogo delle apparizioni dove si vedeva la grande fiamma. Il segno che la Madonna lascerà sul luogo delle apparizioni qui a Medjugorje sarà dato per tutta l'umanità. Sarà visibile, palpabile, grande, permanente, con cui saranno legati molti miracoli, molte guarigioni. Dopo il segno, se il mondo non si converte, verrà la punizione. Secondo Miriam, tutto è possibile evitare
con la conversione, con la penitenza, con le preghiere, però è difficile da aspettare che il tutto mondo si converta. Allora la punizione, certa punizione dovrebbe venire, però noi con le preghiere, con la conversione possiamo diminuirla. Gli altri veggenti conoscono alcuni 8, altri 9 segreti. Tutti conoscono, tranne una, conoscono la data del segno visibile, il quale dovrebbe essere lasciato qui a Medjugorje. E tutti quanti dicono di averlo visto in una visione. Dicono che è bello e hanno una gioia grande per aspettarlo. Ivan dice in modo particolare che dopo il segno, quelli quali si convertiranno prima avranno una gioia più grande, ma quelli quali non si convertiranno, in modo particolare quelli quali lotteranno contro Dio, dopo avranno un rimorso della coscienza e avranno delle difficoltà nella sua coscienza. Jacob, Maria, Licca, Ivanka, ogni sera verso le 18 entrano in chiesa. La gente è già presente nella navata centrale. I ragazzi entrano nella sagrestia delle apparizioni, iniziano la preghiera e immediatamente viene la signora. Parla con loro, li conforta, li sostiene, svela loro segreti, annuncia profezie per il mondo. Abbiamo le immagini straordinarie delle apparizioni del 25 e 26 novembre e dell'8 e 9 dicembre 1983. La prima non è completa, dal momento che il nostro operatore è stato sorpreso dalla semplicità e immediatezza dell'avvenimento. La seconda apparizione, quella del 26 novembre, è ripresa dall'inizio. Tra qualche istante dovremo vedere le immagini della prima apparizione. Queste immagini testimoniano con naturalezza la incomparabile avventura di esseri umani che dialogano con il mistero di Dio, che si rivela nella materna immagine della Vergine. С небесна свет имя Твое, дочь кралевство Твое, будет воля Твоя, как на небу, так и на земле. Круг нас всегда не дай нам данность, и отпусти нам долги наши, как и мы отпускаем должницам нашим. Не уведи нас в напасть, nego избави нас от зла. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom, kako bijaše na početku, tako i sada i vazda vijeke vjekova. Amen.
Molj za nas. 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 In modo così detto tridimensionale, la vedono, sentono, parlano con lei, pregano, cantano, possono toccarla come tutte le altre persone e sentono proprio la sua presenza. Nel momento dell'apparizione dicono viene una luce, dalla luce viene la Madonna. E la Madonna levita su una nuvola, li saluta con un saluto sia lodato Gesù Cristo e continua a parlare, pregare con loro, affidare a loro i segreti, i messaggi e alla fine li lascia con un saluto: restate in pace, angeli miei. Zdravá Maria, milosti plná, Gospod je s tobou, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom. Immagini più complete dell'apparizione del 26 novembre. Anche in questa circostanza i ragazzi parleranno con la Vergine e pregheranno all'unisono con Maria. Le immagini lasciano trasparire l'incontenibile gioia e la sovrumana esperienza di comunicare con il divino. L'ode finale che pronunziano è il commiato. Significa se ne va. È come se venisse loro strappato un tesoro che dona una letizia incontenibile. U ime Otca i Sina i Duha Svetog, amen. Oče naš koji jesi na nebesima, svet se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù ci ha manifestato l'amore del Padre suo. In quest'ora in cui noi lo contempliamo sulla croce, diciamo: O Gesù, tu sei appena morto, e una sorgente di vita è sgorgata per le nostre anime. O sorgente di vita incomprensibile, misericordia di Dio, avvolgi il mondo intero e riversati su di noi. O sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Io credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitato da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità
del tuo dilettissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero, per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa
dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Consacrazione del mondo alla Divina Misericordia di Giovanni Paolo II. Dio Padre misericordioso, che hai rivelato il tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo e lo hai riversato su di noi nello Spirito Santo Consolatore, ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chinati su di noi peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male. Fa che tutti gli abitanti della terra sperimentino la tua misericordia, affinché in te, Dio unico e trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per la dolorosa passione e la risurrezione del tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente e Misericordioso, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Spirito del Signore, Spirito di Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, Santissima Trinità, Vergine Immacolata, angeli, arcangeli, santi del Paradiso, scendete su di loro. O se c'è una persona sola, scendete su di cui nome mettiamo che si possa chiamare Camilla. Scendete su Camilla. Fondila, Signore, plasmala, riempila di te, usala, caccia via da lei tutte le forze del male, annientali, distruggile, perché Camilla possa stare bene e operare il bene. Caccia via da lei i malefici, le stregonerie, la magia nera, le messe nere, le fatture, le legature, le maledizioni, il malocchio, la macumba, il voodoo, i riti satanici, i culti satanici, le consacrazioni a Satana. Spezza ogni legame con Satana e con tutte le persone legate a Satana, vive o defunte. Caccia via da lei tutto ciò che è male, peccato, invidia, gelosia, perfidia, la malattia fisica, psichica, morale, spirituale, diabolica. Brucia tutti questi mali nell'inferno perché non abbiano mai più a toccare Camilla
e nessun'altra creatura al mondo. Ordino e comando con la forza di Dio Onnipotente, nel nome di Gesù Cristo Salvatore, per intercessione di Maria Santissima, col potere che ho dalla Chiesa, benché indegno, a tutti gli spiriti immondi, a tutte le presenze che molestano voi o una persona singola, di lasciarla immediatamente, di lasciarla definitivamente e di andare nell'inferno eterno, incatenati da San Michele Arcangelo, da San Gabriele, da San Raffaele, dai nostri angeli custodi, schiacciati sotto il calcagno della Vergine Santissima Immacolata. E io la faccio sempre, la trovo molto efficace. Notate, non è un esorcismo, è una semplice preghiera di liberazione, però ha delle formule che hanno una grande efficacia, perché quando si fa la serie dei possibili casi di vessazione diabolica, molte volte chi è colpito da qualcuno di quei casi ha delle forti agitazioni e allora poi magari si passa a fargli degli esorcismi. Quindi può essere un controllo anche per vedere se uno ha bisogno o no di esorcismi. Molte volte bastano le preghiere di liberazione. Ecco, comincio subito. Pace e bene, un saluto a voi presenti e a quanti attraverso la televisione da casa si uniscono alla celebrazione di questa Eucaristia presso il santuario di San Leopoldo a Padova. Iniziamo la Santa Messa con il canto Vi darò un cuore nuovo, che troviamo al numero 122. Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, vi prenderò dalle
vi aspergerò con acqua pura, io vi purificherò e voi sarete purificati. Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede per la potenza dello Spirito Santo sia con tutti voi. Come abbiamo appena cantato, abbiamo sempre bisogno di un cuore nuovo, rinnovato dalla grazia di Dio, un cuore che si apra alla sua parola, che si apra all'incontro con il Signore Gesù, che ancora si fa cibo, si dona totalmente a noi, perché con un cuore rinnovato possiamo andare ai fratelli e testimoniare la presenza di Cristo. Veniamo all'altare del Signore presentando tutta la nostra vita, quanto abbiamo nel nostro cuore, presentando anche e portando i nostri peccati, per i quali chiediamo umilmente il perdono. Signore, che fai passare dalla morte alla vita chi ascolta la tua parola, Kyrie eleison. Cristo, che hai voluto essere innalzato da terra per attirarci a te, Christe eleison. Signore, che ci sottoponi al giudizio della tua croce, Kyrie eleison. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Il tuo aiuto, Dio Onnipotente, ci renda perseveranti nel tuo servizio, perché anche nel nostro tempo la tua Chiesa si accresca di nuovi membri e si rinnovi sempre nello Spirito. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal Libro dei Numeri. In quei giorni gli israeliti si mossero dal Monte Or per la via del Mar Rosso per aggirare il territorio di Edom. Ma il popolo non sopportò il viaggio. Il popolo disse contro Dio e contro Mosè: «Perché ci avete fatto salire dall'Egitto per farci morire in questo deserto? Perché qui non c'è né pane né acqua, e siamo nauseati di questo cibo così leggero». Allora il Signore mandò fra il popolo serpenti brucianti, i quali mordevano la gente, e un gran numero di israeliti morì. Il popolo venne da Mosè e disse: «Abbiamo peccato, perché abbiamo parlato contro il Signore e contro di te. Supplica il Signore che allontani da noi questi serpenti». Mosè pregò per il popolo. Il Signore disse a Mosè: «Fatti un serpente e mettilo sopra un'asta. Chiunque sarà stato morso e lo guarderà resterà in vita». Mosè allora fece un serpente di bronzo e lo mise sopra l'asta. Quando un serpente aveva morso qualcuno, se questi guardava il serpente di bronzo, restava in vita. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Signore, ascolta la mia preghiera.
Signore, ascolta la mia preghiera. Signore, ascolta la mia preghiera, a te giunga il mio grido di aiuto. Non nascondermi il tuo volto nel giorno in cui sono nell'angoscia. Tendi verso di me l'orecchio, quando ti invoco, presto rispondimi. Signore, ascolta la mia preghiera. Le genti temeranno il nome del Signore e tutti i re della terra la tua gloria. Quando il Signore avrà ricostruito Sion e sarà apparso in tutto il suo splendore, egli si volge alla preghiera dei derelitti, non disprezza la loro preghiera. Signore, ascolta. Questo si scriva per la generazione futura e un popolo da lui creato darà lode al Signore. Il Signore si è affacciato dall'alto del suo santuario, dal cielo ha guardato la terra per ascoltare il sospiro del prigioniero, per liberare i condannati a morte. Signore, ascolta la mia preghiera. Il seme è la parola di Dio, il seminatore è Cristo. Chiunque trova Lui ha la vita eterna. Gloria e lode, gloria e lode a Deo Cristo. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù disse ai farisei: Io vado e voi mi cercherete, ma morirete nel vostro peccato. Dove vado io, voi non potete venire. Dicevano allora ai giudei: Vuole forse uccidersi dal momento che dice: Dove vado io, voi non potete venire? E diceva loro: voi siete di qua giù, io sono di lassù. Voi siete di questo mondo, io non sono di questo mondo. Vi ho detto che morirete nei vostri peccati. Se infatti non credete che io sono, morirete nei vostri peccati. Gli dissero allora: tu chi sei? Gesù disse loro: proprio ciò che io vi dico. Molte cose ho da dire di voi e da giudicare, ma colui che mi ha mandato è veritiero, e le cose che ho udito da lui le dico al mondo. Non capirono che egli parlava loro del Padre. Disse allora Gesù: quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, allora conoscerete che io sono e che non faccio nulla da me stesso, ma parlo come il Padre mi ha insegnato. Colui che mi ha mandato è con me, non mi ha lasciato solo, perché faccio sempre le cose che gli sono gradite. A queste sue parole molti credettero in lui. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, allora conoscerete che io sono. Io sono è la rivelazione del nome divino. Come quel giorno il Signore consegnò a Mosè: qual è il tuo nome?
io sono colui che sono. Non è un semplice titolo, è la manifestazione della divinità, della potenza, di una potenza talmente grande da rivelarsi vicina. Io sono sempre stato, sono e sarò, si intende con voi. Questa è la potenza di Dio. Non un Dio racchiuso in una nicchia nei cieli, ma un Dio che rivela la potenza nella sua cura per gli uomini, nella sua misericordia. Allora siamo anche noi invitati a guardare colui che è stato innalzato. Nel crocifisso noi vediamo la potenza di colui che si è fatto peccato per noi, che ha assunto su di sé i nostri peccati. E come un tempo il popolo era invitato a guardare il serpente innalzato e così poteva essere salvato dal veleno del male del serpente, così siamo chiamati a guardare il crocifisso, non soltanto come luogo e occasione per compassionevole condiscendenza a colui che ha sofferto per noi, ma guardarne tutta la potenza di lui che ha vinto il peccato, assumendo su di sé il peccato. Allora quando guardiamo il crocifisso, oltre ovviamente alla sofferenza, oltre a una situazione che possiamo vivere dal punto di vista emotivo, dobbiamo vivere la fede in colui che ci ha salvato. Guardare il crocifisso significa in fondo aprire il nostro cuore a tutta la sua potenza, aprire il nostro cuore a tutta la sua misericordia e condiscendenza, aprire il nostro cuore alla gratitudine, perché così ha fatto per ciascuno di noi. Allora chiediamo l'aiuto dello Spirito Santo. Il crocifisso sia occasione quotidiana, di incontro quotidiano con colui che ci ha salvati e possa essere questo incontro anche l'occasione per andare e dire con testimonianza di vita, una vita che deve essere vita di carità, di compassione, di vicinanza, per testimoniare questa presenza a quanti incontriamo e incontreremo sul nostro cammino. In qualche modo chi vede noi dovrebbe vedere e guardare e avere attenzione, avere cuore a colui che anche da questa Eucaristia, questa mattina, ci invia al mondo intero.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il sacrificio della Chiesa in questa sosta che la rinfranca nel suo cammino verso la patria del cielo sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Ti offriamo, Signore, questo sacrificio di riconciliazione, perché le nostre colpe siano perdonate dalla Tua misericordia e i nostri cuori incerti trovino in Te guida sicura. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a Te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Per la passione salvifica del Tuo Figlio, l'intero universo ha riconosciuto il senso della Tua gloria. Nella potenza ineffabile della croce splende il giudizio sul mondo e il potere regale di Cristo crocifisso. E noi, o Signore, uniti agli angeli e a tutti i santi, eleviamo a Te un inno di lode ed esultanti cantiamo. Santo, Santo, Santo il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della Tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra
rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Claudio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione di Giovanni, Assunta, Luciano, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi le rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola che io sarò salvato. Comunione spirituale. Gesù mio, credo fermamente che sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti nella Santa Comunione, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco totalmente a te. Non permettere che io mi separi mai più da te.
Preghiamo. Concedi, Dio Onnipotente, che l'assidua partecipazione ai Tuoi misteri ci avvicini sempre più ai beni eterni. Per Cristo nostro Signore. O Dio, Tu manifesti la Tua onnipotenza soprattutto nella misericordia e nel perdono, e hai voluto che San Leopoldo ne fosse Tuo fedele testimone. Per i suoi meriti concedi a noi di celebrare nel sacramento della riconciliazione la grandezza del Tuo amore. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace.
noi ti adoriamo di fronte a questo mare che tu anche per noi hai creato. Ti ringraziamo per averci donato con la vita la passione per le cose buone, belle e vere. Ti offriamo ancora le nostre giornate di lavoro, di riposo, di servizio. Dirigi tu, o Signore, i nostri passi, difendi il nostro cammino, benedici tutte le ore della nostra giornata. L'aiuto della tua grazia ci renda vittoriosi in tutti i corpi del corpo, in tutti i pericoli del corpo e dell'anima. A noi dona, o Signore, un cuore semplice, che non si ripieghi ad assaporare le proprie tristezze, un cuore fedele, generoso, che non dimentichi alcun bene e non servi a raccogliere alcun male, un cuore grande, che nessuna ingratitudine possa chiudere e che nessuna indifferenza possa stancare. Fa, o Signore, che nella visione serena di una laguna tranquilla noi sentiamo un anelito verso il cielo. Nello sconfinato orizzonte del nostro mare, che noi vediamo lo splendore della tua bellezza ed onnipotenza. Fa, o Signore, che nella solitudine della notte noi sentiamo la tua presenza. Attenti! Alza bandiera! Grazie a tutti veramente della presenza, possa essere l'inizio di una tradizione in questo santuario. E l'augurio a tutti coloro che qui lavorano di essere accoglienti verso tutti. Buona giornata e buona festa a tutti. Grazie. A mezzogiorno parte il traghetto. Dove si mangia? Mangiate le onde. Quando non si confessa Gesù Cristo, mi viene quello di Léon Blois. Chi non prega il Signore prega il diavolo. Quando non si confessa Gesù Cristo, si confessa la mondanità del diavolo, la mondanità del demonio.
Ben trovato al pubblico di Valereto, al nostro ormai consueto appuntamento con il nostro settimanale di approfondimento giornalistico su satanismo e esorcismo. Quella di oggi è una storia che ci è particolarmente a cuore, visto che è ospite in questo studio una donna che è in cura da un esorcista e che non è stata ancora definitivamente liberata. È stato quindi anche un grande stress, perché quando c'è il diavolo niente va mai come dovrebbe andare. Comunque siamo qui e vogliamo raccontarvi la sua storia. La presento, ovviamente ha il volto oscurato, semplicemente perché vogliamo mantenerne la privacy, soprattutto perché magari spesso amici, conoscenti e quant'altro non sanno che può esserci una persona che ha disturbi di questo genere, anche se, lo ripetiamo sempre, un disturbo diabolico come la possessione o come la vessazione e quant'altro non si trasmette mai, ovviamente, né con il tocco né in altro modo. Io do il benvenuto a Caterina, grazie Caterina per essere qui. Caterina, ecco, la tua storia è una storia venuta ancora in corso, l'abbiamo detto, no? Sì. E tu sei in cura per un disturbo forte di natura diabolica da ben 26 anni, cioè la tua vita per 26 anni è stata segnata ed è ancora in corso, quindi è ancora segnata da questo disturbo. Come inizia la tua storia? Perché hai questo problema di possessione diabolica? Il motivo, ahimè, non lo conosco. Si suppone che sia stato un maleficio che mi è stato fatto. All'inizio io ho cominciato a star male dall'età di 12 anni. Quali erano i sintomi di questo? I sintomi erano che da un giorno all'altro ho incominciato a non voler più mangiare, quindi a dimagrire, a non voler più uscire, aver paura di tutto, dell'aria, dell'acqua, delle persone. Quindi ho passato un periodo barricata in casa, dove gli unici momenti in cui uscivo erano quando i miei genitori disperati, poverini, mi portavano da dei medici, da degli psichiatri, neurologi, per cercare di capire cosa avesse scatenato questa cosa. E ovviamente, dato che comunque di salute stavo bene, alla fine mi hanno diagnosticato un problema psicologico. Quindi è cominciato la trafila tra medici, psicologi, psichiatri, psicologi, ipnosi, ricoveri in ospedale. Finché? Finché io a questo punto, dopo questa diagnosi, ho continuato a fare la mia vita, ovviamente una vita estremamente limitata rispetto alla normalità. Infatti poi entreremo che cosa vuol dire vivere con un problema di questo tipo. Finché quindi? Finché un giorno, 10 anni fa, diciamo quasi per caso, mi sono trovata all'interno di un gruppo di preghiera tenuto da un esorcista. Ci sono andata incredula perché mi avevano consigliato di andare e quindi sono andata veramente come fonte, come ultima speranza. Sono andata lì e ho incominciato a star male. A star male. E l'esorcista che comunque ti ha in cura, perché ricordiamo sempre che la diagnosi su un fenomeno di possessione o disturbo diabolico la fa l'esorcista, non è che possiamo autofarcela da soli, no? È sempre l'esorcista che decide, in base appunto a quelli che sono la sua esperienza, i suoi elementi, chi è la persona che veramente ha disturbi di possessione diabolica e chi invece ha problemi di natura diversa. Ti fermo un secondo perché volevo trovare un esorcista non è mai semplice, questo anche non so se nel tuo caso è stato anche per te così. Io mi reputo fortunata, ma conosco molti casi dove c'è estrema difficoltà a riuscire a trovare un esorcista, ma perché esorcisti, ahimè, non ce ne sono. Non ce ne sono, però è anche vero che a Roma si è concluso da poco un corso proprio per formare i nuovi esorcisti. È un corso a cui hanno partecipato centinaia di persone da tutto il mondo e saranno loro i preti che poi andranno in giro per il mondo, cioè torneranno nelle proprie diocesi, per appunto esercitare il ministero dell'esorcismo. Guardate cosa abbiamo trovato.
La situazione è critica, mancano esorcisti nelle diocesi. La Chiesa Cattolica corre ai ripari. Alla Regina Apostolorum si è appena concluso un corso internazionale di esorcismo e di preghiere di liberazione. Sì, perché non si improvvisa la lotta contro Satana e oggi sono pochissimi i sacerdoti che esercitano il ministero dell'esorcismo. È indubbio che la Chiesa necessiti di nuove forze per dominare il maligno. Solo con il rito dell'esorcismo, con un ordine contro lo spirito immondo, si può ottenere la liberazione dall'influenza malefica del diavolo. Questa forma di comando può essere esercitata solo da preti autorizzati dal vescovo e adeguatamente formati. Ma esistono preghiere di liberazione che possono essere recitate anche da laici. Il laico può intercedere tramite un'invocazione che ha lo scopo di liberare dall'influenza di Satana. Ma questa formula non è quella di un vero e proprio esorcismo. È una supplica a Dio perché il diavolo desista dalla sua tremenda azione sugli uomini. La terribile potenza del maligno è una realtà davvero presente che occorre non solo arginare, ma combattere con una forza altrettanto distruttiva. L'urgenza è per i vescovi, c'è il bisogno di nuove nomine. Ma come agisce l'esorcista e chi è il posseduto? Esistono segni ben distinti per individuare un indemoniato: l'avversione al sacro, l'aver intrapreso pratiche occulte ed esoteriche, l'essere stato oggetto di malefici o fatture, il parlare lingue sconosciute. Individuati questi segni, chi deve intervenire è proprio l'esorcista. Non bastano psicoterapeuti né psichiatri, ci sono disturbi psichici incurabili con i farmaci. Riconosciuto questo, si è a metà del lavoro. L'unica medicina è la formula imperativa contenuta nel rituale esorcistico con la quale si scaccia Satana. Vade retro Satana, queste le parole pronunciate dal sacerdote. Dopo l'imposizione delle mani sul posseduto, finalmente potrebbe arrivare la liberazione. Al diavolo viene ordinato di abbandonare il corpo tormentato. Il vessato torna libero. Il potere di Cristo scioglie le catene. Qui a Roma si formano i nuovi esorcisti, magari è un problema anche abbastanza diffuso, questo lo sappiamo perché riceviamo centinaia di mail di persone che chiedono appunto esorcisti nelle diocesi dove mancano o nelle diocesi dove gli esorcisti sono pochi o troppo anziani per poter continuare ad esercitare. Ora, Caterina, io la domanda che voglio farti è questa: vivere con un problema di possessione diabolica deve essere veramente un inferno, no? Nel senso che viene meno tutto, cioè vengono meno i rapporti sociali, i rapporti affettivi, i rapporti professionali. Insomma, è una vita veramente passata, trascorsa da soli con questa entità, no? Che poi ha un nome e sappiamo bene chi è. È così anche per te, è stato ed è ancora così per te? È stato ed è tuttora così. Ce lo racconti perché è così devastante? Perché è una continua lotta contro un qualcosa che è dentro, un qualcosa che ti vuole distruggere la tua vita e tutto ciò che di buono vorresti costruire nella tua vita. Ti fa perdere la speranza, ti fa perdere ogni certezza, ti toglie la fede, perché ovviamente quello che vuole è che tu non creda in nulla, non creda in Gesù, non creda che tu possa avere una vita normale. Qual è la vita normale? Ecco, sogni mai di avere una vita normale, che ti possa alzare la mattina e non avere un problema come questo? Lo sogno tutti i giorni, mi chiedo tutti i giorni come potrebbe essere la normalità. Senza avere questo senso di morte, di oppressione e di rabbia che continua a vivere dentro. Perché rabbia? Perché rabbia? Rabbia non sembri una persona rabbiosa. Il problema è che quando c'è questa entità, questo spirito, esce fuori quella parte cattiva, una parte violenta, una parte che disprezza tutto, disprezza tutti, soprattutto disprezza la Chiesa, disprezza Gesù. Tu ricordi cosa succede durante gli esorcismi a cui sei sottoposta? Lucida durante gli esorcismi. E cosa ricordi? C'è veramente questa rabbia che si traduce poi in aggressioni? In cosa si traduce? Si traduce in violenza, in bestemmie, in aggressione nei confronti dell'esorcista in quel momento, nei confronti della Chiesa e anche nei miei confronti, perché io divento violenta anche contro me stessa. Quali sono i sintomi che precedono o possono essere indizi, campanelli di allarme per sapere, per immaginare
anche con un senso critico ovviamente, se si ha un disturbo come questo. Prima però di farti rispondere, Caterina, l'abbiamo chiesto a chi fa questo di mestiere, cioè a uno psichiatra, a un medico, se i sintomi che una persona può avere rientrano nel naturale o nel preternaturale. Sentiamo come ci ha risposto. Si tratta infatti di sintomi che riguardano la sfera psichica, è una sintomatologia, una fenomenologia psichiatrica. Sono gli stessi sintomi, per dirlo in modo più chiaro, che noi vediamo in tanti pazienti psichiatrici, in tante persone che hanno dei disturbi di ordine naturale, non preternaturale come lei mi ha chiesto. Pertanto si impone una diagnosi differenziale proprio per discriminare, discernere, distinguere ciò che è di origine naturale da ciò che è di origine preternaturale. Se per avversione al sacro intendiamo un'indifferenza o il fatto di non credere in Dio, di non frequentare i luoghi di culto o di non avere una vita di fede, beh, questo sicuramente non ci interessa e né ci riguarda come specialisti. Se invece si tratta di manifestazioni plateali di avversione al sacro, a volte in modo anche ingiustificato, gratuito, che si accompagnano parimenti a una fenomenologia preternaturale da un lato e psichiatrica dall'altro, allora sì che da un semplice indizio, perché quello di cui lei mi sta parlando, preso a sé stante, è solo e soltanto un indizio. Dobbiamo stare molto attenti. L'indizio non è il sintomo che ci fa fare la diagnosi, ma ci aiuta a capire e allora va preso nella sua interezza. Quindi sostanzialmente sembra che gli indizi che possono comunque fare venire il dubbio che siamo di fronte ad una persona che ha disturbi diabolici e non di fronte ad una persona che ha semplici, tra virgolette, semplici disturbi psichici, possa essere, tra questi indizi c'è l'avversione al sacro. Per te è stato così, Caterina? Avevi un'avversione al sacro? Hai un'avversione al sacro? Io entro in chiesa, io prendo la comunione tutte le domeniche, quindi non c'è una completa avversione al sacro. Mi permetto di dire che non è vero, può essere uno dei sintomi, ma non è detto... Che ci sia, infatti no, è spiegato, cioè è solo un indizio, non è ovviamente la prova decisiva, ecco, per intenderci. L'avversione al sacro ce l'ho durante l'esorcismo, questo sì, mi dà fastidio quando appoggiano la croce o mi avvicinano alla croce, ma io vado tranquillamente a messa tutte le domeniche e tranquillamente prendo la comunione. E quali sono stati allora i sintomi che ti hanno allarmata, no? Dicendo aspetta, forse non è solo un problema psicologico o quant'altro, ma forse c'è lo zampino di qualcos'altro. E lì è stato uno psicologo a dirmelo. Quindi hai avuto la fortuna di trovare uno psicologo di coscienza, per intenderci, che ha alzato le mani e ha detto guarda, il tuo caso non è di competenza mia, ma è di competenza magari di un esorcista. Così è andata? Che dopo anni di terapia mi ha detto guarda, secondo me c'è qualcos'altro, perché dopo anni di terapie comunque dovrebbe esserci un riscontro. Questo riscontro non c'è, quindi prova ad andare da un esorcista, perché probabilmente c'è qualcos'altro che va al di là dello psicologo. E com'è stato il primo esorcismo? Il primo esorcismo, la prima volta che sono andata dall'esorcista, parlo di quello attuale perché io ho cominciato 10 anni fa, poi ho incominciato a star bene, ho avuto la sciagurata idea di interrompere e poi ahimè ho dovuto riprendere perché il diavolo ritorna, ma ritorna con gli interessi, quindi peggio di come ero prima. La prima volta che sono andata all'esorcismo, l'esorcista mi ha dato la benedizione e ho pianto, mi sono semplicemente commossa, così anche le 2 volte successive. E non mi ricordo se poi la terza o la quarta volta poi è uscito fuori. È uscito fuori poi... Ecco, il vero problema. Il vero problema, questa entità, no? Che insomma è il diavolo, no? Ed ha anche un nome, ricordi il nome che lui... Satana, si chiama... Cioè lo spirito ha detto che ti possiede
in modo temporaneo, ha detto all'esorcista, sotto il comando dell'esorcista: qual è il tuo nome? Lui ha risposto Satana. Ok, senti, tu vedi e combatti il diavolo da ben appunto 26 anni. Chi è il diavolo? Pensaci un secondo, intanto vediamo per il mondo chi è il diavolo. Guardate. Il diavolo, a mio avviso, nell'ambito della storia della spiritualità cristiana, è un personaggio, è una persona della quale non si può fare a meno. Non si capirebbe la storia del cristianesimo finché il cristianesimo è stato, per dirla con Legoff, sotto il tetto della Chiesa. Per tutta questa epoca il diavolo è un interlocutore fondamentale non solo per gli uomini, ma direi quasi in modo paradossale per Dio stesso. Il diavolo è il soggetto che opera nella storia, è il rector mundi. Non dimentichiamo questo attributo che gli dà Agostino. Rector mundi, cioè è quello che regge il mondo, come del resto dice il Vangelo di Giovanni, principe di questo mondo. Ma è principe di questo mondo non in modo metaforico, perché ne ha il governo reale. Il governo reale non solo in quanto tenta ogni giorno, ogni momento gli uomini, più sono santi, più vengono tentati, ma in quanto governa il moto della storia. È la grande chiave di interpretazione delle persecuzioni contro i cristiani. È il diavolo che promuove le eresie, è il diavolo che porta i Mori a occupare le città cristiane, è il diavolo che infligge all'umanità le grandi pestilenze, le carestie, è il diavolo che alle origini della modernità scuote l'unità cristiana e porta alla grande divisione fra riformati e cattolici, entrambi visti, sentiti, ma sentiti realmente come espressioni dell'anticristo e quindi come precursori di Satana. Se noi dimentichiamo questa figura centrale di Satana nell'ambito della spiritualità cristiana, noi non capiamo questa spiritualità. Caterina, è così? Chi è il diavolo? Il diavolo è lo spirito del male, lo spirito della morte, della sofferenza, del dolore, della bestemmia e tutto ciò che è distruzione. E tu questo lo percepisci, lo senti? È quello che vivo io quotidianamente, è quello che io provo quotidianamente. E il diavolo è uno spirito, il problema è che nessuno può, a volte esiste la presunzione che qualcuno può essere indenne dal demonio, dal diavolo, non è così. Cioè nessuno sarà risparmiato? Nessuno può essere risparmiato, nel senso che comunque il diavolo è il tentatore per eccellenza, quindi tenta tutti noi, ognuno di noi è tentato, dal Papa a qualsiasi persona. Sì, però quella è l'azione ordinaria. Quella è l'azione ovviamente ordinaria e poi non si sa per quale motivo, tuttora me lo sto chiedendo, esistono anche queste azioni straordinarie. Ovviamente ci sono persone che magari le cercano. Aprono la porta, no? Aprono la porta volontariamente e direttamente, altre invece si trovano vittime di questa cosa a proprio discapito. Appunto, no? 26 anni passati in questo modo, tu sei sposata, hai veri amici? Io sono riuscita a costruirmi qualche rapporto di amicizia che ovviamente riesci a mantenere con grosse difficoltà, perché uno dei grossi ostacoli che il demonio crea è proprio quello dell'affettività. La persona deve rimanere isolata
E al lavoro come vanno le cose? Al lavoro ci sono grosse difficoltà ovviamente, perché un altro degli ostacoli è il fatto che azzera memoria e intelligenza. Chi è che azzera memoria e intelligenza? Questo inquilino che ho dentro di me, chiamiamolo così. Senti, cioè, hai la percezione che chi come te può avere un disturbo del genere possa essere considerato nel parlare di tutti i giorni come un lebbroso di turno, cioè una persona che da evitare perché non solo non capirebbe che il mondo è un altro, che la vita ordinaria è un'altra, no? Ma può anche essere addirittura contagioso. La possessione non è contagiosa, come giustamente diceva lei, non può essere trasmessa tramite una stretta di mano, quindi no, non è, in questa maniera non è virale. Ahimè, uno si può sentire ovviamente un lebbroso per il semplice motivo che non c'è la giusta informazione su questo problema. Non viene data la giusta informazione. È un problema che comunque c'è, più di quanto si possa immaginare, ed è un problema grave. E chi sa della tua possessione, del tuo problema di possessione diabolica? Lo sanno i miei familiari stretti e poi ovviamente i sacerdoti che mi seguono. Tra i tanti esorcisti, no, che magari hai avuto la fortuna di conoscere, no, sia nella tua città sia magari in giro per l'Italia, no, ce n'è qualcuno in particolare che ti ha veramente aiutato, nel senso che il cui esorcismo in soldoni è efficace, è forte? Sicuramente l'esorcista che mi sta seguendo, che è una persona di estrema carità, che sta dedicando buona parte del suo tempo a questo ministero. Quindi io di questo gli devo la vita, veramente. Chi è questa persona? E poi c'è anche Monsignor Gemma, che è una persona che ho conosciuto un anno fa, che è un vescovo emerito e che nonostante comunque, diciamo, l'età avanzata è una persona che si presta, è una fede, una carità e un amore veramente incomiabili. Ecco, Caterina, andare dall'esorcista non è come andare dal dentista, no? No. Insomma, non c'è l'anestesia. Non c'è anestesia, appunto, no? È brutale. Insomma, cosa succede durante il rito? Noi però prima di farti rispondere l'abbiamo chiesto anche a chi è esperto di questi problemi, no? E volevo farti sentire la tua risposta, è brevissima. È molto difficile poter indagare e forse non è neanche lecito indagare sui fenomeni che avvengono durante un rituale esorcistico. È però importante cercare di dare all'esorcista e a chi con lui opera questo importante ministero dei mezzi per poter discernere quelli che possono essere dei fenomeni fisici naturali e quelli che possono essere eventualmente fenomeni fisici preternaturali. Il fatto che all'interno di un rituale esorcistico avvengano dei fenomeni che poi si capisce avere una spiegazione naturale non mette assolutamente in discussione quella che è la questione teologica dell'esorcismo, quello che è il suo valore e anche la realtà della possessione. Il fenomeno della forza sovrumana può trovare due spiegazioni naturali. Da un lato ci sono le leve. Tutti noi conosciamo nella fisica di tutti i giorni quella che è il fenomeno della leva e quindi può accadere che grazie a una leva particolarmente favorevole, non immediatamente individuabile, il soggetto sviluppi apparentemente una forza straordinaria rispetto alla sua età e alle sue condizioni fisiche. Dall'altro ci può essere anche, per esempio, l'incapacità di muovere o sollevare una persona. Ci sono state nel passato anche delle persone che si esibivano inconsapevolmente della ragione per cui dimostravano questi poteri. Penso alla cosiddetta meraviglia della Georgia, una donna che non veniva mossa nonostante fosse spinta da più uomini, teneva sollevata una sedia anche se più uomini cercavano di abbassarla. In realtà poi, facendo un'analisi su se stessa, ella stessa riuscì
a scoprire come il fenomeno avveniva, ed è un fenomeno fisico noto come scomposizione della forza. Quando noi intendiamo la forza come un vettore, praticamente opponendo una leggerissima forza perpendicolare a quella che viene esercitata, si ottiene una risultante angolare rispetto alle due forze che apparentemente non fa accadere assolutamente nulla. È un fenomeno che può avvenire con la completa buona fede sia dell'esorcizzato che dell'esorcista, e quindi apparentemente essere un qualcosa di inspiegabile. Ecco, Caterina, tu parlavi di rabbia, di forza, no? Di questo moto che durante il rito ti spingeva quasi ad aggredire l'esorcista. È un moto, era una forza, una violenza secondo te spiegabile? Nel senso, ritieni che appartenga alla tua natura quella violenza che scagionavi? No, perché è una natura molto, molto violenta e molto rabbiosa, che si scatena magari solo quando l'esorcista pronuncia determinate parole o determinati riti, quindi è un qualcosa che va veramente al di là delle mie forze e della mia volontà soprattutto. Quindi c'è una forza... Non è sovrumana come magari diceva prima il servizio, ma c'è una forza che va al di là della mia volontà. E hai mai aggredito, cioè sei mai arrivata durante il rito esorcistico ad aggredire, o meglio lo spirito è mai arrivato ad aggredire l'esorcista? L'esorcista comunque è sempre molto protetto, perché se non fosse così credo che avrebbero veramente vita molto, molto breve. L'esorcista sotto questo punto di vista è protetto, perché difficilmente si riesce a toccare, perché c'è una forza che impedisce in quel momento di aggredire proprio l'esorcista, riesce a aggredire magari le persone che sono accanto a lui, ma lui no. Senti Caterina, ricordi quando sotto il rito esorcistico e con ovviamente l'interrogatorio che fa l'esorcista, no? Allo spirito, all'inquilino appunto come tu dicevi, cosa diceva questo spirito nei confronti di Papa Francesco? Non lo sopporta. Così diceva, così ricordi sì, che diceva? Parole un po' più scurrili. Un po' più pittoresche, ma non lo può vedere, non lo sopporta. E invece nei confronti di Benedetto XVI? Lo ridicolarizzava. Lo prendeva in giro sostanzialmente. E nella tua, sempre nei tuoi ricordi, quali sono state le cose, quali sono le cose che maggiormente fanno scaturire una rabbia? Quali parole, quali invocazioni pronunciate dall'esorcista che fanno scaturire l'inquilino in modo più rabbioso, se ci sono? Sicuramente l'invocazione della Madonna, e quello che dà anche molto fastidio è quando viene chiesto l'aiuto di alcuni santi come Giovanni Bosco. San Giovanni Bosco. San Giovanni Bosco e anche il beato Papa Giovanni Paolo II. Lì ricordi che comunque ha reagito in qualche modo? Ricordo che all'inizio c'era una rabbia incredibile e l'altro diceva quello la vuole salvare, quello la vuole salvare. È come se lui magari da lassù sentiva la sofferenza, capiva la sofferenza e voleva dare... E voleva aiutarti, insomma, sostanzialmente voleva aiutarti. Ti chiedo questo, Caterina, perché nell'esperienza di tanti esorcisti ci sono storie che veramente commuovono, no? Poi alla fine cioè, chi ha un problema come questo, come quello che hai di possessione diabolica, alla fine è una persona che soffre molto, no? E abbiamo chiesto per esempio a un noto esorcista della Sicilia qual è stata l'esperienza che maggiormente lo ha toccato, cioè che maggiormente lo ha commosso, ed è una storia incredibile. Se ti va, ascoltiamola insieme. Io nella mia esperienza avviene sempre con l'esorcismo la liberazione, ma è una liberazione temporanea, hanno un beneficio, magari per più giorni stanno meglio, possono partecipare a messa e farsi anche la comunione, tante volte non ci riescono perché naturalmente sono nella fase della possessione, quindi emerge il maligno anche durante la celebrazione, invece con l'esorcismo riescono, poi sono disturbate, ritornano e quindi si attende che avvenga questa liberazione definitiva. Io nella mia esperienza ho un caso che è veramente commovente perché seguivo una signora da 2 anni e mezzo, aveva un bambino
che non partecipava all'esorcismo, stava fuori evidentemente in macchina, in attesa che la mamma uscisse dopo l'esorcismo. Quella volta mi venne un'ispirazione, ho detto al marito: ma il bambino che sta fuori ha mai visto di queste scene? Dice: purtroppo sì. Allora ecco, fallo entrare, ci sono problemi. Allora in questa scena, questa mamma su un materassino a terra, tenuto da 4 persone perché è violenta, quindi questo bambino entra, vede questa scena, le dico: Manuel, inginocchiati con me, fai questa preghiera a Gesù, digli così a Gesù: Gesù, è lui, Gesù, ti prego, libera mia mamma, libera mia mamma. In quel momento la mamma usciva dalla trance libera, abbracciava il bambino e da quel momento non ci fu più bisogno di esorcismi. Quella fu una liberazione definitiva grazie alla preghiera di quel bambino di 5 anni. Io l'ho dato il Signore, dico: sei grande. Dico, io da esorcista con tutti gli esorcismi, allora avevo la facoltà anche di utilizzare il vecchio rito, non si era riuscito alla liberazione. Il Signore si è servito di questo bambino per la liberazione, qualcosa di bello. Quindi anche questo succede durante gli esorcismi, poi sono veramente piccoli miracoli. Ecco, Caterina, cosa vorresti dire alle persone che non credono all'esistenza del diavolo, no? Tu alla fine sono decenni che vivi sulla tua pelle, no? Questa battaglia tra il bene e il male vero, no? Insomma, il male non in modo metaforico, ma il male vero, no? Allora, cosa ti sentiresti di dire alle persone che non credono né all'esistenza del diavolo e delle sue azioni straordinarie, né tanto, e anzi considerano tutto questo una superstizione? Beati loro che hanno la possibilità di non credere, da una parte. Il problema è che se credi in Dio non puoi non credere nel diavolo. E il diavolo, come dicevo prima, è uno spirito. Basta solamente vedere tutto quello che sta succedendo nel mondo, le guerre, la cattiveria, i suicidi. Io non penso che il diavolo su queste cose, il male non c'entra in tutto questo. Quindi basta veramente guardarsi intorno per capire che magari c'è qualche forza che agisce. Sì, però non è una metafora, insomma è qualcosa di più di una metafora, no? Ecco, cioè tu lo vivi tutti i giorni sulla tua pelle, no? Ahimè sì. La vivo io, ma la vivono tante altre persone come me. Ripeto, io vorrei precisare questa cosa, che non sono poche le persone che vivono questo problema. E trovano cura? Trovano cure? E trovano duro perché non trovano aiuto, perché trovano spesso e volentieri le porte chiuse, proprio quelle porte che sono le uniche che possono dare una salvezza, che possono dare un aiuto. Perché fa così bene l'esorcismo a chi ha un problema di questo genere? Perché fa così bene? Perché ti migliora la vita? Perché? Perché innanzitutto c'è qualcuno in quel momento che combatte insieme a te e al posto tuo anche, perché comunque in quel momento è l'esorcista che combatte. E io metto un tu per tu tra esorcista e demonio, anche se comunque figura fondamentale c'è sempre Gesù, c'è sempre Dio, comunque. E poi anche perché durante l'esorcismo questo male che senti, questo dolore, questo malessere esce fuori, dentro l'esorcismo, con l'esorcismo esce fuori. In questa maniera comunque la persona che lo vive si sente più leggera, più alleggerita. E gli effetti quali sono? Cioè stai bene dopo aver ricevuto una preghiera o un esorcismo? Subito dopo no, perché subito dopo sei distrutta, sei a pezzi. Incominci a star bene, almeno personalmente, dal giorno dopo. E quanto dura l'effetto di questa? 3 o 4 giorni. Dopodiché? Dopodiché incomincio di nuovo ad avere gli stessi sintomi, gli sintomi che poi sono mancanza di autonomia, mi sento meno autonomo, meno indipendente, incomincio a sentire questa forza, quest'altra me, quella parte cattiva che esce fuori, incomincio a avere meno lucidità, incomincio a perdere memoria, incomincio a perdere volontà. E quindi automaticamente incominci a non avere più possibilità, più potere di azione comunque nella vita, durante la quotidianità. Quindi
Se tu non fossi costretta o impossibilitata a ricevere esorcismi o preghiere di liberazione per un periodo lungo di tempo, no? Tipo un mese, non so, cioè questa mancanza di preghiere di esorcismi cosa causerebbe? Un'impossibilità a riuscire a fare una vita quasi normale, cioè quella vita che riesco a fare, che è uscire, andare a lavorare. Da quanto tempo non fai una vacanza? Da un bel po' di tempo. Perché non riesci a fare una vacanza? Ma perché? Perché mi rendo conto che dopo un po' non riesco più a stare in mezzo alla gente, divento insofferente, divento nervosa, mi dà fastidio il contatto con la gente e quindi onde evitare di fare poi brutte figure, anche perché, ripeto, gli altri non sanno, e quindi onde evitare di avere umiliazioni su umiliazioni, preferisci a questo punto isolarti. E posso chiederti perché non hai una vita affettiva, perché non hai un uomo? Perché il diavolo non vuole questo. Il diavolo ovviamente, soprattutto con le donne, vuole il pieno possesso, non sopporta che ci sia affetto. Poi il diavolo non vuole amore. Il diavolo quello che non sopporta è l'amore. Ma ci hai mai provato? Sì. E com'è andata? Male. Male nel senso? Male perché tutto diventava molto violento. C'era violenza, c'era rabbia nei confronti della persona che avevo accanto. Ovviamente senza giusta causa, immagino. Assolutamente senza giusta causa, ma tutto diventava estremizzato, dalla gelosia alla possessione di questa persona, l'ossessione anche di questa persona. Quindi poi mi sono resa conto e non riuscivo a capire in quel momento il perché di tutto questo. E poi mi sono resa conto che anche questa cosa, anche l'impossibilità di avere una relazione era dovuta al mio problema. Dormi tranquilla la notte? Riesci a dormire in modo sereno? Ultimamente abbastanza, però ci sono delle volte in cui... Cosa succede il giorno di Pasqua? Cosa è successo? Il giorno di Pasqua, generalmente Natale e Pasqua li ho sempre passati a letto negli ultimi anni. Perché ovviamente le feste, questi tipi di feste poi sono molto pesanti per chi vive questo problema. Perché sono pesanti? Cosa cambia il giorno della nascita del Signore o della sua resurrezione? Soprattutto il giorno della resurrezione diventa pesante, perché è il giorno in cui comunque il male è stato sconfitto. E quindi è come se ci fosse una sorta di vendetta nei tuoi confronti? È come se ci fosse una sorta di vendetta, sì. E questa vendetta come si traduce sul tuo corpo? Di blocco. Io gli ultimi Pasqua e Natale avevo passati a letto, bloccata, senza riuscire a muovermi, ma senza che nessuno si avvicinasse, perché c'era una profonda rabbia comunque. E violenza nei confronti di chiunque tentasse di avvicinarsi. Tu vivi da sola? No, vivo in famiglia. E cosa dicono i genitori? Vivono questo calvario, sono costretti anche loro a vivere questo calvario. Sicuramente questo è un percorso anche per loro di conversione, sta cercando di essere un percorso di conversione anche per loro, che si sono trovati in questa storia così, un po' come me, senza rendersene conto. Caterina, perché a te tutto questo? Bella domanda, non so rispondere. Perché ti sarei fatta un'idea, no? Perché un caso come questo, un problema insomma diabolico anche così forte, è capitato a te e non ad altri? Non lo so, io sicuramente errori nella vita ne ho fatti. Chi non li ha fatti? Tanti, tutti credo. Sicuramente un grosso errore, e questo è quello che consiglio a chi ascolta, di non fare, quello di allontanarsi dai sacramenti, allontanarsi dalla Chiesa, allontanarsi da Dio. Perché cito una bellissima frase che ha detto, mi sembra, nella sua prima omelia Papa Francesco, quando ha detto: chi prega prega Dio, chi non prega prega Satana. Ed è vero, è verissimo. Bisogna pregare, bisogna cercare di essere il più vicino possibili a Dio, e non cercare, soprattutto come ho fatto io tanti anni fa, cercare la salvezza in altre cose, cercare altri escamotage, quali possono essere altre religioni. Maghi, cartomanti. Filosofie orientali. Filosofie orientali, sono tutte cose che non vengono da Dio, e tutto ciò che non viene da Dio viene dal male. Senti,
Ora ti facciamo vedere, visto che appunto è l'esorcismo, il cuore e la medicina di tutta questa situazione che ti accompagna ormai da ben 26 anni, il cuore dell'esorcismo è il famoso rituale, no? È un libro di preghiere con cui appunto il sacerdote esorcista, cioè l'unico che è autorizzato dal vescovo per problemi di questo tipo, deve leggere. Il punto è che il rituale che oggi viene usato è diverso rispetto al rituale che è stato creato e assemblato all'incirca nel 1600, e ci sono delle cose che cambiano molto. Vi facciamo vedere quali sono queste cose che cambiano rispetto al rituale di oggi. Exorcizo te immundissime spiritus, omni incursio adversari, omne fantasma, omnis legio, in nomine Domini nostri Iesu Christi, eradicare et effugare ab hoc plasmate Dei. Ipse tibi imperat, qui te de supernis celorum in inferiora terra ed emergi precepit. Traduco: io t'esorcizzo spirito immondo e tutti i nemici invasori, tutti gli spiriti, ogni legione nel nome di nostro Signore Gesù Cristo, che tu sia sradicato ed espulso da questa creatura di Dio. Te lo ordina colui che ti ha precipitato dall'alto dei cieli nelle profondità dell'inferno. Nell'antico rituale dell'esorcismo, cosa che invece nel nuovo rituale è molto più contenuta, vi sono tutta una serie di epiteti rivolti dal sacerdote a Satana nel momento in cui viene ingiunto a Satana di abbandonare il corpo dell'ossesso. Ne possiamo leggere una serie. Satana, nemico della fede, nemico del genere umano, portatore di morte, predatore della vita, corruttore della giustizia, radice del male, coacervo di vizi, seduttore degli uomini, traditore dei popoli, suscitatore di invidia, fonte di avarizia, causa di discordia, provocatore di tormenti. Questi sono alcuni degli epiteti che vengono rivolti a Satana in serie che si ripetono nella parte centrale del vecchio rito e che sono quasi assenti nel nuovo rito dell'esorcismo. Lo voglio ripetere, appunto il rituale è sostanzialmente una preghiera, una formula con cui il sacerdote chiede, ordina all'ossesso, o meglio allo spirito che in quel momento possiede la persona, di andarsene. Ecco Caterina, siamo agli ultimi minuti. Secondo te l'esorcismo è tenuto in buon conto, non dico solo della Chiesa ovviamente, che è l'unica che ci crede, ma anche da tutto il mondo professionale che gira e ruota intorno al fenomeno esorcistico, quindi parlo di medici, psicologi, farmacisti e quant'altro. Cioè, secondo te ci si crede all'esorcismo, nonostante testimonianze come la tua? Secondo me ci si crede troppo poco. Io dico sempre, l'esorcismo è l'unica medicina che può salvare chi vive questo problema. Ovviamente non basta prenderne solo una pastiglia o una tantum, è un qualcosa che ovviamente dura nel tempo e ci vuole molto tempo perché faccia effetto. Ovviamente chi salva è Gesù Cristo. Ecco, non è nessun sacerdote, però è vero che comunque ha dato il ministero dell'esorcismo proprio perché i suoi pastori salvassero, credo, per suo conto. Quindi è giusto che venga utilizzato di più e che soprattutto i sacerdoti stessi ci credono, perché spesso sono proprio loro che non credono alla potenza di quello che hanno, al bene che possono fare alle persone che vivono questo problema. Possono veramente salvare delle anime attraverso l'esorcismo, attraverso la carità, attraverso l'amore. Dovrebbero forse aprire un po' più le porte del loro cuore alle persone che vivono questo problema. E io vorrei solamente dire anche alle persone che soffrono, che stanno male, che sicuramente stanno anche peggio di me, di non arrendersi, di avere anche quel briciolo di speranza, ma di continuare ad averla, di andare avanti, di pregare per quanto è possibile, credere ancora in Dio, perché Dio esiste, perché se ci ha dato questa cosa umanamente non saremo mai in grado di sopportarla da soli, una croce del genere. Dio c'è
è vicino, magari non lo vediamo, ma lui c'è. E solo non bisogna mai stare solamente attenti a non mettersi mai in mani sbagliate. È quello che diciamo. Perché spesso per la disperazione ci si mette in mani... Ci si rivolge a tutt'altro. A tutt'altro, o anche persone magari che ti vogliono aiutare, ma non hanno gli strumenti, perché l'unico a poter fare l'esorcismo è il sacerdote autorizzato dal vescovo. Gli altri possono combinare solamente guai. Grazie Caterina, grazie di questa tua precisa testimonianza e anche tra l'altro molto chiara. Io ricordo le repliche di Vada Retro il sabato alle 16:50 e la domenica alle 17:20. Continuate a seguirci e siamo ovviamente anche su Facebook e su Twitter. Grazie ancora a tutti e ovviamente l'augurio è per un buon fine settimana. Cari amici, adesso abbiamo in diretta Maria da Medjugorje che ci riferisce il messaggio della Lucia della Pace di oggi 25 marzo 2023, festa dell'Annunciazione. Ciao Maria. Ciao Padre Livio, saluto tutti i radioascoltatori di Radio Maria. Oggi, come ogni 25, la Madonna ci ha dato il seguente messaggio. Cari figli, questo tempo sia per voi il tempo della preghiera. Kao svakog 25. mjesecu Gospa nam je dala ovu poruku. Draga djeco, nek vam ovo vrijeme bude vrijeme molitve. Mario, dici qualche... Oggi era l'Annunciazione, come era la Madonna? Oggi qua a Medjugorje ci siamo svegliati col sole, con una giornata splendida, e quando è stato il momento dell'apparizione aspettavamo il solito messaggio, un po' più lungo, invece la Madonna è arrivata con tutti i vestiti dorati, molto solenne, molto, diciamo, non era seria, non era triste, ma non era troppo seria, ma era, diciamo, seria. E questo messaggio ha dato e sono rimasta un po' così, ma adesso pensando, abbiamo pensato che è un tempo, davvero tempo di preghiera, non soltanto perché siamo nel tempo della Quaresima, ma siamo anche nel momento di particolare, e credo che questo momento, soprattutto noi cristiani, noi che diciamo che siamo gente della preghiera, è un'occasione, proprio questo tempo, come dice la Madonna, sia tempo della preghiera. Bene, grazie Maria. E comunque non dobbiamo essere preoccupati. La Madonna non ha dato nessuna preoccupazione, solo invito alla preghiera. Non sappiamo per situazione mondiale o per la situazione della Quaresima. Questo solo Dio sa. Ok Maria, allora... preghiamo. Andiamo a qualche culto per la Madonna, c'è la preghiera. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. L'anima mia magnifica il Signore, e mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva.
d'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele, il suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e la terra. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Amen. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato Gesù e Maria. Regina della pace. Prega per noi e per il mondo intero. Ti auguriamo buona Pasqua, Maria. Grazie Padre Livio, buona Pasqua, uniti sempre nella preghiera, a modo speciale in questo tempo che la Madonna chiede le preghiere, anche con tutti i radioascoltatori di Radio Maria e soprattutto con malati, allettati e quelli che sono nel bisogno particolare. Un bacio da Medjugorje per tutti voi. Grazie Maria. Grazie Padre Livio. Bene carissimi, adesso ovviamente anche se il messaggio è breve, voglio fare una riflessione con voi. Già l'essenziale l'ha detto, lo dice il messaggio, poi ce l'ha detto anche Maria, che la Madonna comunque non era severa, però era seria, non troppo, ma era seria, direi era solenne, come ovviamente il giorno dell'Annunciazione, che per la Madonna anche comunque è sempre un giorno di grande gioia. È uno dei primi, forse il primo giorno, la prima volta che la Madonna ha celebrato l'Annunciazione, e quindi praticamente il 25 marzo del 1982, se non vado errato, così mi ha raccontato Visca, o Maria, la Madonna ha recitato il Magnificat quasi danzando di gioia. Questo per dire come la Madonna, per la Madonna è un giorno di immensa felicità, quello dell'Annunciazione per sé, per lei, noi siamo felici per il suo sì. Dunque cari amici, adesso andiamo al messaggio. Per la mia esperienza che ho dei messaggi di Medjugorje, devo dire che questo messaggio va preso con la massima serietà, perché tra l'altro non c'è neanche il ringraziamento finale. Grazie perché avete accolto la mia chiamata, non c'è. E questo vuol dire che la Madonna aveva poco da ringraziare, cioè evidentemente si aspettava una Quaresima più fervorosa, come ha detto Maria, preghiera e sacrifici, preghiera e digiuno, invece non c'è stata o non è stata sufficiente. E dall'altra parte, cari amici, ci siamo accorti anche noi che di tracce di Quaresima non ce ne sono molte, anzi ce ne sono pochissime, e fuori dalla Chiesa, anche all'interno della Chiesa, nel senso che ci abbiamo lasciato un po' adagiare, insomma, e quindi noi dobbiamo reagire adesso a il messaggio della Madonna e accogliere quello che lei ci dice, cioè in questi 15 giorni, in questo tempo sia per voi tempo di preghiera, cioè per noi che abbiamo risposto alla chiamata, sia un tempo di preghiera. Quindi dobbiamo fare un esame di coscienza, vedere come abbiamo fatto finora e soprattutto programmare questi 15 giorni in modo tale che siano giorni di preghiera proprio,
il che vuol dire un atteggiamento di raccoglimento, di dialogo con Dio, col cuore, anche se si fanno le cose materiali, anche se si coprono i propri doveri nel mondo, avere questo cuore, che batte all'unisono col cuore di Maria, col cuore di Gesù. Poi questo vuol dire anche le preghiere, cioè se vede la Madonna vuole al primo posto la Santa Messa, possibilmente anche nei giorni feriali, e comunque la domenica è anche un precetto del Signore. Poi il rosario, credo che il rosario, se vogliamo, lo possiamo dire tutti. Io pensavo che si fosse incrementata la preghiera, anche perché eravamo un po' scossi dalla siccità, invece no, invece pensavo che tutto vada avanti tranquillo. E poi ovviamente la preghiera del buon cristiano è la preghiera personale, quindi questi 15 giorni dovrebbero essere intensi da questo punto di vista. Però non voglio adesso allungarmi troppo, ma ho una cosa molto interessante da raccontarvi, perché cari amici, non è la prima volta, è la seconda volta che io sappia, forse c'era qualcosa di più, è la seconda volta che la Madonna dà il messaggio brevissimo, senza il ringraziamento. Che io sappia, la prima volta, perché è stata una cosa molto seria, molto col senno di poi, molto drammatica, vi spiegherò per quale motivo. La Madonna, quando dava il messaggio a giovedì, nel 19 aprile del 1984, la Madonna non ha fatto un messaggio brevissimo come questo. Ha detto: cari figli, abbiate i miei sentimenti, pregate, 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 e non ha ringraziato. Dunque, cari amici, la volta successiva, che era il 26 aprile, la Madonna non ha dato il messaggio, Maria l'ha chiesto e non ha dato il messaggio, e invece del messaggio del giovedì ha dato un messaggio fuori con un rimprovero, quasi un rimprovero molto, molto secco, dicendo: troppe persone, dopo aver cominciato a pregare e digiunare, a convertirsi, a fare penitenza qui a Medjugorje, tornate a casa, dimenticano la svelta gli impegni assunti e riprendono le loro cattive abitudini. Dunque ha fatto un altro messaggio un altro giorno, ma non quello del giovedì 26. Allora Maria, il giovedì 30 aprile 1984, ha chiesto alla Madonna, Maria ha detto alla Madonna: Madonna cara, perché giovedì 26 aprile non mi hai dato nessun messaggio per la parrocchia? La Madonna ha risposto così, guarda come è stata serissima: non voglio costringere nessuno a fare ciò che non sente e non desidera da sé, sebbene io abbia avuto per la parrocchia messaggi particolari con i quali volevo risvegliare la fede di ogni credente. Purtroppo un numero molto esiguo ha raccolto i messaggi del giovedì. All'inizio erano parecchi, ma poi è diventata come un'abitudine. E ora, in questo ultimo periodo, chiedo dei messaggi solo per curiosità e non per fede e per devozione verso mio figlio e me. E nel medesimo tempo, cari amici, i 2 giovedì successivi, la Madonna non ha dato il messaggio. In quell'occasione c'era Padre Slavko, allora a Medjugorje, era appena arrivato, da non molto, si è allarmato, ha organizzato nella parrocchia come si dice, un corso di esercizi spirituali con una consacrazione al cuore immacolato di Maria, e che è stato come una ventata di Spirito Santo dalla parrocchia. Allora la Madonna il 10 maggio ha fatto il messaggio, dopo 2 giovedì che non lo dava, ha detto: io vi parlo e desidero parlarvi anche in avvenire, voi però procurate di ascoltare i miei consigli. Poi invece appunto tutta l'ondata di spiritualità suscitata da Padre Slavko andava avanti con tante consacrazioni. Allora la Madonna nel messaggio del 17 maggio ha fatto questo messaggio: cari figli, oggi sono molto felice perché ci sono tanti che desiderano consacrarsi a me. Vi ringrazio, non vi siete ingannati,
Mio figlio Gesù desidera, per mio tramite, concedervi grazie particolari. Mio figlio è contento se vi affidate a lui, vi ringrazio per aver risposto alla mia chiamata. Adesso voi, cari amici, direte cosa c'è dietro? C'era dietro la possibilità della fine del mondo, cari amici. Perché pensate che il 13 maggio 1984 nel mare del Nord esplode l'arsenale russo di Severodonetsk, ve l'ho già raccontato tante volte, era l'arsenale dal quale devono partire gli aeromissili devono partire i missili russi per distruggere l'Europa prima che venissero impiantati gli aeromissili da parte degli americani. Il 13 maggio è esploso un incidente inspiegabile e drammatico che praticamente ha impedito alla Russia di scatenare quell'attacco atomico che lei aveva in programma. Ecco dunque, cari amici, il perché la Madonna chiedeva l'intensità. Sia lodato e ringraziato in ogni momento, sia amato e adorato in ogni momento, sia lodato e ringraziato in ogni momento. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo, e ti domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, io vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli del mondo, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi e indifferenze con cui egli stesso è offeso, e per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore e del cuore immacolato di Maria, vi domando la conversione dei poveri peccatori. Dolce cuore del mio Gesù, acquietami sempre più. Dolce cuore di Maria, sii la salvezza dell'anima mia. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel primo mistero doloroso si contempla l'agonia di Gesù nel Getsemani. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Sia lodato e ringraziato in ogni momento. Il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Nel secondo mistero si contempla la flagellazione di Gesù alla colonna. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Sia lodato e ringraziato in ogni momento. Il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Nel terzo mistero si contempla la coronazione di pungentissime spine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Nel quarto mistero si contempla la salita di Gesù al Calvario carico della pesante croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Sia lodato e ringraziato in ogni momento. Il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Nel quinto mistero si contempla la crocifissione e morte di Gesù alla presenza della Madre addolorata. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza, nostra salve. A te ricorriamo, esuli, figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore pietà. Signore pietà. Cristo pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Signore pietà. Cristo ascoltaci. Cristo ascoltaci. Cristo esaudiscici. Cristo esaudiscici. Padre del cielo Dio. Abbi pietà di noi. Figlio redentore del mondo Dio. Abbi pietà di noi. Spirito Santo Dio. Abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio. Abbi pietà di noi. Santa Maria. Prega per noi. Santa Madre di Dio. Prega per noi. Santa Vergine delle Vergini. Prega per noi. Madre di Cristo. Prega per noi. Madre della Chiesa. Prega per noi. Madre della misericordia. Prega per noi. Madre della divina grazia. Prega per noi. Madre della speranza. Prega per noi. Madre purissima. Prega per noi. Madre castissima. Prega per noi. Madre sempre vergine. Prega per noi. Madre senza macchia. Prega per noi. Madre amabile. Prega per noi. Madre ammirabile. Prega per noi. Madre del buon consiglio. Prega per noi. Madre del Creatore. Prega per noi. Madre del Salvatore. Prega per noi. Vergine prudentissima. Prega per noi. Vergine degna d'onore. Prega per noi. Vergine degna di lode. Prega per noi. Vergine potente. Prega per noi. Vergine clemente. Prega per noi. Vergine fedele. Prega per noi. Specchio della giustizia. Prega per noi. Sede della sapienza. Prega per noi. Causa della nostra letizia. Prega per noi. Dimora dello Spirito Santo. Prega per noi. Vaso degno di onore. Prega per noi. Modello di vera pietà. Prega per noi. Rosa mistica. Prega per noi. Torre di Davide. Prega per noi. Torre d'avorio. Prega per noi. Casa d'oro. Prega per noi. Arca dell'alleanza. Prega per noi. Porta del cielo. Prega per noi. Stella del mattino. Prega per noi. Salute degli infermi. Prega per noi. Rifugio dei peccatori. Prega per noi. Soccorso dei migranti. Prega per noi. Consolatrice degli afflitti. Prega per noi. Aiuto dei cristiani. Prega per noi. Regina degli angeli. Prega per noi. Regina dei patriarchi. Prega per noi. Regina dei profeti. Prega per noi. Regina degli apostoli. Prega per noi. Regina dei martiri. Prega per noi. Regina dei confessori. Prega per noi. Regina dei vergini. Prega per noi. Regina di tutti i santi. Prega per noi. Regina concepita senza macchia originale. Prega per noi. Regina assunta in cielo. Prega per noi. Regina del Santo Rosario. Prega per noi. Regina della famiglia. Prega per noi. Regina della pace. Prega per noi. Regina delle missioni. Prega per noi. Regina dell'ordine serafico. Prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Perdonaci, o Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Esaudiscici, o Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Abbi pietà di noi, Prega per noi, Santa Madre di Dio. affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha acquistato con la sua vita, morte e risurrezione i beni della salvezza eterna, concede a noi che, venerando questi misteri del Santo Rosario della Vergine Maria,
imitiamo ciò che contengono e otteniamo ciò che promettono, per Cristo nostro Signore. Amen. A te, o Beato Giuseppe, Stretti dalla tribolazione ricorriamo e fiduciosi invochiamo il tuo patrocinio dopo quello della tua Santissima Sposa. Deh per quel sacro vincolo di carità che ti strinse all'Immacolata Vergine, Madre di Dio, e per l'amore paterno che portaste al fanciullo Gesù, riguarda, te ne preghiamo, con occhio benigno, la cara eredità che Gesù Cristo acquistò con il suo sangue, e con il tuo potere e aiuto soccorri i nostri bisogni. Proteggi, o provvido custode della divina famiglia, l'eletta prole di Gesù Cristo. Allontana da noi, o Padre amatissimo, la peste e gli errori dei vizi che ammorba il mondo. assistici propizio dal cielo in questa lotta contro il potere delle tenebre, o nostro fortissimo protettore, e come un tempo salvasti dalla morte la minacciata vita del bambino Gesù, così ora difendi la Santa Chiesa di Dio dalle ostili insidie d'ogni avversità, e copri ciascuno di noi con il tuo continuo patrocinio, affinché con il tuo esempio e con il tuo soccorso possiamo virtuosamente vivere, piamente morire e conseguire l'eterna beatitudine in cielo. Amen. Per il Papa e l'acquisto delle sante indulgenze. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Eterno riposo. Dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo. Dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo. Dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. Madonna della Salute, prega per noi. Recitiamo i Vespri, martedì della quinta settimana di Quaresima, l'inno sul foglietto. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni impresso e mi aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Accogli, Dio pietoso, le preghiere, le lacrime che il tuo popolo effonde in questo tempo santo. Tu che scruti e conosci i segreti dei cuori, concedi ai penitenti la grazia del perdono.
Grande è il nostro peccato, ma più grande è il tuo amore. Cancella i nostri debiti a gloria del tuo nome. Risplenda la tua lampada sopra il nostro cammino, la tua mano ci guidi alla meta pasquale. Ascolta, o Padre Altissimo, tu che regni nei secoli, con il Cristo tuo Figlio e lo Spirito Santo. Amen. Salmi a pagina 59. Esalta, o Dio, il tuo Cristo, e noi canteremo la sua vittoria. Ti ascolti il Signore nel giorno della prova, ti protegga il nome del Dio di Giacobbe, ti mandi l'aiuto dal suo santuario e dall'alto di Sion ti sostenga. Ricordi tutti i tuoi sacrifici e gradisca i tuoi olocausti, ti conceda secondo il tuo cuore, faccia riuscire ogni tuo progetto. Esulteremo per la tua vittoria, spiegheremo i vessilli in nome del nostro Dio. Adempia il Signore tutte le tue domande. Ora so che il Signore salva il suo consacrato, gli ha risposto dal suo cielo santo, con la forza vittoriosa della sua destra. Chi si vanta dei carri e chi dei cavalli, noi siamo forti nel nome del Signore nostro Dio. Quelli si piegano e cadono, ma noi restiamo in piedi e siamo saldi. Salva il Re, o Signore, rispondici quando ti invochiamo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Esalta, o Dio, il tuo Cristo, e noi canteremo la sua vittoria. Cantiamo, inneggiamo alla tua potenza, Signore. Quanto esulta per la tua salvezza, hai soddisfatto il desiderio del suo cuore. Signore, il Re gioisce della tua potenza, quanto esulta per la tua salvezza, hai soddisfatto il desiderio del suo cuore, non hai respinto il voto delle sue labbra. Gli vieni incontro con larga benedizione, gli imponi sul capo una corona di oro fino, vita ti ha chiesto, a lui ha concessa, lunghi giorni in eterno senza fine. Grande è la sua gloria per la tua salvezza, lo avvolgi di maestà e di onore, lo fai oggetto di benedizione per sempre, lo inondi di gioia dinanzi al tuo volto. Perché il Re confida nel Signore, la fedeltà dell'Altissimo non sarà mai scosso. Alzati, Signore, in tutta la tua forza, canteremo inni alla tua potenza. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Cantiamo, inneggiamo alla tua potenza, Signore. Hai fatto di noi, Signore, un popolo regale, sacerdoti per il nostro Dio.
Tu sei degno, Signore Dio nostro, di ricevere la gloria, l'onore e la potenza. Perché tu hai creato tutte le cose, per la tua volontà furono create, per il tuo volere sussistono. Tu sei degno, Signore, di prendere il libro e di aprirne i sigilli. Perché sei stato immolato e hai riscattato per Dio con il tuo sangue uomini di ogni tribù, lingua, popolo e nazione. E li hai costituiti per il nostro Dio un regno di sacerdoti e regneranno sopra la terra. L'agnello che fu immolato è degno di potenza, ricchezza, sapienza e forza, onore, gloria e benedizione. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Hai fatto di noi, Signore, un popolo regale, sacerdoti per il nostro Dio. Dio ha scelto ciò che nel mondo è debole per confondere i forti. Dio ha scelto ciò che nel mondo è ignobile, è disprezzato, e ciò che è nulla per ridurre a nulla le cose che sono, perché nessun uomo possa gloriarsi davanti a Dio. Ed è per Lui che voi siete in Cristo Gesù, il quale per opera di Dio è diventato per noi sapienza, giustizia, santificazione e redenzione. Ci hai redenti, Signore, con il tuo sangue. Ci hai redenti, Signore, con il tuo sangue. Hai fatto di noi un popolo regale e sacerdoti. Con il tuo sangue. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Ci hai redenti, Signore, con il tuo sangue. Che mi ha mandato e con me non mi lascia mai solo, perché faccio sempre quello che gli piace. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili.
ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Chi mi ha mandato è con me, non mi lascia mai solo, perché faccio sempre quello che mi piace. Memori della parola del Salvatore che ci ha raccomandato di vegliare e pregare per non cadere in tentazione, invochiamo con forza il suo nome. Guarda la nostra miseria, Signore, abbi pietà. Cristo Gesù, che hai promesso di essere presente in mezzo ai tuoi fedeli riuniti nel tuo nome, Donaci la grazia di pregare il Padre in unione con te nello Spirito. purifica da ogni macchia il volto della Chiesa tua sposa. Donale incamminare nella speranza con la potenza del tuo Spirito. Tu che ami gli uomini, rendici disponibili all'aiuto fraterno secondo il tuo comandamento. Perché risplenda più viva ad ogni uomo la luce della salvezza. O Re della pace, fa che in tutto il mondo regni la tua pace. E l'umanità intera sperimenti la gioia della tua presenza. Apri le porte della beata eternità a tutti i defunti. Prepara un posto anche per noi nella gloria incorruttibile del tuo regno. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Il tuo aiuto, Dio Onnipotente, ci renda perseveranti nel tuo servizio, perché anche nel nostro tempo la tua Chiesa si accresca di nuovi membri e si rinnovi sempre nello Spirito. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio.
prestet fides supplementum sensum defectui. Genitoque lausetio bilatio salus honor virtus quoque sit et benedictio procedenti autroque comparsit laudatio. Panem de cielo prestitis tiei. Omne declamentum in sia bentem. Oremus, Deus qui nobis sub sacramento mirabili passionis Tuae memoriam reliquisti, tribue quesumus, ita nos corporis et sanguinis Tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis Tuae fructum in nobis iugiter sensiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Dominus conserve Deum, et vivifice Deum, et beatum facet Deum intera, Et non trada Teum in anima minimicorum eius. Dio sia benedetto, benedetto il suo santo nome, benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, benedetto il nome di Gesù, benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto il suo preziosissimo sangue, benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare, benedetto lo Spirito Santo Paraclito, benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima, benedetta la sua Santa Immacolata Concezione, benedetta la sua gloriosa Assunzione, benedetto il nome di Maria, Vergine Madre,
Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo. Benedetto il Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Laudate Dominum omnes gentes, laudateum omnes populi, conia confirmata esso per nos misericordia eius, et veritas Domini manet nim eternum. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut era nel principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Christus vincit, Christus regnat, Christus
Canto 186. (186) 186. Te lodiamo, Trinità, nostro Dio, ti adoriamo, Padre dell'umanità, la tua gloria proclamiamo, te lodiamo, Trinità, per l'immensa tua bontà, te lodiamo, Trinità, per l'immensa tua bontà. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo con umiltà i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli e santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. Il tuo aiuto, Dio Onnipotente, ci renda perseveranti nel tuo servizio, perché anche nel nostro tempo la tua Chiesa si accresca di nuovi membri e si rinnovi sempre nello Spirito. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal Libro dei Numeri. In quei giorni gli israeliti si mossero dal monte Or per la via del Mar Rosso, per aggirare il territorio di Edom. Ma il popolo non sopportò il viaggio.
il popolo disse contro Dio e contro Mosè: perché ci avete fatto salire dall'Egitto per farci morire in questo deserto? Perché qui non c'è né pane né acqua e siamo nauseati di questo cibo così leggero. Allora il Signore mandò fra il popolo serpenti brucianti, i quali mordevano la gente, e un gran numero di israeliti morì. Il popolo venne da Mosè e disse: abbiamo peccato, perché abbiamo parlato contro il Signore e contro di te. Supplica il Signore che allontani da noi questi serpenti. Mosè pregò per il popolo. Il Signore disse a Mosè: fatti un serpente e mettilo sopra un'asta. Chiunque sarà stato morso e lo guarderà, resterà in vita. Mosè allora fece un serpente di bronzo e lo mise sopra l'asta. Quando un serpente aveva morso qualcuno, se questi guardava il serpente di bronzo, restava in vita. Parola di Dio. Diamo grazie a Dio. Signore, ascolta la mia preghiera. Signore, ascolta la mia preghiera. Signore, ascolta la mia preghiera. A te giunga il mio grido di aiuto. Non nascondermi il tuo volto. Nel giorno in cui sono nell'angoscia, tendi verso di me l'orecchio. Quando ti invoco, presto rispondimi. Signore, ascolta la mia preghiera. Le genti temeranno il nome del Signore e tutti i re della terra la tua gloria, quando il Signore avrà ricostruito Sion e sarà apparso in tutto il suo splendore. Egli si volge alla preghiera dei derelitti, non disprezza la loro preghiera. Signore, ascolta la mia preghiera. Questo si scriva per la generazione futura, e un popolo da Lui creato darà lode al Signore. Il Signore si è affacciato dall'alto del suo santuario, dal cielo ha guardato la terra, per ascoltare il sospiro del prigioniero, per liberare i condannati a morte. Signore, ascolta la mia preghiera. Lode e onore a te, Signore Gesù. Lode e onore a te, Signore Gesù. Il seme è la parola di Dio, il seminatore è Cristo. Chiunque trova Lui ha la vita eterna. Lode e onore a te, Signore Gesù. Lode e onore a te, Signore Gesù. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù disse ai farisei: io vado e voi mi cercherete, ma morirete nel vostro peccato. Dove vado io, voi non potete venire. Dicevano allora i giudei: vuole forse uccidersi dal momento che dice dove vado io, voi non potete venire? E diceva loro: voi siete di qua giù, io sono di lassù. Voi siete di questo mondo, io non sono di questo mondo. Vi ho detto che morirete nei vostri peccati, se infatti non credete che io sono, morirete nei vostri peccati. Gli dissero allora: tu chi sei? Gesù disse loro: proprio ciò che io vi dico. Molte cose ho da dire di voi e da giudicare, ma colui che mi ha mandato è veritiero, e le cose che ho udito da lui le dico al mondo. Non capirono che egli parlava loro del Padre. Disse allora Gesù: quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, allora conoscerete che io sono e che non faccio nulla da me stesso,
ma parlo come il Padre mi ha insegnato. Colui che mi ha mandato è con me, non mi ha lasciato solo, perché faccio sempre le cose che gli sono gradite. A queste sue parole molti credettero in lui. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. La parola del Vangelo cancelli i nostri peccati. Siano lodati Gesù e Maria. Nella prima lettura di oggi c'è un episodio dell'Antico Testamento, dell'Esodo, in un momento di rimpianto per l'Egitto e di tentazione. Ecco che gli israeliti mormorarono contro il Signore e contro Mosè. Avrebbero voluto tornare in Egitto, rimpiangevano le cipolle d'Egitto, per così dire. E il Signore comandò nell'accampamento dei serpenti velenosi e molti morirono per quei morsi velenosi. Allora il popolo si rivolse a Mosè, riconoscendo il proprio peccato. Abbiamo peccato perché abbiamo parlato contro il Signore e contro di te. E allora Mosè pregò per il popolo e il Signore disse così a Mosè: fatti un serpente e mettilo sopra un'asta, chiunque sarà stato morso lo guarderà, resterà in vita. Ecco, un messaggio veramente molto profondo questo, che si comprende soltanto alla luce del Nuovo Testamento, con la pagina evangelica proprio di oggi, quando Gesù fa riferimento a questo episodio dell'Antico Testamento dicendo: quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, cioè Gesù, allora conoscerete che io sono. C'è praticamente quel serpente di rami innalzato sopra un'asta, chiunque guardava quel serpente rimaneva in vita. Quel serpente simboleggiava in qualche modo Gesù Salvatore innalzato sul legno della croce. Ma domandiamoci, come mai tale accostamento? Perché il serpente di rame simboleggiava in qualche modo Gesù? Perché il serpente in qualche modo è simbolo del male, del peccato, e Gesù si è caricato tutti i nostri peccati. Ecco allora che chi guarda a Gesù avrà la vita eterna. E guardare a Gesù significa, fare la sua volontà, fare quello che Lui ci ordina, ci comanda, mettere in pratica il Vangelo, in poche parole, osservare i comandamenti di Dio e quindi ascoltare e vivere il Vangelo. Ecco dunque questo insegnamento. E poi c'è un altro insegnamento che possiamo trarre da questa pagina evangelica. Gesù dice: quando mi avrete innalzato, conoscerete che io sono. E queste parole fanno riferimento a un altro episodio dell'Antico Testamento, quando Dio si rivelò a Mosè dicendogli: io sono colui che sono. Praticamente con queste parole Gesù ha voluto insegnare la sua divinità. Ecco, Lui è Dio con il Padre e lo Spirito Santo. Ecco, Gesù inoltre è innalzato non soltanto sulla croce, è innalzato anche sui nostri altari, nell'ostia consacrata. Ecco, dobbiamo guardare a Gesù, lo dobbiamo guardare e amare con tutto il nostro cuore. E allora saremo guariti interiormente dai morsi velenosi del peccato. Ecco, andiamo a Gesù che è vivo e vero, presente nel Santissimo Sacramento dell'altare. Purifichiamoci per mezzo del sacramento della confessione e allora anche noi avremo la vita, resteremo in vita. Siano lodati Gesù e Maria.
Canto 182. Salga te, Signore, l'inno della Chiesa, l'inno della fede che ci unisce a te. Sia gloria e lode alla Trinità. Santo, Santo, Santo per l'eternità. Una nella fede, una la speranza, uno è l'amore che ci unisce a te. L'universo canta, lode a te, Gesù. Gloria al nostro Dio, gloria a Cristo Re. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceve le tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Ti offriamo, Signore, questo sacrificio di riconciliazione, perché le nostre colpe siano perdonate dalla tua misericordia e i nostri cuori incerti trovino in te guida sicura, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito In alto i nostri cuori. sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Per la passione salvifica del tuo Figlio, l'intero universo ha riconosciuto il senso della tua gloria. Nella potenza ineffabile della croce splende il giudizio sul mondo e il potere regale di Cristo crocifisso. E noi, o Signore, uniti agli angeli e a tutti i santi, eleviamo a te un inno di lode ed esultanti cantiamo. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt cieli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi, per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo,
nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunziamo la tua morte, o Signore, proclamiamo della testa nella tua. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre,